Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima edizione per quanto riguarda il gruppo Centro di Medicina della Giornata Mondiale della Vista. Oggi, 14 ottobre, è la Giornata Mondiale della Vista che si festeggia, come ogni anno, il secondo giovedì di ottobre. Lo scopo di questa iniziativa, che si appunto accomuna tantissimi paesi nel mondo, è di riflettere sui temi della cecità, in modo particolare sui problemi della vista. World Sight Day, questa è la dicitura in inglese. È considerato l'appuntamento più importante nel calendario della prevenzione delle malattie oculistiche. Cosa succede nel mondo? Ci sono tanti eventi. La maggior parte sono eventi come il nostro, seminari di approfondimento, informazione sull'argomento, a volte anche screening e visite gratuite. Il tema di quest'anno, scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è Ama i tuoi occhi. Più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo, secondo le rilevazioni effettuate dalle autorità sanitarie, non ha alcun accesso ai servizi di cura degli occhi. Obiettivo quindi di questa giornata è la diffusione della consapevolezza dell'importanza della salute degli occhi. Il tema Love Your Eyes, che nel nostro invece palinsesto è tradotto in una forma anche più simpatica, ammiccante, strizziamo l'occhio alla prevenzione, un ammiccamento che facciamo a tutti voi affinché possiate stare qui con noi incollati, diciamo, per una giornata al monitor, al video, per saperne di più, per affrontare, diciamo, questa tematica con consapevolezza. Quindi sentirete tantissimi specialisti oggi parlare, naturalmente ciascuno vi spiegherà delle patologie, l'importanza di sottoporsi a dei test alla vista nei momenti giusti, in modo corretto, e anche appoggiandovi, diciamo, a strutture che possono dare una certa garanzia e sicurezza. La Giornata Mondiale della Vista è, come dicevo poco fa, è promossa dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo appuntamento è sostenuto dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Si concentra sulla prevenzione di malattie oculari che, se non curate, possono pregiudicare la qualità visiva. Secondo l'OMS, circa l'80% dei casi di cecità si può prevenire. Diamo qualche numero sul fenomeno delle patologie della vista. Stando agli ultimi dati ufficiali resi noti dalla stessa organizzazione, nel mondo vivono 39 milioni di ciechi e 246 milioni di ipovedenti gravi, generalmente persone anziane. Sono 18,9 milioni invece i bambini affetti di handicap visivo grave, 17,5 milioni ipovedenti e 1,4 milioni ciechi. Nell'infanzia, uno dei problemi più gravi, che coinvolge in particolare i paesi in via di sviluppo, è la carenza di vitamina A. Naturalmente si riferisce all'insufficienza alimentare, che a livello oculare provoca una patologia chiamata xeroftalmia. Negli stati di maggior benessere, invece, uno dei rischi maggiori che corrono i più piccoli è l'occhio pigro, la cosiddetta ambliopia, a causa del quale si perde la funzionalità di un occhio senza nemmeno essere a conoscenza della patologia di cui si soffre. Qualunque vizio refrattivo, inoltre, ipermetropia, astigmatismo, miopia, è inoltre importante che venga corretto precocemente. Veniamo quindi alla giornata odierna. La giornata odierna, organizzata appunto da Centro di Medicina, grazie alla forza di un gruppo che da oltre 10 anni si occupa di oculistica e che vede legati 30 poliambulatori in il Veneto e anche in Romagna e alle quali 30 oculisti e
all'interno dei quali ci sono 8 poli dedicati alla diagnostica oculistica, con un'eccellenza indiscussa in alcuni centri dove, grazie ad apparecchiature di altissima tecnologia, possono essere effettuati interventi di altissima difficoltà. Tra questi centri possiamo citare il centro di Padova, il centro di Villorba Treviso e il centro di Ferrara. Per di più, grazie all'eccellenza della diagnostica, possiamo dire che questa realtà è impegnata al 100% nella prevenzione e diagnosi precoce di patologie gravi come il glaucoma, il keratocono e la degenerazione maculare senile. Ma di tutto questo parleremo in questa lunga giornata, dicevo prima 8 ore dedicate alla prevenzione delle patologie della vista su questo canale YouTube Centro di Medicina. Una infoline, ovvero una email, vi consentirà di mandare quesiti, interrogazioni, domande relative a quello che abbiamo ascoltato, ascolteremo. La mail è tourprevenzione@centrodimedicina.com. Lì potrete fare tutte le vostre domande, partecipare a questa lunga maratona che vuole essere un momento veramente di approfondimento, la prima edizione, e contiamo ogni anno di ripetere e di arricchire sempre di nuove iniziative. Quindi vi diamo l'augurio, vi esprimiamo l'augurio di una buona giornata, di un buon approfondimento. Anche noi strizziamo l'occhio alla prevenzione, vi invitiamo a farlo, a restare con noi in questa giornata e ascoltare e eventualmente, come dicevo prima, inviare domande, quesiti alla mail tourprevenzione@centrodimedicina.com. Buona giornata e buona visione. Eccoci quindi pronti per cominciare questa maratona dedicata alla vista. Strizziamo l'occhio alla prevenzione. E con chi strizziamo l'occhio alla prevenzione oggi? Hanno dato la loro disponibilità ad essere con noi tanti professionisti, chi diciamo da remoto, chi con appuntamenti che si sono tenuti in questi mesi precedenti in varie sale pubbliche, in vari incontri sul territorio, e chi ci ha voluto mandare omaggiare di un messaggio perché è all'estero, perché è impegnato in un congresso. Vado ad elencarli e cominciamo dalla dottoressa Gloria Dalmas, oculista del Centro di Medicina Vittorio Veneto, il dottor Antonio Toso, primario, oculista del Centro di Medicina Schio, il dottor Roberto Marsilio, oculista Centro di Medicina Padova, via Pellizzo, il dottor Claudio Genisi, primario, oculista, Centro di Medicina Treviso, Villorba, il dottor Vittorio De Grande, oculista, Centro di Medicina Villafranca Verona. Di ciascuno poi vi darò qualche appunto, qualche annotazione prima di ascoltare, prima degli slot in cui li sentiremo appunto parlare ed intervenire, ma vogliamo cominciare con una figura un po' diciamo che necessita anche di una sua introduzione particolare. È una figura, quella dell'ortottista, è una figura tecnica, una figura a supporto dell'oculista. Nel nostro caso abbiamo il dottor Paolo Longato, che è l'ortottista di riferimento per tutto il gruppo, per tutto quel gruppo che vi ho descritto prima di 30 poliambulatori, 130 oculisti e 8 poli dedicati esclusivamente alla diagnostica oculistica di cui vi accennavo prima. E quindi con Paolo Longato andremo ad approfondire per prima cosa, ma di cosa si occupa l'ortottista? E poi
può presentarci qual è il percorso che fa un paziente che ha problemi oculistici? Quali sono i principali screening? Ecco, insieme a Paolo Longato, ortottista del gruppo Centro di Medicina, andremo ad approfondire proprio queste tematiche. Buongiorno a Paolo Longato dal Centro di Medicina Padova in via Pellizzo, dove si trova in questo momento. Buongiorno Paolo. Buongiorno Marco, eccoci qua. Chiedo scusa, abbiamo dovuto fare una cosa un po' così in velocità perché purtroppo il giovedì per noi è una giornata di sala operatoria. Fortunatamente tra un set e l'altro di pazienti siamo riusciti a ricavarci un po' di spazio e un po' di tempo per questa intervista. Allora Paolo, saremo brevi, però oggi giornata mondiale della vista, ci fa molto piacere poter parlare con te. Paolo Longato, ortottista di lungo corso, si muove diciamo in tutte le sedi del gruppo, che sono tante, però oggi da Padova. Alcune cose volevamo chiederti Paolo. La prima, intanto tu sei appunto un ortottista, a differenza dell'oculista, ecco, di che cosa si occupa? E poi perché si sente in questi ultimi tempi parlare sempre più dell'ortottista a fianco all'oculista? Allora, l'ortottista nasce come figura come colui che visita i bambini strabici. Questo è quello che ha sempre fatto l'ortottista. Ma nel tempo questa figura, abbiamo visto, è evoluta. In un primo periodo gli è stata dedicata la parte relativa alla campimetria, i famosi campi visivi, la diagnostica del glaucoma. Poi, man mano, soprattutto negli ultimi anni, l'ortottista ha iniziato a entrare un po' in tutte le sottobranche dell'oculistica per quel che riguarda la parte diagnostica, gli OCT, le pachinometrie, le perimetrie, il mappa corneale, eccetera. E fino ad arrivare come assistente in sala operatoria per comandare, per esempio, i laser o assistere alla chirurgia della cataratta. Ecco, è una figura che sta cambiando nel tempo e sempre più aumenta la quantità di ortottisti nei reparti oculistici. Allora Paolo, una domanda che vorrei così porti in una giornata in cui il messaggio che vogliamo dare è quello che grazie alla prevenzione anche le patologie della vista possono essere nella gran parte dei casi intercettate e quindi curate adeguatamente. Volevamo farti una domanda. I pazienti che arrivano, diciamo che tu hai la possibilità di vedere nei vari centri del gruppo, arrivano più per patologie o perché sono già sensibilizzati sulla prevenzione? Allora, possiamo dire che ci sono una certa quantità di pazienti che vengono già perché hanno una patologia, ma negli ultimi anni iniziamo a vedere anche qualche paziente che viene con lo spirito della prevenzione, che è ancora poco, diciamo, come quantità percentuale, però la mentalità dei pazienti sta pian piano migliorando in questo senso, anche perché è importantissimo nel caso della vista la prevenzione in tutti gli ambiti, diciamo, medici. Ma nella vista è importante perché normalmente quando un paziente ha una problematica se ne accorge quando questa problematica coinvolge il secondo occhio, quindi ha già un primo occhio completamente danneggiato e dei grossi deficit nel secondo occhio. Se il paziente si accorgesse prima dei danni, potremo parlare di reale prevenzione e risolvere quelle brutte patologie tipo il glaucoma, il keratocono, le retinopatie in generale. Allora Paolo,
sempre con la modalità che ci siamo detti prima, chiedo per esempio, se possiamo approfondire su una apparecchiatura. Noi così magari non siamo a conoscenza della tecnologia che sta dietro e a disposizione dello specialista, ma a livello di diagnosi, per esempio, possiamo parlare di quelle che sono i primi esami o che ciascun paziente dovrebbe o potrebbe fare per avere una sorta di check-up della vista? Ma in questo senso, per come abbiamo strutturato all'interno del gruppo le visite oculistiche, ok, abbiamo creato un percorso chiamato previsita che ci permette di andare ad affrontare e valutare vari aspetti. Quindi non è più la semplice visita oculistica, che è quella necessaria per vedere il mondo, eccetera, ma vengono fatti degli esami diagnostici prima di far entrare il paziente dall'oculista proprio da noi ortoptisti al fine di andare a indagare dove ci possano essere delle reali problematiche. Quindi è uno screening continuo che noi facciamo ormai. Ecco, possiamo, visto che oggi è una giornata in cui cerchiamo di fare chiarezza, aiutare a far veicolare una certa informazione in merito alla prevenzione in ambito oculistico, oftalmologico, visivo. Potrebbe così darci, non so, un'idea di uno screening che si può fare, diciamo, che un paziente potrebbe avere in animo di fare, magari, non lo so, e anche a che età? Gli screening, diciamo, principali possono essere screening per le patologie della cornea, come tipo il keratocono, che si fa tramite la cosiddetta tomografia della cornea, okay? È volgarmente anche detta mappa corneale. Altro screening molto importante è quello tonometrico, che va a misurare la pressione degli occhi, anche lì per gli esami che facciamo di default prima che il paziente arrivi all'oculista. Altro punto dove si può fare screening sono l'esaminazione del fondo dell'occhio tramite un OCT, per esempio. Con queste, diciamo, tre cose siamo in grado di andare bene o male a valutare se ci sono rischi o non ci sono rischi di determinate patologie, soprattutto quelle più invalide. Allora, quindi se possiamo fare ripetere questi tre screening, che così diciamo un po' con chiarezza. Sì, allora, primo abbiamo detto la topografia corneale al fine di prevenire affezioni della cornea che possono diventare anche molto invalidanti. Poi abbiamo parlato della tonometria, che serve a misurare la pressione dell'occhio in funzione dello spessore della cornea nel correla e ci permette di capire se un paziente è a rischio o ha una problematica. In ultimo, l'UCT, ovvero si va a esaminare tipo TAC la retina, okay, i suoi componenti, e questo ci permette di valutare sia se ci sono dei danni da glaucoma o se ci sono, diciamo, dei danni a livello della retina, quindi prevenire la famosa maculopatia. Paolo, allora intanto ancora grazie per la tua disponibilità e la tua pazienza, ne approfittiamo ancora perché vorremmo approfondire qualche altro argomento. Cominciamo per esempio dal fatto che molte persone, da quello che dicono un po' gli specialisti, gli esperti, e tu stesso ce l'hai confermato, si rivolgono diciamo allo specialista dopo una certa età, proprio quando subentra un problema. E uno dei problemi principali, ahimè, è quello della cataratta.
potresti inquadrarci il problema sia da un punto di vista del perché succede questa cosa, cioè perché fisiologicamente succede, e poi anche eventualmente se c'è un percorso che il paziente può fare per risolvere questo problema? Allora, la cataratta nella maggior parte dei casi è dovuta all'invecchiamento del cristallino che aumenta di densità fino a diventare opaco. Dico nella maggioranza dei casi perché viene valutata una malattia senile degli over 50 anni, anche se in rari casi può accadere che questo accada anche sotto i 40. Normalmente il paziente arriva a noi quando la cataratta è già abbastanza matura e si deve procedere all'intervento. L'intervento consiste nella asportazione del cristallino opaco e all'inserimento al suo posto di un cristallino artificiale, una lente fondamentalmente, che permette a quel punto al paziente di poter vedere sia da lontano che volendo anche da vicino. Diciamo che il percorso normale prevede l'individuazione da parte dell'oculista della necessità dell'intervento e una serie di esami diagnostici necessari al calcolo di questa lentina da impiantare e anche alla valutazione dello stato di salute dell'occhio del paziente per ridurre al minimo qualsiasi occorrenza indesiderata in fase intraoperatoria. Tutti gli esami sono comunque esami non invasivi, quindi è anche l'intervento stesso, il paziente sente leggermente un po' di fastidio all'occhio durante l'intervento, ma non c'è il dolore. Questa è una cosa importante. Paolo, un'altra domanda che abbiamo intercettato così nella navigazione su internet relativa a una problematica particolare ha più a che fare con l'approccio a, diciamo, alla medicina che tutti come persone, no, abbiamo. Ovvero, devo andare a fare un esame, oddio, ho paura, sarà doloroso, no? Poi pensando agli occhi, chiaramente questa cosa, diciamo, aumenta a livello esponenziale, considerando la sensibilità che hanno i nostri occhi. Tutti gli esami che abbiamo citato in precedenza, anche questi, diciamo, che stanno alla base poi dell'eventuale intervento di cataratta, come li classificheresti? Cioè, Io personalmente, per quel che riguarda l'oculistica dal punto di vista sia della diagnostica ma anche della visita oculistica stessa, tenderei a non parlare assolutamente di dolore, ma al massimo di fastidio. Questo perché? Perché fortunatamente, prima di iniziare un'attività diagnostica, se previsto il contatto con l'occhio, mettiamo delle gocce che bruciano, se vogliamo, 2 secondi, ma ti permettono di non sentire più nulla dopo. Quindi il paziente viene topicamente con delle gocce anestetizzato prima di iniziare l'esame. Quindi è solo un fastidio di pochi minuti il bruciore delle gocce. quindi possiamo rassicurare sul fatto che sia per quanto riguarda la diagnostica e per quanto riguarda eventuali interventi, comunque non dobbiamo avere paura, avere questo tipo di paura. Assolutamente. Anche per quel che riguarda gli interventi, non riesco a pensare agli interventi realmente dolorosi nella fase intraoperatoria. Alcuni interventi possono essere in parte dolorosi nel post-operatorio, ma si fa fronte con degli antidolorifici tipo la tachipirina, l'ibuprofeno e cose del genere, proprio per limitare al massimo disagi.
Allora Paolo, siamo in chiusura di questa intervista perché come ci hai ricordato, insomma, ci sono i pazienti da seguire e quindi non vogliamo rubarti altro tempo. Per questa giornata della prevenzione della vista, noi abbiamo coniato lo slogan "Strizziamo l'occhio alla prevenzione". È un modo un po', chiamiamolo furbo, se vogliamo, ruffiano, ma per dire attenzione che se vogliamo tutelare la nostra vista dobbiamo avere cura e quindi premunirci per tempo di fare gli esami necessari. Perfetto, sono d'accordo pienamente con te, è bello anche lo slogan. Con l'occasione niente, vi saluto. Che messaggio vuoi lanciare allora a tutti? Che occhiolino vuoi strizzare ai nostri pazienti? C'è una raccomandazione in particolare che vuoi fare, qualcosa che vuoi ricordare loro? Ma a mio avviso la cosa importante è che dai 50 anni diventa obbligatorio almeno un controllo ogni 2 anni e da sopra i 65 almeno una volta all'anno. In questa maniera si evitano problematiche e soprattutto si evita che la patologia arrivi a quel punto tale da invalidare, diciamo, perché tutte le malattie sono curabili. E allora potremmo strizzare insieme l'occhio alla prevenzione, proviamo a vedere. Proviamo, sì, dai. Proviamo a fare l'occhiolino, perfetto. Anche Paolo Longato ha strizzato l'occhio alla prevenzione. Grazie Paolo e buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti, grazie. Eccoci di nuovo in studio, con l'auspicio naturalmente che questo primo approfondimento sia stato utile e interessante, ma ci consente di fare un passo prima della pandemia, ovvero al 21 settembre 2019, quando il centro dal quale Paolo Longato era collegato è stato inaugurato. E mi riferisco in modo particolare al nuovo polo oculistico per la chirurgia oculistica per l'appunto e la diagnostica oculistica di Padova in via Pellizzo. L'inaugurazione era avvenuta nel mese di settembre proprio perché nelle settimane precedenti erano arrivate dalla Germania queste nuove tecnologie laser. Il centro si contraddistingue come un centro regionale di altissima naturalmente eccellenza per quanto riguarda la diagnostica e la chirurgia oculistica, tanto da diventare il primo riferimento privato a livello regionale. Punto di forza, l'abbiamo appena detto, la diagnostica, ne ha parlato molto Paolo Longato, il nostro ortottista, in modo particolare diagnosi precoce di patologie quali il glaucoma, cheratocono, degenerazione maculare senile, ma anche per quanto riguarda la chirurgia oculistica, nello specifico 2 nuovi laser a femtosecondi e a ecimeri di ultimissima generazione che proprio dal 2019 sono in dotazione a questa struttura. A cosa servono questi laser? Lo vedremo nel servizio che andrà subito dopo, in modo particolare a correggere difetti visivi quali miopia, ipermetropia e astigmatismo. Ma non solo. Correzione di distrofie corneali e nell'intervento che seguirà andremo proprio ad approfondire questi aspetti. Quindi chiedo alla regia di introdurre il prossimo video.
questo centro abbiamo la possibilità di raccogliere tutti i dati clinici del paziente con delle strumentazioni così precise che ci permettono di dare ai laser le misure più efficaci e precise per avere il risultato più preciso alla fine dell'intervento, in modo tale che quando iniziamo l'intervento abbiamo già le caratteristiche di quell'occhio specifico e possiamo programmare l'intervento in base alle esigenze del paziente e alle nostre esigenze cliniche. Quindi questi due laser che abbiamo qua a disposizione ci permettono di dare una risposta ai difetti di vista più comuni, quindi la miopia, l'astigmatismo e l'ipermetropia, ma già da un anno abbiamo la possibilità di abbinare anche la correzione della presbiopia. Qui operiamo anche le cataratte, che caratterizza una patologia molto diffusa, è una patologia non grave ma che noi possiamo ovviare applicando delle lentine intraoculari che ci permettono non solo di togliere il difetto visivo legato alla cataratta stessa, ma di cogliere l'occasione, diciamo, al volo per correggere con questa lentina personalizzata anche i difetti visivi come l'astigmatismo o la miopia. Quindi il paziente, operandosi la cataratta, può risolvere anche questi altri problemi. Le patologie possono essere un'occasione per poter migliorare anche l'aspetto refrattivo, cioè di qualità di vista. Oggi con questa nuova inaugurazione abbiamo portato a 3 le nostre sedi a Padova, 2 del centro di medicina e una che è Villa Maria, che è la nostra ammiraglia, mentre a livello di gruppo, centro di medicina, questa è la 30ª struttura che abbiamo in Veneto. Questa realtà rappresenta un valore importantissimo sotto l'aspetto tecnologico, perché abbiamo acquistato le ultime macchine tecnologicamente avanzate, quindi parlo dei laser ecimeri e laser Phantom. In più dobbiamo inserire anche l'alta professionalità che c'è all'interno di questa struttura, perché i medici che stanno arrivando qui da noi per operare sono tutti medici di alta professionalità. E questo non può essere che un arricchimento, una ricchezza per la città, strutture nuove, disponibili, sempre presenti e a quale tutti possono avere accesso. Alta tecnologia, strumentazioni eccezionali, ma professionisti eccezionali, perché se non c'è un professionista che segue la tecnologia non serve a niente. Eccoci tornati e in particolare il video che abbiamo appena visto introduce alcune delle figure che poi saranno oggi con noi. Il dottor Claudio Genisi, primario, che sentiremo più avanti nel corso della giornata, e il dottor Roberto Marsilio, che ho il piacere di introdurre proprio in questo momento. Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova, dove anche si è specializzato. Dal 1998 ha iniziato ad approfondire lo studio della laser terapia, sia a livello retinico che come trattamento dei vizi refrattivi, e ne ha citati prima miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, effettuando numerosi interventi utilizzando le più moderne tecniche operatorie. Ha parlato in realtà anche poi di interventi di cataratta che per l'appunto si effettuano presso la struttura di Centro di Medicina Padova, via Pellizio. Ha partecipato come relatore a diversi congressi ed è membro della Società Oftalmologica Italiana e Triveneta. Introduco quindi così il dottor Roberto Marsilio, che ci manderà innanzitutto un saluto perché si trova, diciamo, fuori sede, ma poi approfondirà con noi i temi legati alla miopia, presbiopia, gli interventi chirurgici di LASIK e SMILE, e avremo poi a chiusura la testimonianza di un paziente che ha avuto l'opportunità di effettuare con lui un intervento chirurgico. Quindi buona visione, buona continuazione di questa maratona dedicata alla Giornata Mondiale della Vista.
Molte malattie oculari si manifestano quando ormai è troppo tardi per curarle, quindi mi raccomando, per la prevenzione cerchiamo di avere un occhio di riguardo. La miopia è un difetto visivo molto comune fin dall'età giovanile e si caratterizza dal fatto che l'immagine va a fuoco davanti alla retina e quindi la miopia continua a progredire fino al completamento della crescita. È un difetto correggibile con tutte le tecniche operatorie, tra cui la PRK, la LASIK e oggi anche la SMILE, che serve a correggere difetti miopici molto più elevati. Dopo i 40 anni il nostro occhio perde la sua capacità accomodativa, cioè quella capacità di passare a fuoco da lontano a vicino. Normalmente utilizziamo degli occhiali progressivi per correggere questo tipo di difetto, ma i moderni software applicati alle tecniche chirurgiche come la LASIK sono in grado di creare delle zone multifocali sulla superficie della cornea, con una leggera predominanza della visione da lontano in un occhio e una leggera predominanza della visione da vicino nell'altro occhio. Questo permette di creare una visione tridimensionale che è paragonabile a quello che noi possiamo ottenere usando gli occhiali da 3D quando vediamo i film tridimensionali. La tecnica chirurgica LASIK è oggi la più diffusa a livello mondiale e rappresenta quello che noi chirurghi chiamiamo il gold standard, cioè la metodica che se possibile viene privilegiata. Questa metodica, che in realtà si chiama femtolasic, in quanto viene utilizzato un laser ad altissima frequenza che si chiama femtolaser, permette la creazione di lembi estremamente precisi, sollevati i quali il trattamento refrattivo viene effettuato sullo stroma corneale. Quindi la bellezza di questo trattamento è che poi questo lembo viene richiuso e tutto questo garantisce una veloce ripresa funzionale e l'assenza di dolore post-operatorio. Questa metodica ha soppiantato la precedente tecnica che si chiamava PRK ed è una tecnica molto versatile perché ci permette di correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia. È una metodica caratterizzata da un veloce recupero, in quanto le persone già nel giro di un paio di giorni possono riprendere le loro attività lavorative e possono essere perfettamente in autonomia nel giro di poche ore. Le ultime novità in campo di chirurgia refrattiva riguardano la cosiddetta tecnica SMILE. È una metodica di chirurgia refrattiva che viene riservata alla miopia e all'astigmatismo, anche elevati. Questa metodica è costituita dal fatto che viene asportato un lenticolo all'interno della cornea che viene costruito dal femtolaser. Quindi è una tecnica che prevede la non apertura dei tessuti corneali e quindi il recupero funzionale e l'assenza di dolore sono le caratteristiche principali. Questa metodica viene riservata, come abbiamo detto, alle miopie e agli astigmatismi più elevati, ma soprattutto in casi di, per esempio, atleti professionisti o persone che devono avere la sicurezza che qualsiasi impatto che il loro occhio possa subire non può portare delle conseguenze. Questa tecnica in più è riservata a tutte quelle persone che hanno la dislacrimia, cioè la riduzione della produzione di lacrime, che con le altre metodiche chirurgiche potrebbero avere dei problemi.
Mi chiamo Gerardo, ho 50 anni e lavoro per la pubblica amministrazione. Dall'età di 13 anni porto gli occhiali perché ho un problema di miopia. Recentemente ho scoperto anche di avere un problema di presbiopia, appunto data dall'età. Gli occhiali sono un problema perché sono fastidiosi quando cadono sul naso, facendo sport dovrei mettere lenti a contatto ma ho fastidio anche con le lenti a contatto. Un mio amico qualche mese fa si è fatto un'operazione presso il centro di medicina e me l'ha consigliata caldamente, per cui essendo già cliente mi sono informato e mi è stato detto che c'era la possibilità di fare una consulenza gratuita per vedere se c'era la possibilità di fare l'operazione, se l'occhio era idoneo. Mi sono rivolto al centro di medicina che mi ha con la consulente indirizzato al dottor Marsilio per verificare la possibilità di essere sottoposto o meno a un intervento. Facendo la visita col dottor Marsilio mi sono sorpreso perché alla fine il dottore stesso mi ha detto che era possibile risolvere entrambi i problemi. Sinceramente sono 20 anni che cerco di fare questo intervento, ma mi è stato sempre sconsigliato per il post operatorio, per problemi che potevano sopraggiungere, ma parliamo di 20 anni fa comunque. Non riesco a capacitarmi ancora di cosa vuol dire essere senza occhiali, ma sicuramente la prima cosa che farò è andare a fare un bagno al mare senza l'ausilio di nulla, perché con gli occhiali da vista non potevo mai fare il bagno libero. Oggi è il grande giorno dell'operazione, speriamo che vada tutto bene, ma comunque sono molto tranquillo, stranamente, perché non è da me. Io ho visto solo che lavoravano sul mio occhio, ma non ho sentito assolutamente nulla. Io penso che meglio di così non poteva andare. È un mese che ho fatto l'operazione, sono felice. Come mi aveva pronosticato il dottor Marsilio, la vista sta migliorando sempre di più. Adesso il cervello deve abituarsi alla differenza di modalità visiva, però sinceramente io vedo benissimo sia da lontano che da vicino e mi ritengo soddisfatto. Spero che migliori ancora. Eccoci ritornati in studio e naturalmente vi ricordo che in occasione di questa giornata mondiale della vista gli specialisti di centro di medicina di tutto il gruppo sono scesi in campo, si sono messi a disposizione e tutti insieme hanno deciso di strizzare l'occhio a questa giornata di modo tale che tante informazioni e anche una cultura maggiore si diffonda presso la popolazione e naturalmente presso tutti coloro che come voi ci stanno seguendo in questo momento. Ricordiamo ancora una volta che potete inviarci le vostre domande a tourprevenzione@centrodimedicina.com e naturalmente saremo poi veloci nel consegnarle agli specialisti perché vi possano dare delle risposte. Tour Prevenzione, vi chiederete perché. Il Tour della Prevenzione è un format di incontri divulgativi gratuiti che si tengono oramai da 10 anni sul territorio regionale, ma in questo momento naturalmente era impossibile fare un incontro in contemporanea in tutte le località in cui Centro di Medicina è presente, ormai sono, come abbiamo sentito prima, più di 30 e quindi abbiamo optato per una formula online, ma speriamo sempre di gradimento. Abbiamo parlato di pandemia perché è quel periodo che purtroppo ancora stiamo vivendo, ma che dal 2019 abbiamo tristemente imparato a conoscere, ha cambiato i nostri stili di vita.
cambiando i nostri stili di vita naturalmente ha portato anche delle conseguenze sul nostro essere così fisiologico. Ma quali eventuali cambiamenti, danni o problemi ha creato anche alla nostra vista? Ci aiuterà a capirlo uno specialista, il suo nome è Vittorio De Grande, specializzato, diciamo che si è laureato e si è specializzato all'Università di Catania, anche egli è membro di numerose società scientifiche. Possiamo dire che tra le sue peculiarità ha sviluppato le sue competenze principalmente nel campo delle patologie del segmento anteriore e della retina medica. Si è dedicato in particolare alle patologie maculari. Vittorio De Grande è uno specialista che troviamo in ben 4 realtà del gruppo Centro di Medicina, perché è presente a Bassano del Grappa, a Conegliano e a Villafranca, Verona. Ci ha omaggiato di una intervista realizzata all'atere di un convegno, anzi di un incontro divulgativo tenutosi sul territorio, e con lui poi andremo a fondo proprio grazie a una presentazione che ha fatto proprio all'interno dello stesso convegno tenutosi poche settimane fa a Tarso. Quindi vi invito a seguire il dottor Vittorio De Grande in questa sua doppia modalità, quindi l'intervista e poi la relazione che ha tenuto all'interno di questo convegno, in cui andiamo ad approfondire quelli che sono i problemi della vista legati a questi nuovi stili di vita, alle nuove tecnologie e quindi come proteggere, avere cura dei nostri occhi anche in queste situazioni, in questi contesti di smart working e comunque di lavoro a distanza. Ancora una volta, buona visione. Entriamo veramente nel tema invece legato appunto alla vista, e anche se tutto sommato, no, Draghi ha appena firmato un decreto che in qualche maniera azzera lo smart working, però ci pare di capire che rimane un tema sul tavolo. Tra l'altro moltissime aziende anche di grosse dimensioni anzi hanno inserito lo smart working nella contrattazione. Sì. Ecco, dottor De Grande, invece a noi interessa capire che rapporto c'è tra vista e tecnologia, cioè è un rapporto sereno o conflittuale? È un rapporto che deve essere gestito, anche perché, come abbiamo visto nello smart working, ci sono tutta una serie di problematiche legate anche al diritto alla disconnessione dell'eventuale lavoratore, quindi aumenta anche il grado di stress del lavoratore nel lungo tempo. Sicuramente per quanto riguarda la trattazione di oggi facciamo più che altro un excursus generale per vedere quali possono essere una prevenzione di base per quanto riguarda i nostri occhi, correlata anche all'utilizzo del videoterminale e di conseguenza anche a questo periodo storico. Per quanto riguarda quello che ha detto giustamente il collega, riguardante l'ipertensione e il diabete, mentre posso essere d'accordo in maniera assoluta per quanto riguarda il vedere il paziente iperteso e andarlo a diciamo, identificare noi attraverso un esame del fundus, perché diciamo, i primi livelli di ipertensione arteriosa possono essere dati anche da una retinopatia ipertensiva di primo o secondo grado. Quando noi vediamo già una retinopatia diabetica avanzata o comunque presente, già noi arriviamo troppo tardi, perché vuol dire che già il diabete è scompensato da un po' e quindi lì c'è un lavoro di prevenzione dove abbiamo perso il paziente un po' tutti e quindi arriviamo già tutti quanti troppo tardi. Il diabete, ricordiamo, essere anche la prima causa di cecità evitabile nei paesi industrializzati e di conseguenza, se non gestita e se non con la prevenzione tendenzialmente, può portare dei danni che non sono purtroppo modificabili. Okay? Tornando alla trattazione di questa sera,
anche l'occhio vuole la sua parte, nel senso che attenzioniamo tutte le varie possibilità per il quale i nostri occhi sono sottoposti a stress. Qui facciamo un piccolo excursus, ovviamente c'è il video terminale che adesso sta spadroneggiando, ma anche i raggi ultravioletti, l'ambiente, l'inquinamento, il fumo di sigaretta, le lenti a contatto e la mascherina che stiamo utilizzando in questo periodo hanno un ruolo che non è da sottovalutare. Per quanto riguarda lo stress oculare si basa sulla formazione di radicali liberi. I radicali liberi sono delle condizioni che portano a un danneggiamento del DNA cellulare, che può essere a partenza dai raggi ultravioletti, dall'infiammazione, dal fumo di sigaretta, dal metabolismo endogeno, dalle radiazioni ionizzanti oppure dall'ambiente, dall'inquinamento. Ho preso un paio di esempi visivi in modo tale da capire come si comporta una cellula sottoposta a stress ossidativo. Possiamo vedere che una cellula normale sottoposta agli agenti radicali liberi va a modificare proprio la sua forma e la sua struttura, qui è ovviamente enfatizzato per motivi di grafica, quando è sottoposta appunto allo stress ossidativo. Molto più pratica, magari trovo questo esempio, in cui possiamo valutare l'azione dei radicali liberi dell'ossigeno tagliando una mela a metà e cospargendo mezza mela dal succo di limone. Il succo di limone ha un'azione protettiva rispetto ai radicali liberi e se noi lasciamo questa mela esposta all'aria possiamo vedere come la parte non trattata dal succo di limone va tendenzialmente a marcire, mentre la parte trattata col succo di limone si mantiene nel tempo. Questo per capire e apprendere meglio che tutti i radicali liberi creano proprio un danno cellulare oggettivo a tutte le nostre strutture. Questo è uno schema dell'anatomia dell'occhio perché i radicali liberi vanno a causare dei danni in ogni singola parte del nostro occhio, che adesso andremo a vedere nel dettaglio. La superficie oculare composta da cornea, congiuntive e ghiandole lacrimali è una delle parti che principalmente e tra le prime viene colpita dai radicali liberi. I sintomi che avverte il paziente sono generici, quasi tutti, sicuramente tutti noi almeno una volta nella vita li abbiamo provati. Prurito, bruciore, lacrimazione, rossore, stanchezza oculare, ma fino al mal di testa e ai disturbi veri e propri della vista. Il video terminale, ovviamente, soprattutto in questo periodo, ne fa da padrone perché abbiamo una produzione continua di luce blu che causa un affaticamento oculare e di conseguenza la secchezza oculare. La luce blu rientra nelle forme di radiazione elettromagnetica ed è una componente della luce visibile che ha uno spettro di radiazione ben definito e è particolarmente dannosa quando varia dai 390 ai 450 nanometri. Questo che cosa succede? La luce con questa lunghezza d'onda causa dei danni alla superficie oculare, causando l'infiammazione della superficie oculare e di conseguenza l'occhio secco, ma può causare danni anche al cristallino, accelerando la possibilità di poter sviluppare una cataratta, e alla retina, andando a causare un'accelerazione della possibilità di poter sviluppare la degenerazione maculare, che non è sempre correlata all'età, ma è a volte anche correlata a delle abitudini sbagliate. Banalmente, facendo un esempio, il mancato utilizzo degli occhiali da sole e della protezione dai raggi ultravioletti causa un'aumentata incidenza della possibilità di poter sviluppare la degenerazione maculare. Andare al mare senza gli occhiali da sole, andare in montagna durante anche le giornate di neve senza gli occhiali da sole, crea un danno oggettivo fisico ai nostri occhi. L'affaticamento visivo è correlato al fatto di avere un'accomodazione fissa, vuol dire mettere a fuoco sempre lo stesso oggetto, sempre alla stessa distanza per un periodo prolungato, e questo causa un annebbiamento visivo e mal di testa, soprattutto in quei soggetti che, sentendosi sempre bene e magari non ritenendo necessario fare uno screening per valutare eventuali difetti visivi, hanno un vizio refrattivo non corretto, banalmente l'ipermetrope o il presbite, quindi la fascia d'età tendenzialmente varia dai 20 fino ai 50 anni. Non mi spingo oltre perché dopo i 50 anni il presbite non riesce più a compensare, il presbite come compensa la vista da vicino? Allontanando il foglio. Capita sempre che magari si va al ristorante per prendere il menù,
leggendo che cosa si mangia, si incomincia ad allontanare un po' il foglio. Arrivano sempre più spesso pazienti intorno ai 45 ma anche 50 anni che dicono: dottore, ho finito il braccio, non riesco più ad allungare più di tanto perché non riesco più a mettere a fuoco, non so cosa c'è scritto nel menù. Quella è semplicemente una condizione che ha causato in precedenza uno sforzo continuo della vista, tant'è che poi, facendo semplicemente la domanda: ma lei ha mai sofferto di mal di testa ogni tanto? La risposta è: dottore, continuamente. Poi si riscopre che magari si è ipermetropi, quindi si è avuto un affaticamento della vista costante, si è diventati presbiti, e questo ha causato una condizione prettamente muscolare nei nostri occhi che sfocia nel mal di testa, che diventa anche invalidante nelle attività giornaliere. La secchezza oculare derivata dal video terminale è dovuto, fra le varie cose, anche al minor numero di ammiccamenti. Quante volte noi battiamo le palpebre al minuto? È stato visto che durante una normale attività si hanno circa 17 ammiccamenti al minuto, nel senso durante un'attività di quiete. Gli ammiccamenti aumentano durante una conversazione passando a 26 atti al minuto, quando siamo davanti al video terminale scendono drasticamente intorno ai 4-5 ammiccamenti al minuto. Questo causa un'elevata esposizione dell'occhio agli agenti esterni e di conseguenza la predisposizione ad avere disturbi dell'occhio secco. Questo l'abbiamo appena detto. È stato studiato tutto questo sui modelli animali di topi perché giustamente la scienza va avanti, anche dovremmo ricordarlo anche grazie alla sperimentazione, che quanto possa essere brutale questa frase mi rendo conto, però grazie alla sperimentazione animale abbiamo tantissime cose, sappiamo tantissime cose che altrimenti non avremmo potuto sapere, con buona pace degli animalisti, mi permetto di dire. È stato studiato su un modello animale in che modo il video terminale va a influenzare la secchezza oculare, ed è stato visto che si ha, oltre una marcata riduzione degli atti di ammiccamento durante i 30 minuti, quando si ha l'associazione di occhio secco e video terminale, ma si va anche a causare anatomicamente una alterazione della ghiandola lacrimale che aumenta di dimensioni e riduce la sua capacità di produrre quantitativamente la lacrima. Quindi il soggetto con occhio secco che si espone al video terminale crea proprio un danno anatomico alla propria ghiandola lacrimale, producendo quantitativamente meno lacrima. Tutto questo porta ovviamente a una sintomatologia importante che è veicolata anche dall'ambiente di lavoro, perché è importante anche andare a controllare sempre l'umidità dell'ambiente interno lavorativo, perché contribuisce a eventuale iperevaporazione della superficie del film lacrimale e di conseguenza accentua l'occhio secco. I rimedi dei danni contro l'uso del video terminale sono tendenzialmente sempre gli stessi: bere molto, fare delle pause per ammiccare, controllare la umidità interna, avere la distanza corretta dello schermo, come la corretta luminosità, e utilizzare le lacrime artificiali. Per gestire mediamente questa problematica potremmo utilizzare come buona pratica tutti questo modello del 20-20-20, ovvero ogni 20 minuti di attività prossimale fermarsi per 20 secondi e guardare qualcosa che sia distante 20 piedi, vuol dire circa 6 metri, ammiccando molto. Questo fa sì che i muscoli all'interno del nostro occhio vadano a rilassarsi e di conseguenza si ha un miglioramento della sintomatologia oggettiva per quanto riguarda l'occhio secco. I raggi ultravioletti, ne abbiamo già accennati prima, le radiazioni ultraviolette a determinate lunghezze d'onda causano i danni che abbiamo espresso sulla superficie oculare, sul cristallino e sulla retina. Per quanto riguarda la superficie oculare è molto più frequente di quello che sembra la presenza della fotocheratite, chiamata anche cecità da neve, che è caratterizzata da un'esposizione massiva ai raggi ultravioletti nel breve tempo. Come accennavo prima, il soggetto che si presenta in un ambiente in montagna, in mezzo alla neve, senza occhiali, può andare incontro a questo tipo di condizione caratterizzata da fotofobia, vuol dire marcato disturbo della luce, visione offuscata, lacrimazione e rossore, perché si ha una vera e propria distruzione delle cellule epiteliali della cornea, vuol dire il primo strato protettivo della cornea,
che può durare un paio di giorni. Fortunatamente è reversibile, però questa è un'oggettivazione reale del danno dei raggi ultravioletti. Poi abbiamo la possibilità di poter avere una congiuntivite, una keratocongiuntivite, ma anche la congiuntiva può avere dei disturbi, e questo è tipico anche delle popolazioni non solo subsahariane e quindi di tutta la popolazione che adesso si sta integrando con il nostro territorio, ma anche del lavoratore che sta nei campi per molto tempo senza occhiali da sole, si crea quella condizione che si chiama pterigio, vuol dire quella macchia della congiuntiva che si invade la parte colorata dell'occhio, che si chiama iride, semplicemente perché sale sulla cornea e crea una tipica conformazione a triangolo. Questo da cui deriva il nome, perché pterigio è un nome greco che vuol dire ala, e siccome questa piega ha la forma di un'ala di un uccello, viene chiamato appunto pterigium ed è correlato all'esposizione alla luce del sole non protetta. Anche la cataratta è la degenerazione maculare legata all'età, che ricordiamo essere anche questa una delle cause principali di perdita della vista, soprattutto da vicino, nel soggetto anziano e non, come abbiamo detto prima. Questo già ne abbiamo parlato. Questo è un piccolissimo schema di come vedo un paziente con la DMLE, ok? La DMLE è la degenerazione maculare legata all'età, quindi la maculopatia. Il soggetto con la degenerazione maculare va ad avere una perdita visiva oggettiva della vista centrale. Questo è un soggetto sano, questo è un soggetto con una maculopatia iniziale, fino ad avere una maculopatia avanzata, quindi si perde la capacità di vedere al centro e di conseguenza si perde completamente la capacità di lettura, ma si mantiene la visione periferica. Quindi il soggetto non andrà, e anche questo è importante da dire negli screening, il soggetto con degenerazione maculare legata all'età non va incontro alla cecità assoluta, dove con cecità si intende buio, ma rimarrà sempre un soggetto autonomo nelle sue attività, soprattutto negli ambienti che conosce, quindi a casa riuscirà sempre a muoversi con la sua autonomia, perdendo ovviamente la capacità di lettura e di definizione degli oggetti da vicino. Però la paura principale che hanno giustamente i pazienti con degenerazione maculare, dice: dottore, ma diventerò cieco? No, però la capacità di lettura viene sicuramente a mancare, ok? I rimedi contro i danni dai raggi ultravioletti: evitare le esposizioni nelle ore centrali della giornata, l'utilizzo degli occhiali da sole adeguati, che vuol dire anche occhiali da vista adesso, perché anche gli occhiali da vista adesso hanno una protezione contro i raggi ultravioletti, quindi non vuol dire utilizzare per forza l'occhiale da sole polarizzato, che dà una protezione maggiore. Basta avere anche nelle lenti chiare come le nostre la protezione per i raggi ultravioletti, ok? E utilizzare anche degli antiossidanti sistemici che, voglio dire, fanno sempre bene, giusto? L'ambiente e l'inquinamento: sono stati fatti tantissimi studi, soprattutto nelle realtà, nelle megalopoli dell'est, asiatiche. È stato visto che i soggetti esposti a queste realtà in cui c'è un aumento del PM10 hanno una aumentata incidenza di tutte le sintomatologie legate alla secchezza oculare. Quindi l'inquinamento può indurre una sindrome dell'occhio secco. Questi sono tutti quanti gli studi scientifici pubblicati. Limitare, quando si ha a che fare con delle realtà in cui c'è un elevato inquinamento, l'utilizzo delle lenti a contatto, perché la lente a contatto è un corpo estraneo poggiato sull'occhio che è molto comodo, ma trattiene tutti quegli eventuali allergeni o tutte quelle eventuali sostanze che in assenza della lente a contatto sarebbero perfettamente eliminate dall'utilizzo dal normale ammiccamento e dalle nostre lacrime. Il fumo di sigaretta, mi associo in maniera totale a quello che ha detto il collega, danneggia tantissimo anche gli occhi, quindi la battaglia contro il fumo è assolutamente un fronte comune anche da parte nostra, perché eleva tantissimo la possibilità di poter avere tutta una serie di patologie, banalmente la cataratta, banalmente la degenerazione maculare senile, la retinopatia diabetica e le uveiti. Sono tutte condizioni che trovano un'amplificazione della propria incidenza e della possibilità che questa cosa avvenga nel soggetto fumatore. Parliamo di 5 volte in più, parliamo di rischi importanti, statisticamente molto importanti.
Anche ovviamente l'occhio secco è correlato al fumo di sigaretta, banalmente per l'insulto diretto che fa il fumo sull'occhio, ma anche per quanto riguarda l'esposizione nel lungo periodo. Smettere di fumare è una determinante anche per noi. Così come l'utilizzo corretto delle lenti a contatto deve essere gestito bene e deve essere gestito dall'oculista, e non dobbiamo cadere nel tranello di far gestire le lenti a contatto a noi o ai nostri figli dall'ottico, non perché non ne sia capace, con tutto il bene del mondo, però non è in grado, non ha i mezzi per poter valutare determinate condizioni che sono appannaggio dell'oculista, perché molte volte c'era un detto, quando durante il mio professore di semiotica disse una vecchia frase: si riconosce solo ciò che si conosce, ok? L'ottico ha un percorso di studi completamente diverso da quello che può avere il medico e di conseguenza non può riconoscere cose che non conosce perché non le ha studiate. Quindi mettetevi sempre in mano di uno specialista del settore e non delle figure complementari che sono assolutamente utili e fondamentali, ma hanno un ruolo specifico. La sofferenza corneale è la base dei disturbi legati alle lenti a contatto. Si può andare anche incontro alle cheratiti, che possono essere molto importanti, e banalmente l'utilizzo scorretto delle lenti a contatto, un utilizzo prolungato, una manutenzione insufficiente, un'applicazione errata. Questo è uno schema per quanto riguarda come è fatto il film lacrimale. Abbiamo una parte lipidica del film lacrimale che serve per impermeabilizzarlo. Questo io lo spiego sempre in questo modo: se noi abbiamo davanti un piatto di minestra e versiamo nella minestra l'olio, l'olio si dispone nella parte superiore del piatto di minestra. Allo stesso modo, la componente lipidica del nostro film lacrimale si dispone superficialmente alla lacrima, come se fosse l'olio, però ha la caratteristica fondamentale di impermeabilizzare la lacrima per fare in modo che non evapori. Quindi un film lacrimale corretto tende a rimanere più a lungo sulla superficie oculare, quindi a dare un comfort visivo e oculare nel lungo periodo maggiore al paziente. Questi possono essere degli esempi banali per quanto riguarda un utilizzo scorretto di lente a contatto. Questa è una cheratite da cantamebba che, se non gestita bene, può portare a perforazione corneale e anche nei casi gravi a trapianto e perdita dell'occhio, se tutto non viene gestito. Lenti a contatto, messaggio da portare a casa: evitare tutto quello che può avere a che fare con gas e liquidi volatili, quindi colle, vernici, solventi, formaldeide, eccetera, eccetera. Evitare le piscine, ok? Perché sono tutto quello che ha a che fare con l'acqua in realtà, perché è veicolo di infezione. E utilizzare, se possibile, lenti a contatto sempre con la minore emivita possibile, cioè vuol dire preferibilmente le giornaliere. Anche qui, utilizzo corretto delle lenti a contatto e sostituti lacrimali. La mascherina influenza i nostri occhi? La risposta sì, fino a oggi pomeriggio ne ho parlato con una paziente, perché crea un flusso laminare diretto alla superficie oculare che può aumentare l'incidenza di occhio secco. Siamo di fronte a questa pandemia da Covid e è stato visto che molte volte si ha una presenza del virus a livello oculare. Non è infrequente fare diagnosi o avere sospetto di Covid in soggetti che portano una sintomatologia che può essere correlabile a una congiuntivite virale, perché è stato trovato il Covid nella fornice congiuntivale e sulla superficie oculare, quindi soprattutto in questo periodo dobbiamo fare particolare attenzione, tant'è che le linee guida internazionali dicono che fino a prova contraria, fino a quando non viene fatto un tampone o si ha una clinica particolarmente evidente, è bene trattare tutte le congiuntiviti virali come se fossero da Covid fino a prova contraria. Questa è tutta una carrellata di sintomi che vengono riferiti dal paziente. A fine giornata ho mal di testa, mi sembra di avere la sabbia dentro gli occhi, faccio fatica a indossare le lenti a contatto, dopo qualche ora le devo togliere. In ufficio,
con il computer mi capita di avvertire prurito, di dovermi strofinare gli occhi continuamente, vedo annebbiato, addirittura vedo ondulato. Questi sono tutti sintomi che possono essere correlati a una sintomatologia legata all'occhio secco e che è bene riferire allo specialista e non lasciare, diciamo, non sottacere e darle la giusta importanza. Quindi, intanto avere una buona attività fisica per ridurre, un adeguato stile di vita per ridurre la quantità di stress ossidativo, avere la buona abitudine di utilizzare i sostituti lacrimali, gli integratori alimentari ove possibile e seguire i consigli adeguati degli specialisti anche se questi richiedono del tempo. Ho finito. Mi ha impressionato in modo particolare quando all'inizio ha parlato dei danni indotti da luce blu. Sì. Perché in realtà noi parliamo molto di videoterminale, Certo. però di fatto il terminale che consultiamo di più è lo smartphone. Certo. No, allora quello che mi colpiva era poi la visione del video, diciamo poi magari di sera, perché poi Certo. no, quando è che si consulta di più lo smartphone? Quando magari si è tranquilli, ha un po' sostituito anche il televisore. Ecco, non so, chiedo se può ripetere un po' quell'aspetto, cioè nel senso che a me è un po' anche terrorizzato per certi versi. Nulla di terrorizzante, però lei giustamente hai fatto un esempio che è corretto, però non è quello reale. Io vedo ultimamente, nel senso che è corretto per quanto riguarda le abitudini che puoi avere tu, perché giustamente dici quando guardo lo smartphone, quando mi rilasso, perché giustamente durante l'arco della giornata sei impegnato in 1000 altre cose. La cosa importante da sottolineare è che c'è tutta una popolazione di pazienti giovani, giovanissimi, che hanno in mano il telefono, che a differenza nostra che lo utilizziamo tanto, ma in determinati momenti della giornata, sono sempre davanti al cellulare. Quindi io vedo una quantità infinita di giovanissimi che hanno gli stessi sintomi del videoterminalista di vecchia data. Quindi la luce blu che è prodotta dagli smartphone e soprattutto, ma da tutti i videoterminali, crea dei danni che si presentano con l'occhio secco, che non è appannaggio assoluto del paziente in età lavorativa, ma sta diventando purtroppo trasversale. Quindi mi ritrovo a dover dare dei consigli anche dietetici a ragazzini che fino a 5 anni fa magari erano in giro in bicicletta con più frequenza e adesso purtroppo sono attaccati davanti allo smartphone e quindi hanno l'occhio secco, quindi il papà mi riferisce, mio figlio ammicca sempre gli occhi, si stropiccia sempre gli occhi, non ha bisogno degli occhiali ma bisogna allontanare lo schermo. Le linee guida dicono che possibilmente, però si parla di una realtà ideale, fino ai 12 anni non dovrebbe essere messo in mano il cellulare. Questo in un mondo ideale. Adesso, apportato nella pratica giornaliera, mi rendo conto che è praticamente impossibile. Però dal niente al tutto il giorno dovremmo trovare quantomeno una via di mezzo per cercare di tamponare quantomeno la situazione. Dottor De Grande, allora oggi è la giornata mondiale della vista, quindi una giornata in cui c'è un'attenzione particolare che da voi addetti ai lavori viene portata alla popolazione. Cos'è che diciamo, ferma di più una persona a rivolgersi magari al proprio oculista per capire qual è lo stato della sua vista? Sicuramente durante l'arco della vita sono fondamentali alcune tappe per la prevenzione e per il buono sviluppo visivo. Sicuramente il paziente prima dell'età scolare è giusto fare una visita oculistica per valutare eventuali difetti refrattivi che possono influenzare la visione del giovane paziente, poi è sicuramente indispensabile una visita oculistica intorno alla maturità, quindi 18-20 anni, e poi diventa importante fare una prevenzione per patologie come possono essere glaucoma o maculopatie intorno ai 50 anni, anche verso i 40. Tolto questo è importante valutare e gestire tutte le problematiche correlate all'utilizzo del videoterminale che sono di larghissimo uso, soprattutto adesso con la didattica a distanza che c'è stata da poco e con lo smart working.
In realtà, quando viene effettivamente una persona a farsi vedere la vista? Molte volte purtroppo quando ormai è tardi, perché comunque quando ci sono alcuni difetti visivi o comunque alcune condizioni come per esempio il glaucoma che diventano sintomatiche, quindi ormai è molto tardi. Quindi l'indicazione è quella di fare sicuramente una prevenzione facendo delle visite anche in assenza di sintomi per essere sicuri che tutto vada bene. Spesso quelli che trascurano di più la propria vista sono i bambini, perché naturalmente è difficile anche capire quali sono, se ci sono dei problemi. Un consiglio che potrebbe dare a un genitore che invece vuole dare attenzione a questo? Beh, questa è una bellissima domanda. È importante valutare il comportamento del bambino, nel senso anche giocando col bambino stesso al parco poi si potrebbe chiedere al bambino se riesce a vedere una determinata cosa, una determinata distanza che magari il padre riesce a vedere o la madre ovviamente. Fare chiudere un occhio ogni tanto a un bambino per vedere se vede la stessa cosa con tutti e due gli occhi o semplicemente attenzionare anche la postura del bambino che molte volte è compensatoria per determinate alterazioni della motilità oculare o se si avvicina troppo all'oggetto che deve riconoscere o se magari ha la tendenza a chiudere un occhio o banalmente anche quando fa i compiti durante la scuola si avvicina troppo la testa al foglio. Queste sono già delle piccole avvertenze che possono fare suonare dei campanelli d'allarme. Ormai lo smart working compie quasi un anno, no? È un evento che ha cambiato per molte persone il proprio stile di vita. Si misurano già delle conseguenze oppure tutto sommato è stata un'esperienza che per certi versi possiamo archiviare? No, si misurano già delle conseguenze perché l'incidenza di dry eye, vuol dire di occhio secco, anche in età non lavorativa, quindi negli adolescenti è aumentata tantissimo perché comunque l'utilizzo del computer ha creato non pochi problemi. Quindi tutto quello che ha a che fare con il video terminale si è allargata come sintomatologia anche a quelli non in età lavorativa che prima non avevano questo tipo di sintomatologia. A tutto questo si aggiunge anche le nuove abitudini che purtroppo tendono a fare stare di più a casa il soggetto, quindi questi giovani pazienti sono più tempo davanti al video terminale, se non è il video terminale è l'eventuale cellulare o la televisione per giocare alle eventuali console, che amplifica senza dubbio questo tipo di problematica. Un'abitudine che abbiamo e che in questo periodo legato al Covid ci è stata in qualche maniera richiamata l'attenzione è quella di toccarci gli occhi con le mani, con le dita. Da dove deriva questa abitudine così, diciamo, frequente che abbiamo? Allora, l'utilizzo della mascherina sicuramente aiuta perché la mascherina crea una condizione predisponente ad avere l'occhio secco, quindi abbiamo dei fastidi maggiori ai nostri occhi. Toccarsi gli occhi con le mani non è mai la cosa giusta, a maggior ragione in questo periodo, perché è stato visto ed è scientificamente provato che l'infezione da Covid è stata trovata anche nella congiuntiva e sulla superficie oculare, quindi bisogna porre particolare attenzione a questa pratica ed evitarla il più possibile, perché non è sicuramente consigliata. Allora, un'ultima raccomandazione che le chiediamo: strizziamo l'occhio a questa giornata, diciamo, che pone l'attenzione alla salute della vista, e cosa diciamo ai nostri pazienti? Beh, la tipica frase, volendo parafrasare, prevenire è meglio che curare, sempre e comunque, quindi attenzionare a ogni minimo sintomo e anche in assenza di sintomi comunque andare dallo specialista per essere sicuri che tutto va bene. Quindi abbiamo capito che toccare gli occhi con le dita non va bene in periodo di pandemia, ma non va bene comunque perché tramite gli occhi diamo l'opportunità a batteri, virus di penetrare le nostre barriere fisiche, e quindi tanto vale, insomma, avere questa piccola accortezza che tra l'altro un po' fin da piccoli le mamme sempre
ci ricordano, ci hanno ricordato. Grazie davvero al dottor Vittorio De Grande per essere stato con noi, per averci portato questo importante contributo in modo particolare relativamente a quelle che sono le problematiche legate a questi nuovi stili di vita che naturalmente per certi versi e per alcuni lati auspichiamo di abbandonare velocemente, cioè ritornare chiaramente a vivere una vita sociale normale in cui certo un po' di accortezza nel primo momento va tenuta, ma insomma in cui il distanziamento si abbatte e si può anche ritornare serenamente sia nei luoghi della socialità ma anche nei posti di lavoro in modo sereno e tranquillo. Tra l'altro ci terrei a dare un'informazione e a sfatare un po' un mito che si è, diciamo, procrastinato durante il periodo della pandemia, ovvero le strutture sanitarie pubbliche e private. Teniamo a sottolineare come sono in realtà i luoghi più sicuri. Quindi se anche nell'accesso vi è stata una sorta di selezione, cioè solo i pazienti che vanno in visita e non gli accompagnatori, ma questo ha a che fare soltanto in alcune situazioni per evitare gli assembramenti. Diversamente le strutture sanitarie, proprio per i sistemi di sanificazione e per l'attenzione che gli operatori pongono nella cura e nell'igiene, sono le strutture più sicure. In questo naturalmente in primis includiamo gli ospedali, quindi bisogna avere fiducia nell'avvicinarsi alle strutture sanitarie perché sono le strutture più sicure. Ma veniamo e ritorniamo all'argomento di oggi e quindi Giornata Mondiale della Vista. Chi porta il suo contributo in questo momento è una figura di grande esperienza, di grande notorietà, dottor Claudio Genisi, primario, un oculista di lungo corso, allievo del professor Rama, una figura che io stesso ho imparato a conoscere negli anni e ad apprezzarla in modo particolare. Lui ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione all'Università di Pavia, già primario di oculistica presso l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, è tra i fondatori della Banca degli Occhi del Veneto ed è responsabile dei trapianti di cornea presso la clinica Sant'Anna di Brescia. Da lunghissimo tempo fa parte delle equip di professionisti, di specialisti di centro di medicina, lo troviamo a Mestre, lo troviamo nello specifico nella sede di Treviso, dove chiaramente a lui si deve la creazione del centro regionale per la chirurgia oculistica, per la chirurgia refrattiva. Non mi dilungo ulteriormente perché proprio grazie a lui siamo andati ad esplorare ed approfondire quelle che sono le principali patologie che grazie alla prevenzione si possono evitare, quelle patologie che poi possono portare anche alla cecità e che proprio grazie a degli screening e a dei controlli periodici è utile in qualche maniera, è utile assolutamente prevenire. E poi un lungo contributo, un'intervista realizzata in quest'ultimo periodo di pandemia insieme al comune di Villorba, a testimonianza di come anche durante la pandemia abbiamo sempre cercato di portare avanti il tema della prevenzione con la popolazione sul territorio. Una puntata molto interessante del ciclo di incontri che trimestralmente, semestralmente si tengono nel comune di Villorba dedicati alla popolazione con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Ci è sembrato utile riproporlo proprio per la vastità dei temi che tocca e per l'interesse che ha destato. Pensate che quella puntata mandata in onda su Facebook ha avuto più di 10.000 visualizzazioni. E allora, con questi due contributi, una prima intervista e una puntata approfondimento del tour della prevenzione, vi lasciamo, chiaramente esprimiamo l'auspicio che sia il tutto di vostra utilità
e ancora quindi un grazie davvero sentito al dottor Claudio Genisi, primario oculista, che anche in questa occasione ha voluto portare il suo importantissimo e fondamentale contributo alla divulgazione scientifica, di cui siamo noi per primi grati a lui. Buona visione ancora una volta. Dottor Genisi, giornata mondiale della vista, cosa significa intanto per lei che fa questo mestiere, cioè, o meglio si occupa della vista dei pazienti da lungo corso? Giornata mondiale della vista è sicuramente un bel evento che venga ricordato, che venga tra virgolette celebrato in tutto il mondo, perché la nostra è una specialità che si occupa di un bene estremamente prezioso. La vista è essenziale, non c'è bisogno che la enfatizzi io questo principio, e siamo in un campo dove grazie alla tecnologia e soprattutto grazie alla tecnologia l'oculistica ha fatto dei passi avanti enormi negli ultimi 20 anni e quindi ha assunto un'importanza notevole la prevenzione di certe malattie che causano la cecità nel mondo, e questa prevenzione adesso è un fatto reale, attuabile tutti i giorni, grazie proprio, dicevo, alla tecnologia, grazie a certi strumenti che una volta non c'erano e che oggi ci permettono di fare diagnosi precoce e quindi di evitare, nella stragrande maggioranza dei casi, che certi pazienti non finiscono più nella cecità. Quindi quando si parla di cecità non è poi, diciamo, un rischio così remoto? Non è un rischio remoto purtroppo, e soprattutto ci sono alcune malattie estremamente gravi ed piuttosto diffuse che vengono quasi definite come, per esempio, parlerò poi dopo casomai del quali sono, i ladri silenziosi della vista. Il termine silenzioso è perché molte di queste malattie sono asintomatiche, non danno sintomi, le persone non se ne accorgono, e quando se ne accorgono sono malattie che sicuramente hanno una data di inizio di qualche anno prima e quindi hanno provocato in alcuni casi dei danni irreversibili e che non devono più avvenire con una sana prevenzione. Dunque la popolazione invecchia, però non tutte le patologie riguardano solo le persone di una certa età, è corretto? Correttissimo. Nell'accezione comune si pensa che appunto certe malattie, pensiamo alla cataratta, che però è un evento risolvibile chirurgicamente in modo splendido al giorno d'oggi, siano un patrimonio, queste malattie, solamente delle persone anziane, o perlomeno diciamo degli ultra sessantenni, anche se oggi i sessantenni non sono più considerati degli anziani, dato il netto aumento dell'età media. Già molte malattie, ne citerò una adesso che è il glaucoma, hanno un'incidenza relativamente alta già sopra i 40 anni. Quindi la prevenzione, che prima erroneamente veniva fatta quando una persona era in età diciamo quasi pensionabile, va fatta molto precocemente, come viene fatta per i bambini per vedere se hanno dei difetti di vista, va fatta per, diciamo, per l'adulto giovane, il quarantenne, perché, e se vuole diciamo subito qual è la malattia diciamo più temibile, che è il glaucoma, comincia e ha un'incidenza già dopo i 40 anni. Il glaucoma è una malattia che, per darvi dei numeri, interessa per esempio in Italia circa 1 milione di persone. 1 milione di persone in cui è stato diagnosticato, e sicuramente ce ne sfuggono moltissime proprio perché la prevenzione qualche volta è carente. Ed è una malattia che insorge spesso dopo i 40 anni. Ed è una malattia che provoca dei danni, se non curata precocemente, dei danni irreversibili. Cioè quindi non c'è poi una terapia
chirurgica o medica che faccia tornare indietro i danni. Cos'è questo glaucoma? È una malattia che interessa il nervo ottico, cioè quel nervo che trasmette le immagini dall'occhio al cervello. In realtà gli occhi quindi per noi sono una telecamera con un filo che conduce le immagini al cervello, ma le immagini si formano nel cervello. Il filo conduttore è questo nervo ottico. Cosa succede? Nel caso del glaucoma il nervo ottico si ammala e quindi piano piano restringe gradatamente il campo visivo, cioè piano piano tutto attorno si vede, finché come quasi fosse un diaframma di una macchina fotografica si chiude. Tutto quello che si è perso non si guadagna più, quindi bisogna evitare proprio che cominci. Come possiamo fare? Proprio perché, come dicevo prima, è una malattia che spesso nelle fasi iniziali non dà sintomi, non ci si accorge che di fianco sta succedendo qualcosa. Dobbiamo prevenirla. Normalmente, in circa il 70-80% di casi, secondo le statistiche, la causa del glaucoma è l'aumento della pressione oculare, che non c'entra niente con la pressione del sangue. Ma non sempre, ne un 20-30% dei casi capita a chi ha una pressione normale. Quindi la sola misura della pressione oculare non è sufficiente per escludere o includere le persone che hanno il glaucoma e quindi metterli in terapia. Quindi c'è bisogno di una visita medica, poi stresserò un po' questo concetto, una visita medica che misuri la pressione oculare e quindi è assolutamente necessario che almeno, anche se si dovrebbe fare prima, dopo i 40 anni, si misuri la pressione oculare con una cadenza ogni 2-3 anni. Attenzione però, a questo bisogna aggiungere l'osservazione della retina e della testa cosiddetta del nervo ottico, che si vede esaminando, dilatando la pupilla nella maggioranza dei casi con delle goccine e di collirio, guardare com'è l'aspetto del nervo ottico. E queste sono le due cose essenziali. È un atto medico e quindi misurare la pressione va unito sempre all'osservazione del nervo ottico da parte del medico. Se c'è qualche sospetto, pressione oculare alta, nervo ottico con qualche segno diventa più biancastro e più escavato, oppure pressione normale, come dicevamo, ma nervo ottico sospetto, si fanno altri esami. Uno è l'esame cosiddetto campo visivo, un esame banale di circa un quarto d'ora, 20 minuti, e un esame, dicevamo, dell'istrumentazione, una specie di risonanza magnetica, che si chiama OCT-RNFL, che è un esame che esamina lo stato delle fibre del nervo ottico. Tutto assieme ci porta a fare una diagnosi eventuale di inizio di glaucoma. Ci fosse, bisogna usare delle terapie che abbassino la pressione oculare, sia che sia alta, sia che sia apparentemente normale, abbassarla ulteriormente. In casi estremi si fanno anche interventi chirurgici, ma è diventata quasi una rarità. Interventi laser, per esempio. Abbiamo detto che la fascia a rischio, e poi dirò quali sono le persone più a rischio, è dai 40 anni in su. La fascia a rischio è maggiore il rischio in chi ha familiarità per glaucoma, quindi parentele, domandare se qualcuno ha avuto questo problema di pressione agli occhi. È più frequente, per esempio, ci sono diversi casi, per esempio nei miopi elevati. Detto questo, essendo quella la fascia a rischio, ci sfuggono molti pazienti per motivi che è meglio che io li dica. È un classico che dopo i 40 anni le persone diventino, per esempio, presbiti, cioè non vedono più da vicino. E cosa fanno? Invece di andare dal medico oculista vanno in un negozio di ottica. Adesso alcuni ottici oltretutto si sono dotati di una specie di strumento che misura la pressione oculare, però non potendo toccare l'occhio è con un soffio, diciamo, d'aria, e quindi anche molto impreciso, abbastanza impreciso in certi casi. E purtroppo dicono bene, la pressione tra virgolette è normale, perché chiaramente non sanno fare i medici, non possono visitare e vedere com'è una retina o un nervo ottico,
e classificano molte volte per normale delle persone che normali non lo sono, e quando finalmente si accorgeranno dopo anni che hanno il glaucoma, ci ritroveremo con che cosa? Che il danno precedente è stato fatto. Quindi quell'età, che è l'età della presbiopia, che viene confusa, ma sì, vado dall'ottico a fare gli occhiali, oppure peggio ancora, vado in farmacia e compro gli occhiali, perché ormai dappertutto, dall'edicola troviamo gli occhiali, la gente noi li vediamo, non sono mai andati, hanno provato su un banchetto al mercato e si mettono gli occhiali, vedo bene, basta. Non è così. Quella è proprio l'età della prevenzione, è l'età che con l'occasione di vedere perché non vediamo da vicino si vede e si fa una visita oculistica, medica, non in un negozio o in una farmacia o all'edicola. Con questo noi riusciamo a evidenziare, bloccare, curare questa malattia e statisticamente prevenuta così, più dell'80% dei pazienti viene guarito. Non è poco, vuol dire l'80%, vuol dire che se noi abbiamo 500.000 persone che non scopriamo oggi, oltre quel famoso 1 milione che ho detto prima di malati, l'80% su 500.000 a cui evitiamo la cecità sono tanti, sono centinaia di migliaia di persone. Abbiamo parlato di familiarità, potrebbe esserci però anche il caso in cui, non so, non sia stata rilevata e quindi, cioè, che cos'è che potremmo consigliare, diciamo, allora se una persona ha avuto una familiarità, chiaramente indagare, ma in linea di massima l'idea sarebbe quella che arrivati all'età dei 40 anni, insomma, di fare una visita, anche e soprattutto se non la si è fatta prima, considerando che forse la si fa solo in occasione della patente oggi, una visita oculistica. Esatto, cioè noi veramente siamo una specialità oggi che ha a disposizione una tecnologia che penso che nessuna specialità abbia. Oggi in oculistica abbiamo 7-8 tipi di laser diversi, abbiamo una tecnologia che ci permette di esaminare, ripeto, fibre di un nervo. Nelle altre specialità addirittura non c'è niente di tutto questo, solo che a fronte di questa fantastica tecnologia la compriamo, ne siamo dotati, poi alla fine non serve a niente se poi i pazienti non vengono a farsi vedere. Vale in oculistica, ma vale anche in tutte le malattie. Faccio l'esempio più banale. Il diabete, tutti sanno che è dovuto al fatto che la glicemia si è alzata, il tasso di zucchero nel sangue. Bene, ma se uno non fa un esame del sangue non lo saprà mai, o lo saprà solo quando la glicemia sarà talmente alta da dare sintomi. La gente normalmente però il classico esame del sangue non lo fa solo quando non sta bene. Allora proprio il concetto è questo: la figura del medico, e poi farò un cenno ad altre cose, la figura del medico deve essere intesa non come quello che ti cura, ma quello che la malattia, ma quello che previene la malattia, in maniera tale che tu non ti ammali. Questo ha un impatto enorme, fantastico sulla salute dei pazienti e della popolazione, perché è molto più facile curare quando uno non è malato ancora o solo l'inizio della malattia che curarlo agli stadi più avanzati. È molto più facile, questa è la visione attuale, abbiamo visto anche in occasione del Covid, prevenire una malattia piuttosto che far sì che il paziente finisca in ospedale, dove tutto diventa più complicato, ci finisce quando è grave. Dobbiamo fare in maniera tale che il paziente non ci finisca in ospedale e che non finisca nelle nostre sale operatorie, ma possa essere curato a casa, negli ambulatori. Allora, farsi visitare quando si è sani, non quando si è malati, o apparentemente sani, in quel caso noi avremo risolto veramente. Ripeto, io sono convinto che oggi, e non solo in oculistica, l'80% minimo delle malattie non avrebbero nessuna conseguenza grave se si scoprissero precocemente. Questo vale per il diabete, vale per la pressione alta del sangue. Andiamo a farci fare un elettrocardiogramma, a fare prevenzione di quel tipo, una visita cardiologica, solo quando abbiamo una palpitazione o ci gira la testa. Perché non facciamo le cose più banali, non proviamo neanche la pressione del sangue. Quella sì, possiamo provarla in farmacia, dico per assurdo, ma facciamolo.
perché veramente avere tutta questa tecnologia e non utilizzarla, non fare prevenzione, è uno spreco di salute, è veramente. Forse c'è anche un problema veramente di allineamento tra la società civile e l'evoluzione che ha avuto la medicina e la chirurgia negli ultimi anni. Pensiamo alla stessa parola prevenzione, che forse oggi troverebbe nel glossario una parola più appropriata nel termine diagnosi precoce. Esatto, la diagnosi precoce, l'hai detto correttamente, la diagnosi precoce, che la diagnosi in sé anche sei sano, è una diagnosi in un certo senso, sei malato o sei all'inizio di una malattia. È intuitivo, facilmente intuitivo, che una qualsiasi malattia presa precocemente è curabile, presa negli stadi un po' più avanzati molte volte è un disastro. Pensiamo al tumore al seno, presa precocemente, e lì già per fortuna, e qui dovremmo seguire questa giusta, corretta mentalità, questo giusto, corretto approccio che c'è stato per esempio nelle donne nella prevenzione del tumore al seno. È stata l'arma per esempio che ha sconvolto in senso positivo il fatto che di tumore al seno oggi è più difficile morire. Perché? Perché tutte le donne sanno che vanno a fare una mammografia, vanno a fare una visita per la prevenzione fanno i pap test per vedere la prevenzione di tumori dell'utero. Ecco, la stessa cosa deve capitare anche nelle altre specialità. Oppure consideriamo che la vista sia meno preziosa. Senza vista non facciamo niente purtroppo oggi, soprattutto oggi in cui aumenta sempre di più l'esigenza di vederci. Siamo diventati più intellettuali, leggiamo, ci informiamo, 200.000 device che possono essere dal telefonino, dalla posta, da internet, cioè gli occhi sono diventati sempre più essenziali, sempre più preziosi. Trattiamoli bene. E soprattutto io direi considerando l'aspettativa di vita. Oggi abbiamo visto anche le recenti statistiche, comunque si vive al di là degli 80 anni. E in questo, diciamo, quali altre patologie sarebbe fondamentale prevenire? Diciamo che nel campo nostro sicuramente l'altra grossa patologie sono legate allo stato della retina. La retina è quello schermo in fondo all'occhio dove la pellicola fotografica dell'occhio, dove vanno a stamparsi le immagini. Guai se una pellicola non funziona bene, noi possiamo avere tutto il resto che funziona bene, ma non vediamo. La parte centrale di questa pellicola, cioè della retina, si chiama macula. La cosiddetta degenerazione maculare senile è una malattia che purtroppo è la prima al mondo come incidenza di causa di cecità. La degenerazione maculare senile, per dare un numero piuttosto impressionante, interessa 3 milioni e mezzo di italiani. Non è poco. Questa è un'altra tragedia, perché le cellule nervose della retina, quando ne è morta una è morta. Possiamo al massimo nella nostra terapia rallentare, possiamo fermare e curare. Anche qui va il discorso. Prima lo scopriamo e meno cellule saranno state danneggiate e prima riusciamo a fermarla e non avere grossi danni. Perché senza la visione centrale non facciamo niente. Non leggiamo, non scriviamo, siamo bloccati. Possiamo avere tutto il campo visivo perfetto, ma se io metto un dito qui davanti qui, e guardo dove devo leggere, non leggo le parole, non leggo le lettere, mi tolgono la patente, giustamente, eccetera, eccetera. Bene, la degenerazione maculare, anche quella si può vedere solo con una visita oculistica, guardando direttamente la retina e facendo, per esempio, alcuni esami. Uno è che è stata l'evoluzione fantastica della prevenzione, che ci fa vedere quello che anche noi, anche se fossimo dei bravissimi specialisti, non vedremmo mai, o lo vedremmo più tardi. Un esame che si chiama OCT, un esame di 10 minuti, che si fa anche nelle nostre strutture, e in 10 minuti hai tutti gli strati della retina, vedi se anche c'è qualcosa sotto di nascosto che può portarci a questo problema. Nel caso specifico è una malattia legata all'età, non si sa esattamente ancora certo, è legato al tipo di alimentazione, alla circolazione, per esempio all'ipertensione, alla mancanza di alcune vitamine. Bene, nelle fasi più gravi, per esempio alcune iniezioni all'interno dell'occhio, 30 secondi, si riesce a bloccare questo problema.
o curarlo molto, o rallentarlo clamorosamente. Nei casi meno evoluti, la regolarizzazione dello stile di vita, guai all'obesità, guai ai disturbi alimentari, guai a carenze vitaminiche, eccetera. Tutto questo, che è una collaborazione tra lo specialista e l'oculista, che la evidenzia, e poi tutto il resto che ne viene a cascata, gli internisti, l'endocrinologo, che curano il complesso della persona in maniera tale da non creare le condizioni perché si sviluppi la degenerazione maculare. È sempre stato detto, io ho avuto un grande maestro che era il professor Rama, che mi diceva sempre che l'occhio è veramente lo specchio dove noi vediamo anche come sta l'organismo. Scopriamo dall'occhio molte volte, guardando la retina, che uno probabilmente ha la pressione alta del sangue e lo vai a provare ed è alta, perché è l'unico posto, l'occhio, dove si riescono a vedere le vene e le arterie in forma di capillare, nude cosiddette. Noi abbiamo una mano, la vediamo coperta dalla pelle, non la vediamo in particolare. L'occhio è l'unico posto dove possiamo vederla nuda, e quindi tanti piccoli particolari, depositi di colesterolo, degenerazioni di quel tipo, emorragie, piccole emorragie che fanno sospettare che cosa? Micolemorragiola. Come mai? Provi a fare una glicemia e trovi che è un diabete, la retinopatia diabetica per esempio, che anche quella è un'altra grossa malattia insieme alla degenerazione maculare, qualche volta addirittura anche associata, che ha un grosso indice di gravi lesioni della capacità visiva. Allora, è veramente, quando diciamo l'occhio è la finestra sul mondo, è anche la finestra su come stiamo dentro, non solo per vedere fuori, ma come stiamo dentro. E ribadisco per l'ennesima volta, avere una tecnologia fantastica che ci permette delle diagnosi fantastiche e precoci è un'occasione da sfruttare, da non perdere. Impieghiamo molto poco. Quello che spenderemo di tempo, purtroppo qualche volta anche di denaro, nella prevenzione è risparmiato, moltiplicato per 1000 al di là della salute, anche economicamente per il futuro, perché se noi cureremo all'inizio certe malattie non avremo mai la gravità del dopo. Ha aperto una finestra interessante anche sulla pluridisciplinarietà. Ha a che fare anche un po' con la medicina moderna, un approccio moderno che pone il paziente al centro e i professionisti tutti attorno a lui? Sicuramente. Allora, è sotto di tutte, non a caso, non è solo un fatto, faccio questa piccola digressione, commerciale, è un fatto proprio di, giustamente, di multidisciplinarietà. È sotto gli occhi di tutti il diffondersi di grossi centri polispecialistici. Oggi, negli ultimi 20-30 anni, la figura del medico che fa un po' tutto non c'è più. Perché? Perché è impossibile sapere tutto di tutto, è troppo veloce l'evoluzione culturale, le scoperte, che uno si deve dedicare a un qualcosa di specialistico. Lo specialistico fa sì però purtroppo che non si possa curare tutto e si perde un po' il parente medico di fianco. Diventa essenziale quindi radunare molte volte sotto lo stesso tetto, sotto le stesse strutture, tutte le specialità, in maniera tale che ci sia un colloquio e una velocità di trasmissione di dati tra uno specialista e l'altro. Una trasmissione veloce di quello che sono le esigenze degli esami. Io vedo qualcosa di strano, come dicevo prima, al fondo dell'occhio, una piccola emorragia, subito a disposizione, se lavoro in certe strutture in cui c'è tutto, dico adesso subito vai a farti l'esame del sangue, vai dall'endocrinologo perché hai trovato che c'è qualcosa che no, vai dal cardiologo perché ho trovato che la retinopatia ipertensiva che mi lascia qualche sospetto che tu abbia la pressione alta. Cioè è veramente un'occasione fantastica lavorare tutti in grossi complessi in cui hai veramente ogni piccola specialità che poi alla fine fa sì che il trattamento
terapeutico del paziente e di indagini cliniche sul paziente sia a 360 gradi, perché se no curiamo un pezzo e non curiamo l'altro. E poi in realtà invece è molto difficile, se non c'è questa capacità di radunare sotto lo stesso tetto tutte le specialistiche, il paziente deve cominciare a girare da una parte e dall'altra, perde tempo, non ha più voglia, parliamoci chiaro. Quando si parla di questi pacchetti, chiamiamoli così, di check-up, parola abusata in passato e molto generica, questi sono invece, questa è l'essenza della medicina, il check-up quando si sta bene, che noi vediamo statisticamente, quando facciamo dei check-up monotematici, abbiamo fatto delle campagne guardando la pressione oculare dei pazienti, prevenzione del glaucoma, abbiamo altre, retinopatia diabetica, degenerazione maculare, abbiamo scoperto tanti di quei pazienti che sono venuti per un check-up, che non sapevano di avere malattie e grazie a quello abbiamo trovato che avessero certe malattie e curate subito, messe sotto solo indagine. Questo è veramente, il check-up deve diventare un'occasione e un modo di pensare la medicina e la nostra salute di abitudine. Ormai deve essere questa la vera medicina, curarci prima. Oggi voi sapete che con una volta c'erano i raggi, la radiografia, oggi risonanze magnetiche di ogni tipo che ormai ci esaminano in maniera strutturale, in maniera fantastica, in 20 minuti sappiamo dalla testa ai piedi, dentro di noi, se c'è anche un piccolo difetto. Queste sono cose che veramente la tecnologia ci ha regalato. È come dire, altrimenti se non la usiamo, di avere in garage una bellissima Ferrari e lasciarla lì, non usarla. Allora è inutile che abbiamo scoperto la Ferrari che va a 300 all'ora se poi dopo la lasciamo nel garage. Usiamola. Un vero peccato, sarebbe. Sì, sarebbe. Allora, siamo in chiusura. Le ricordo che questa giornata, diciamo, è la giornata della prevenzione appunto delle patologie della vista. Noi l'abbiamo così simpaticamente voluta intitolare "Strizziamo l'occhio alla prevenzione", così chiederemo anche a lei un ammiccamento, insomma, in chiusura. Però proprio per la sua esperienza e competenza, se può anche lanciare in un momento un po', diciamo, critico, non tanto per l'oculistica ma in generale, e per certi versi in cui si può leggere un venir meno della fiducia nei confronti della medicina, della scienza. Invece lei ci ha dimostrato che proprio sono i fatti che dimostrano che bisognerebbe avere invece molta fiducia, no? Affidarsi, proprio perché se ne potrebbero ricavare dei vantaggi pratici per la nostra esistenza. E lei ha toccato un tasto dolente per certi versi, molto dolente. Quando parla di sfiducia, che c'è in Italia ma c'è anche in altri paesi, è veramente il controsenso. Possiamo dare molto di più ai pazienti per la nostra cultura e per la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione. Diventa difficile per noi molte volte prepararci noi stessi a queste nuove tecnologie, a questa prevenzione, a questo modo di agire mentale, anche per noi. I vecchi medici una volta, ancora molte volte fanno fatica quasi quasi a un approccio al computer. Io che sono abbastanza datato, mi sono adattato per curiosità, ma per carattere, ma qualche volta si fa fatica, però dobbiamo abituarci a questo. Peggio è ancora purtroppo nei pazienti. I social, soprattutto i social, che sono stato e hanno i loro lati positivi di informazione, di aggregazione, purtroppo sono stati un disastro nel diffondere una falsa medicina. E nella falsa medicina è come dire, non credo alla medicina, tra virgolette, vera, ufficiale, diffondendo notizie che poi vengono amplificate, moltiplicate, false, le fake famose, e soprattutto questa tendenza sul web di allontanarci, invece di fare esattamente, dovremmo fare il contrario, dalla medicina, con l'autodiagnosi. La gente oggi
ha un sintomo e quasi quasi invece di andare dal medico scrive pressione, scrive e quasi quasi si autocura. Questa è la cosa proprio più sbagliata. Da una parte abbiamo la tecnologia del web che ci avvicina a cercare dove possiamo andare, dove possiamo andarci a curare, dove esistono strutture, per esempio, il numero di telefono senza muoversi, tutto, le mail. Dall'altra parte la sfruttiamo malissimo, perché dovremmo sfruttarla per credere all'informazione, ma l'informazione corretta, non quella del web in sé, ma l'informazione che ci dice che non possiamo parlare di medicina con chi non è medico. E questo è il messaggio che volevo dare, perché ultimamente purtroppo è successo anche col Covid, purtroppo capita con noi, in cui ci arrivano o non arrivano i pazienti perché hanno preso strade diverse, credono a quello che hanno visto su Facebook, che ha detto io metto queste gocce, non andare qua, non è niente, cioè si curano da soli o si curano nei posti sbagliati, su siti che non c'entrano niente con la medicina. No, credeteci, oltretutto abbiamo la fortuna, e parlo in questo caso dell'Italia, che al di là di quello che sono certe brutte impressioni, abbiamo una delle medicine migliori del mondo. Io ci vivo da 40 anni e ho girato molto all'estero, veramente siamo dopo tutto dei fortunati. Abbiamo anche noi i nostri difetti, tutti quanti, però vi assicuro che la medicina italiana, la chirurgia italiana, l'evoluzione, la diagnostica di altissimo livello, le grosse terapie nel campo dei tumori, anche nel mio campo, all'estero, il colmo, siamo considerati tra i migliori in assoluto, basta andare a vedere le classifiche sulla qualità della nostra, troverete dappertutto. Il colmo che non ci crediamo noi, gli italiani, sarebbe veramente assurdo. E allora un ultimo saluto e con naturalmente un occhiolino che chiediamo anche a lei di fare a chi ci sta seguendo in questo momento, in questa giornata mondiale della vista. Strizziamo un occhio veramente alla salute, alla prevenzione, alla fiducia e cerchiamo di vivere da sani. Abbiamo un mondo bellissimo da vedere, viviamo in un paese fantastico, cerchiamo di vederlo più a lungo possibile, ci sono tante cose belle da vedere, di vederlo a lungo, veramente a lungo, e vederlo in maniera sana, perché arriveremo all'età, tra virgolette, della pensione e dobbiamo avere avanti, essere talmente sani di avere avanti ancora tanti anni per goderci quello che magari prima col lavoro non abbiamo avuto tempo di godere. Ancora grazie dottor Genisi e naturalmente ci ritroveremo ancora qui sempre al centro di medicina con lei per discutere ancora dei tanti temi che riguardano l'oculistica. Grazie a voi. Questa sera parliamo di vista, di occhi, abbiamo un ospite importante, il dottor Claudio Genisi del Centro di Medicina di Treviso e anche di Mestre. Buonasera dottor Genisi. Buonasera a voi. A due parole, ma veramente due, per presentare il dottor Genisi, già primario di oculistica presso l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e tra i fondatori della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ed è responsabile di trapianti di cornea presso la Clinica Sant'Anna di Brescia. Questo comporta che sia per noi una figura di riferimento e quindi lo ringraziamo anche perché diciamo non è nuovo a queste incursioni in queste serate organizzate dal Comune di Villorba. Va bene, grazie a voi invece dell'invito, sono cose che mi sono sempre piaciute perché ormai i mezzi moderni sono questi per la diffusione presso la popolazione più che i pazienti, presso la gente che oggi riceve tantissimi segnali dal web e che qualche volta sarebbe giusto che ricevesse dei segnali in mezzo a tanta confusione un pochettino più chiari e spero di riuscire a fare qualcosina di piccolo anche stasera.
Ma ne siamo sicuri. Questa sera parleremo della salute degli occhi e in particolar modo anche come proteggiamo, come andiamo a proteggere la nostra vista, soprattutto in un periodo in cui usciamo anche da un po' di, ecco, se vogliamo usare la metafora, veramente da un po' di buio. Intanto così, una sua impressione a caldo, come ha vissuto anche lei da medico questo periodo, diciamo, di forte ansia e stress in cui comunque abbiamo visto insomma un po' la nostra libertà venire meno, dover rispettare delle regole molto, molto stringenti e quindi insomma come ha vissuto lei questo periodo di quarantena? Ma il mio giudizio strettamente personale è che questo periodo mi ha insegnato alcune cose e mi ha fatto riflettere su alcune cose, soprattutto di quello che può mancare ai nostri pazienti quando succedono eventi di questo genere. Mi sono sentito colpevole qualche volta, devo scusarmi io e forse molti dei miei colleghi perché siamo stati assenti come specialisti perlomeno in confronto ai tanti colleghi invece che erano in prima linea, ma che non facevano gli oculisti, che facevano proprio un'opera di salvare delle vite in primo piano, che hanno pagato, come tutti sanno, molto caro la loro presenza con malattie e morti personali nell'ambito medico. Noi abbiamo dovuto interrompere la nostra attività, una parte perché è dovuto. La maggioranza dei reparti oculistici sono stati chiusi, occupati letteralmente dalle emergenze dei pazienti che venivano ricoverati per cose ben più gravi che una congiuntivite o una cataratta. E noi non abbiamo potuto proprio in pratica svolgere attività né di prevenzione né di cura. Di questo ce ne scusiamo, ma vi preghiamo anche di capire che in queste emergenze ci sono delle priorità. Cercheremo di recuperare adesso. Sono certo che anche questo suo messaggio sarà stato colto anche nel senso pieno e positivo da parte di chi ci sta ascoltando. E un po', diciamo, ha anche risposto immagino un po', andiamo verso la seconda domanda che sarebbe la seguente. In ogni caso un certo rapporto con i suoi pazienti lo ha sempre portato avanti, lo ha sempre coltivato anche in queste ultime settimane dove l'attività in realtà poi è anche ripresa. Cosa l'ha colpita dei racconti, cioè di quello che le hanno detto? Perché immagino che dopo un lungo periodo rivedere un medico era anche un momento per così confessare un po' la propria dimensione personale, oltre che patologica, diciamo. Mi ha colpito quanto valga il rapporto personale umano per i pazienti. Molte volte facendo questo lavoro veniamo accusati, qualche volta anche giustamente, di trattare quasi le persone come dei numeri, la visita numero 1, la numero 2, la numero 18. In realtà l'impressione proprio del sorriso da parte dei pazienti quando abbiamo ricominciato l'attività, pazienti che magari avevamo contattato perché non siamo mai stati assenti del tutto, abbiamo usato i metodi del web e i pazienti potevano scrivere, io avevo lasciato, non so, lo studio come del centro di medicina, la possibilità di telefonare, la possibilità di scrivere, di mandare mail, abbiamo cercato di fare una certa assistenza a distanza, con i limiti di un'assistenza a distanza, però il percepire queste preoccupazioni covate magari per un mese o due di assenza da pazienti che pensavano magari di essere seriamente malati, di avere una malattia importante, vedere che gli davamo un messaggio quando abbiamo ricominciato una decina di giorni fa a riprendere a pieno ritmo la nostra attività, questo messaggio di non è successo niente, stai tranquillo, ci ha regalato il sorriso dei pazienti che alla fine, vi assicuro, è la cosa più appagante che possiamo avere.
Noi adesso finalmente usciamo, insomma, qualcuno già da un po' di tempo, però in linea di massima torniamo in qualche maniera a calpestare una terra che per certi versi, ma anche a vivere un ambiente esterno dove c'è la luce, dove c'è comunque il riflesso della luce, l'ombra, tante situazioni a cui, diciamo, anche perché l'impatto ormai era quello del televisore piuttosto che del cellulare, piuttosto che del computer, non eravamo più abituati. Ecco, richiede una preparazione, soprattutto per chi ha qualche patologia particolare, richiede attenzione questo ritorno alla vita di tutti i giorni? Ha toccato un tasto importante, nel senso che in realtà questi 2 mesi hanno accentuato un tipo di vita per noi anomalo. Eravamo letteralmente, per chi non aveva la fortuna di avere per sé un giardino, che sono la minoranza delle persone che vivono in appartamento, abbiamo vissuto 2 mesi al chiuso ma anche come luce, perché eravamo tra quattro mura, al massimo avevamo un terrazzino, ma la cosa era finita lì. E quindi giustamente lei ha messo il dito sulla piaga, chiamiamola così, l'affrontare di nuovo la luce, l'aperto. E questo sicuramente in questo periodo che poi in cui c'è stato il cambio tra la parte, diciamo, dell'uscita dall'inverno primavera con il sole, con la luce forte, merita che gli occhi siano protetti dagli ultravioletti. Quindi a questo è il primo messaggio, banale, che sembrerà elementare. Proteggiamo gli occhi dagli ultravioletti, usiamo degli occhiali da sole non banali, occhiali da sole seri, presi nei negozi seri, con la protezione per gli ultravioletti, che sono una delle, ne parleremo forse anche dopo, una delle cause qualche volta di danni oculari. 2, l'uso dei computer, dei telefonini, di tutti quei device che ci hanno tenuto legati al mondo esterno, che non vedevamo più, che non vivevamo più, ma che sono stati, diciamo, è stato l'utilizzo di questi strumenti è quello che ci ha tenuto vivi, parliamoci chiaro. Abbiamo potuto parlare, vederci, la diffusione degli streaming, tipo quelli di adesso, noi abbiamo fatto addirittura congressi così. E questo naturalmente ha affaticato gli occhi, perché si sa che la visione per vicino per tante ore sicuramente è affaticante. Non vorrei apparire banale o di interesse. In questi casi si sono accentuati anche difetti oculari per l'utilizzo degli occhi molte ore per vicino, e magari sarebbe utile un controllo a parte di qualcheduno, ma tranquilli che non succede niente di grosso. Quindi diciamo un messaggio di protezione lo abbiamo dato e sicuramente va colto. Quindi ecco, dicevamo prima, un occhiale da sole, una protezione con una lente che sia una lente, diciamo, importante, ecco, non quella comprata sui banchi o in spiaggia, così in mezzo a 200.000 montature, in cui ci lasciamo attrarre solo dalla forma e dal colore. Le lenti da sole sono una cosa seria. Se non hanno i giusti filtri per ultravioletti, antiriflesso, lenti certificate, che ripeto non si trovano in spiaggia, tanto per capirci, o nella bancarella, possono addirittura, invece di essere un oggetto di estrema validità per la protezione dei nostri bulbi oculari, essere addirittura dannosi per gli occhi. E quindi ottenere l'effetto contrario. Bravissimo. Diciamo che si è parlato molto in questo periodo appunto di Covid, di virus, eccetera. Ci sono delle problematiche che però le persone molto spesso si portano dietro, vuoi per l'età, vuoi per lo stile di vita, e qui vengo a un tema dove so che può darci delle informazioni molto importanti, cioè la cataratta e la degenerazione maculare. Perché dobbiamo stare attenti, diciamo, essere accorti, ecco, nell'attenzione ai nostri occhi? Perché dobbiamo essere così premurosi? Ma dobbiamo essere premurosi nei confronti della vista e dei nostri occhi, perché è forse l'organo di senso più importante. Faccio un esempio che potrà parere banale, ma non vuole essere offensivo, per esempio per chi sente poco, ma senza udito in qualche maniera, con la lettura, con la vista, con le sensazioni esterne, riusciamo a vivere. Senza la vista è veramente una tragedia, quindi è un bene prezioso che dobbiamo assolutamente proteggere.
Bene, lei ha accennato alla cataratta. La cataratta oggi viene banalizzata perché è un intervento ormai talmente modernizzato, talmente diciamo breve come esecuzione, il fatto che ormai sia diventato un intervento ambulatoriale, che però è un intervento che ha la sua serietà e che può essere non più una malattia, la cataratta, che interessa le persone di una certa età. Calcoliamo che è l'intervento più eseguito in Italia e nel mondo ogni anno. Uno pensa, non so, l'appendicite. No, no, è la cataratta. In ogni anno in Italia vengono fatti circa 600.000 interventi di cataratta. Pensate un po'. La cataratta, se devo spiegare in 2 parole velocissime che cos'è, dietro alla nostra pupilla, la parte centrale dell'occhio, quella che noi vediamo di colore nero, per intenderci, lì dietro c'è una piccola lente, grande come una lenticchia, per darvi un'idea. Attraverso questa lente, che serve per mettere a fuoco le immagini dietro all'occhio, dentro l'occhio, attraverso questa lente passano tutte le immagini emesse a fuoco. Questa lente deve essere ovviamente quindi perfettamente trasparente. Quando diventa mano a mano opaca, si dice che si ha la cataratta. Quando l'opacità raggiunge una densità importante, chiaramente le immagini è come se passassero attraverso un vetro sempre più opaco, sempre più sporco, e a quel punto fin quando non vedremo più le immagini ben distinte. A quel punto l'unica terapia, non c'è nessuna terapia medica, è quella di asportare chirurgicamente con uno strumento ad ultrasuoni da un forellino piccolo all'interno dell'occhio di 2 mm solamente, anche meno qualche volta, asportare, frantumare questa piccola lente naturale diventata opaca, cioè cataratta, e sostituirla con una lente di materiale plastico, il cosiddetto cristallino artificiale, che oggi è diventato addirittura una opportunità grazie alla tecnologia, per cui questa lente che noi mettiamo nell'occhio può addirittura essere un'opportunità positiva per correggere dei difetti visivi che avevamo dalla nascita. Uno era miope, ipermetrope, astigmatico. In un colpo solo praticamente noi mettiamo l'occhiale, questo mini occhiale, che è il cristallino artificiale, dentro l'occhio quando operiamo la cataratta. E quindi un paziente che ha portato magari gli occhiali, ecco questo è un cristallino artificiale, un paziente che ha portato gli occhiali tutta la vita, grazie all'intervento di cataratta non porterà più gli occhiali, spesso né per lontano né per vicino. È come tornare bambini. Abbiamo parlato anche di degenerazione maculare, no? Che si diciamo, verifica solitamente ad una certa età. Diciamo, però l'attenzione alla vista, diciamo, bisogna averla, cioè bisogna curarla per tempo, ecco, quindi anche il tema della scelta delle lenti, cioè ci sono tanti aspetti che meritano una cura, ecco, Ecco. Allora, la degenerazione maculare è uno dei due motivi, purtroppo, al mondo di maggior incidenza di cecità o di netta ipovisione. La macula, per quello si dice degenerazione maculare, degenera, e la macula è la parte centrale di quello schermo che abbiamo in fondo all'occhio, cioè si chiama retina, la parte centrale dove noi focalizziamo le immagini, è la parte più preziosa della nostra retina. Se quella non funziona, è la nostra pellicola fotografica che non funziona, e quindi noi potremmo avere un occhio fantastico, aver messo gli occhiali migliori di questa terra, ma le immagini vanno a finire in questa macula che, non funzionando più, non ci fa percepire le immagini. È tessuto nervoso, quindi estremamente delicato, e la macula può avere delle degenerazioni. Degenerazione maculare senile è quella dovuta all'età, che colpisce un certo numero di persone abbastanza ampio, perché è aumentata, semplicemente è aumentata di molto la vita media delle persone. Negli ultimi 40 anni è aumentata quasi di 20 anni. E quindi, vivendo più a lungo, è più facile anche trovare pazienti con questo problema. Poi è accentuata da malattie generali, diabete, pressione alta, colesterolo, eccetera, eccetera. Cioè tutte le parlo in maniera molto semplice e non da medico, sì. In questo caso. Ecco, quando questa macula degenera, non c'è più niente da fare, nel senso che bisogna fare di tutto invece per fare una prevenzione. La prevenzione si fa con un metodo semplice, facendosi visitare quando si è sani. Parlare di prevenzione
non è andare dal medico quando si è malati, bisogna andare quando si è sani. Quando è malato qualche volta si cura, ma qualche volta ormai è tardi. E quindi la prevenzione è reale, è farsi visitare ciclicamente. Direi che per la degenerazione maculare, dopo i 40 anni, ogni 3-4 anni farsi vedere se non si hanno sintomi, se si hanno sintomi anche più spesso, per vedere se c'è qualcosa che non va. In tal caso, se si trova qualcosa, la prevenzione è l'uso di certe sostanze, parlo di farmaci, integratori, iniezioni intraoculari particolari che oggi riescono, se non a fermare, ma a migliorare, oltre che fermare, spesso la degenerazione maculare e soprattutto non far arrivare la gente alla cecità. C'è qualche esame che è sintomatico e ci può aiutare a capire per tempo? Certamente, ecco, la tecnologia nel campo dell'oculistica è stata una cosa che veramente, io che non sono più ragazzino sicuramente, mi ha entusiasmato perché ho vissuto questa esplosione della tecnologia che entusiasma. Esiste un esame che può essere rapportato, per dare un'idea, una specie di risonanza magnetica dell'occhio, che si chiama OCT, che ci fa vedere tutti gli strati della retina, ci fa vedere come circola il sangue, ci fa vedere delle cose che noi medici, oculisti, specialisti, con l'osservazione diretta della retina, non vediamo. Vede al di là di quello che noi possiamo vedere. E questo è importantissimo farlo perché è la vera prevenzione. Fai un OCT, vedi se tutto è sano e scopri anche delle cose, appunto, prima che il paziente si accorga di avere qualcosa. E questo è fantastico. E questi esami dovrebbero diventare di routine, oltretutto non sono di largo costo, diciamo che per conto mio fa parte oramai di quegli esami che uno dovrebbe fare come a una certa età bisogna fare la glicemia, l'azotemia, l'esame del sangue, una cosa fantastica. Ma diciamo che già da bambini di solito si consiglia, prima di una certa età, soprattutto prima del percorso scolastico, una visita oculistica, perché poi si sa che la vista da vicino porta, la lettura da vicino porta a perdere, o piuttosto che... Certo. Quindi anche Dica. No, dicevo dottore, anche di fronte magari a una sensazione di iniziare a non vederci più bene, magari una visita fatta, diciamo, in modo completo, ecco, quello a cui lei accennava prima, forse effettivamente va pensato. Lei tocca un tasto un po' delicato. Un po' delicato perché purtroppo noi siamo una specialità in cui ancora, lo dico senza polemica, lo dico proprio nei confronti del messaggio che bisogna proteggere i pazienti informandoli. Colpa forse nostra, che qualche volta non li abbiamo informati a sufficienza. Oggi ancora la gente, dico la gente in generale, confonde l'oculista con la parola ottico, senza capire molte volte che uno è un medico, l'oculista, e gli oculisti visitano gli ambulatori, negli ospedali, dei poliambulatori, e l'ottico è un negoziante con qualche cultura di ottica, quindi di visione, limitata però giustamente ai suoi studi, che sono brevi, di come confezionare un occhiale, come provare a misurare la vista. Attenzione, che non vuol dire fare una visita oculistica, applicare giustamente bene magari delle lenti a contatto, cose di questo genere. Però non è una visita oculistica. La prevenzione non si fa nei negozi. La gente questo ancora non l'ha capita, non l'ha capito bene, ma deve per se stesso, non per noi, deve prendere come prevenzione reale, dire io faccio una visita, misurare la vista non dice che su un certo tabellone vedo la prima, la seconda, la terza e la quinta regola, la quinta linea. Mi mettono un paio d'occhiali, lo può fare anche un ottico, provo, leggo l'ultima riga. Bene, punto. Questo vuol dire che gli occhi sono sani? No. Questo vuol dire semplicemente che posso essere miope, astigmatico, ipermetrope, ho i difetti da occhiale e tutto il resto, cioè il 99% non l'abbiamo visto. Quello che è scoprire alcune malattie che portano alla cecità, asintomatiche, il glaucoma, chiamato il ladro silenzioso della vista. Poi provare e guardare la famosa retina, fare l'OCT, misurare le curvature corneali, guardare se uno ha
dalla congiuntivite a certe malattie. Ricordiamoci che rarissimi, asintomatici, quindi uno vede benissimo, 10 decimi, perfetti, esistono anche dei tumori oculari, ricordiamocelo, rari ma esistono, e tutto questo si fa negli ambulatori. Questo è il messaggio che voglio dare. Poi per il resto ognuno faccia il proprio mestiere. Allora, siccome vedo arrivare delle domande, ne faccio ancora una io, poi raccogliamo e leggiamo anche le domande che ci stanno arrivando. Ha citato questo tema del glaucoma perché ultimamente, insomma, c'è anche un movimento di sensibilizzazione rispetto al glaucoma. Forse perché effettivamente ha un impatto importante, non solo come conseguenze, ma inizia ad avere un impatto anche su un certo numero della popolazione, una certa percentuale di popolazione. Allora volevo chiedere se poteva spiegarci un po' meglio di che cosa si tratta e anche capire come si può fare, se si può fare prevenzione in questo caso. Sì, il glaucoma è l'altra grossa malattia, insieme alla degenerazione maculare, che purtroppo è la responsabile dei casi di cecità nel mondo. Cecità, attenzione, spesso, quasi sempre, irreversibile. Non esistono cure, non esistono trapianti, eccetera. Glaucoma viene confuso spesso con una malattia causata solo e unicamente dall'aumento della pressione oculare. Attenzione, la pressione oculare non ha nulla a che fare, cioè nel senso che non è la stessa cosa della pressione del sangue, pressione arteriosa. Allora, la pressione oculare è misurabile con uno strumento, con vari strumenti più o meno precisi, e nella maggioranza dei casi, però la maggioranza dei casi vuol dire il 75-80% dei casi, se la pressione è oltre un certo valore, questa pressione, diciamo, dirò molto termini molto comprensibili per chi non è medico, preme sulle fibre del nervo ottico. Il nervo ottico è quel filo che conduce l'immagine dall'occhio al cervello. È il filo elettrico che se si interrompe la luce non si accende, cioè la vista non si accende. Quindi. Bene, premendo queste cellule nervose del nervo ottico possono morire e il campo visivo, cioè quello che noi vediamo lateralmente, può pian pianino stringersi, ma quando ci accorgiamo, ecco perché il ladro silenzioso, molte volte senza sintomi, ormai quello che abbiamo perso l'abbiamo perso, non lo recuperiamo più. Bene, anzi male. Diagnosticare il glaucoma in maniera preventiva, cioè presto, quando ancora non ci sono sintomi, e solo una visita medica può farlo, va bene, attenzione, con un altro tipo di OCT e con altri esami che non sono quelli di misurare la banale pressione che si può fare anche in qualche negozio o in qualche farmacia. Guai a queste cose, perché non scherziamo con la vita. La prevenzione è calcolato che possa salvare almeno il 50% delle persone dalla cecità. Questi sono milioni di persone nel mondo. Questo non è terrorismo. Spero che sia un messaggio di serietà, che sia un messaggio che dica alla gente che siamo noi i primi autori e responsabili della nostra salute. Magari un telefonino nuovo in meno, ma una visita in più. Anche perché poi il telefonino, tutto sommato, alla vista non fa poi tutto questo bene. Tra l'altro anche gli ortopedici ci hanno tirato le orecchie in questo periodo, perché la lettura anche in chiave posturale del telefonino non è sicuramente una postura fisiologicamente corretta sostanzialmente. Certo. Ma sa, esistono poi dopo, senza addentrarci troppo perché i tempi sono limitati questa sera, mille altre problematiche. Prima l'abbiamo solo sfiorata ed è una cosa che è giusto dire perché siamo in un periodo ancora vivo, attenzione, di coronavirus, la tematica delle lenti a contatto. La lente a contatto è diventata una cosa responsabile purtroppo di diverse malattie oculari e adesso in questo periodo non solo oculari, e che è banalizzata, ormai la compriamo dall'ottico così come se fosse un oggetto, come un occhiale, la compriamo su internet per risparmiare, spesso e volentieri senza neanche una visita medica. C'è stata una grossa polemica, ma non deve essere una polemica, deve essere una cosa seria. In questo periodo io consiglio, la comunità scientifica medica oculistica consiglia di fare un uso il più limitato possibile, se non strettamente necessario,
per motivi di lavoro, eccetera, delle lenti a contatto. Questo perché tutti sanno, e avrete sentito ormai alla noia, che uno dei delle vie di propagazione e di assunzione del coronavirus è bocca, naso e occhi. 20% delle infezioni si prendono attraverso la mucosa degli occhi. È intuitivo, è banale, direi elementare, che per mettere lenti a contatto, scusi il termine poco scientifico, ci fichiamo le dita negli occhi. E per quanto lo possiamo lavare, e dobbiamo ricordarci di lavare, che dovremmo farlo sempre, tutti i portatori di lenti a contatto, anche non in periodo di coronavirus, può sfuggire, può capitare, solo che questa volta non rischiamo di prenderci una congiuntivite. Se ci trasmettiamo nell'occhio il coronavirus, rischiamo di finire in rianimazione, e questo deve far pensare che qualche volta la comodità o l'estetica devono venire in secondo piano rispetto alla salute. Era un messaggio che, consentitemi, mi era doveroso in questo periodo un po' tragico. Assolutamente. Qualche domanda? Allora, intanto la signora Cristina Rossi ricorda che suo papà è stato un suo paziente, quindi la salute, insomma, è un modo per salutarla in modo cordiale. Abbiamo citato prima un'altra cosa, la secchezza degli occhi. Cosa si può fare verso la secchezza degli occhi? Ha toccato un altro argomento che è diffusissimo e preso un po' sotto gamba. Allora, la secchezza degli occhi, la gente poi l'attribuisce con c'è stato il vento, c'è stato il sole, ho usato tanto il computer. In realtà è calcolato che quando un paziente entra in un ambulatorio oculistico e dice ho gli occhi che mi bruciano o gli occhi rossi, il 20% di questi hanno in realtà quella che noi in termine tecnico chiamiamo dislacrimia, cioè o cattive lacrime come composizione o poche lacrime. Sarebbe lungo, diciamo, dire perché è così diffusa, perché le cause sono tante, andremo avanti 2 giorni a parlarne, però è diffusissima e dobbiamo ricordarci che le lacrime sono la vita della parte anteriore dell'occhio. L'occhio davanti, la cornea, che è quel vetro che abbiamo davanti, trasparente, attraverso il quale passano tutte le immagini, deve essere perfettamente trasparente. La cornea è nutrita solo dalle lacrime, la cornea non ha sangue, quindi è come se a una persona togliessimo il sangue. Cosa succede? Muore. Se noi togliamo l'acqua, la cornea è 70% fatta di acqua, questa diventa opaca, muore. Quindi lubrificarla bene è essenziale. Perché sono aumentate le dislacrimie? Per un semplice motivo. Perché noi usando, per conto mio, è una cosa statistica che ormai si sa più o meno, tra le varie origini c'è quella di guardare molti computer, guardare molto un telefonino, lavorare molto con i device tipo i computer, è una cosa che tutti notiamo se osservate una persona che lavora al computer, sbattiamo meno gli occhi, rimaniamo incantati a osservare quello che stiamo leggendo, vedendo, disegnando, cliccando. In realtà sbattere gli occhi non è un tic, dico sbattere, cioè si dice ammiccare, non in termine tecnico, non è un tic nervoso, è una necessità, perché ogni volta che noi facciamo questo movimento con l'occhio, l'ammiccamento, con la palpebra, noi stendiamo un velo di nutrimento, di lacrime e sostanze contenute in alcune ghiandole all'interno della palpebra. Quello è essenziale. Se noi lo facciamo invece che 5 volte al minuto, 2 volte al minuto perché siamo presi dall'attenzione verso un computer, verso una lettura, chiaramente gli occhi si seccano e alla fine della giornata, o anche prima, soffrono. Prendere l'abitudine quindi di controllare anche la propria secrezione lacrimale, esistono dei test banalissimi, in 5 minuti si fa, è una specie di cartina millimetrata che si infila nell'occhio, non c'è nessun dolore e ci dice quanta acqua, tra virgolette, lacrime produciamo, e altri test anche la qualità. È importante farlo proprio perché anche qui la prevenzione, dici senti, guarda che ne hai poche, mettiti il bottettino di coliro di lacrime artificiali di un certo tipo di fianco al computer, così lo vedi e ogni tanto metti qualche goccia. Io dovrei leggere queste domande che compaiono ogni tanto o no? Non ho capito. No, ma adesso ce le facciamo gentilmente rimandare dalla regia. Non so però se l'assessore Soligo voleva anche lui fare una domanda, perché ne stiamo raccogliendo veramente tante. Quindi chiedo all'assessore se voleva fare una domanda anche lui e se no andiamo dritti sulle tante domande.
Dottore, io le volevo chiedere quello che riguarda la vista da vicino. Io da un paio d'anni ho bisogno degli occhiali da lettura, però mi sono accorto che anche in lontananza inizio a vedere un pochino sfuocato. Quindi, qual è il consiglio che può dare lei per l'acquisto dei cosiddetti occhiali progressivi? Cioè, dove bisogna porre l'attenzione sull'acquisto dei progressivi? Allora, intanto una definizione di quello che le è successo è quella che si chiama presbiopia. A tutti, dico tutti, dopo i 40-45 anni diventiamo presbiti. La presbiopia è la perdita progressiva nel tempo di quella capacità di mettere a fuoco le immagini lontano, media distanza e vicino. L'occhio è come una specie di macchina fotografica autofocus che fochetta e mette a fuoco varie distanze. È manovrata questa lente, che è famoso cristallino, per fare questo lavoro, è manovrato da un muscolo che invecchia e quindi, come tutti i muscoli, perde capacità di fare questo lavoro. Noi sostituiamo quindi questo lavoro, non più fatto dai nostri occhi, con una lente che lo fa al posto nostro. Tra queste, soprattutto si perde da vicino, ma anche da lontano, perché chiaramente l'elasticità la perdiamo soprattutto da vicino, quasi sempre così, ma molte volte può capitare anche tutte e due le cose, anche da lontano, perché non riusciamo a distendere di nuovo questa muscolatura per lontano, per far vedere da lontano. L'occhiale progressivo è una bellissima scoperta per la comodità, per non dovere, per chi non ha difetti per esempio per distanza, o avere due difetti, uno per lontano di un certo tipo, per vicino di un altro, continuamente togliere, mettere, togliere, mettere. L'occhiale progressivo è progressivo, cioè la parte alta della lente è dedicata alla visione per lontano, la intermedia alla visione intermedia, cioè lo schermo di un computer che magari ha 50-60 cm, e la parte bassa della lente per vedere da vicino vicino. Di solito quando leggiamo verso il basso. Bene, questo tipo di lente, se ben fatta, se ben costruita e migliorata molto negli ultimi anni, i primi progressivi erano terribili, dà la capacità a un paziente di poter vedere bene da lontano e da vicino sempre con gli stessi occhiali e media distanza. Diciamo che non tutti si abituano, però oggi un bravo ottico riesce a far portare, tra virgolette, un occhiale progressivo almeno al 70% della popolazione. Sono controindicate alcune categorie, un veneziano fa fatica a portarlo, sa perché? Perché guarda spesso verso il basso per andare su e giù per i ponti e quindi chiaramente utilizza la parte bassa della lente, che è quella dedicata per vedere a 30 cm, a 20 cm per vicino, e i gradini li vede sfocati. Scendere le scale bisogna stare un po' attenti. Diciamo che in realtà l'unico difetto, chiamiamolo così, è che le lenti progressive costano care, e però le ditte, i costruttori, d'accordo con i negozi, sono quasi tutti ormai, le grosse ditte, fanno una specie di assicurazione sulla sopportabilità. Lasciano tempo al paziente un paio di mesi per poter sopportare bene, per vedere se si riesce a sopportare, se si trova bene con queste lenti, e se non in questi 2 mesi, 2-3 mesi a seconda delle ditte, non le sopportasse bene, riporta la montatura e l'occhiale, e questa spesa viene rimborsata facendo degli occhiali separati, uno solo per lontano, uno solo per vicino, il terzo per l'intermedio, che può essere il computer. Spero di averlo risposto. E a che età è che si ferma il progressivo? Cioè, nel senso, dopo i 50, dopo i 52, 54, quante volte nell'arco della vita bisogna sostituire i progressivi? Cioè, diciamo, una regola non c'è, però diciamo che normalmente gli step che vediamo statistici sono questi. Il primo occhiale per lettura, quindi il progressivo, vedete da presbite, la presbiopia, capita a 45, 46, 47 anni, quella è la media, diciamo, in cui uno comincia a allontanare classicamente il giornale o il telefonino perché non riesce più a leggere bene i messaggi, o non riesce più a infilare l'ago perché deve allontanare troppo. E il primo occhiale. Poi verso i 50, 52, 53 anni un secondo occhiale è aumentato, e poi normalmente intorno ai 58-60 anni quella è la presbiopia stabile. Se aumenta dopo è sospetto, in quel senso che vuol dire che c'è qualcos'altro. Non è la presbiopia che scherzosamente il mio grande primario, era il professor Giovanni Rama, chiamava la presbiopia la malattia dell'anagrafe, ma dopo, se questa
difficoltà di visione interviene dopo i 6 anni, dobbiamo ancora continuare, dei 60 anni, continuare a cambiare occhiali? Vuol dire che c'è una cataratta che sta arrivando, che c'è qualcos'altro, quindi anche in questo caso, mi raccomando, fatevi visitare. Raccolgo da Tiziana se c'è una richiesta, così ci spostiamo su un target giovane, e chiede giovani e scuola a distanza, no? Oggi praticamente i ragazzi sono costretti anche veramente per ore ed ore a seguire le lezioni a distanza dei loro insegnanti. Cosa consiglia in questo caso? Ma diciamo che c'è stata anche un'eccessiva preoccupazione. In fin dei conti i computer, i ragazzi di adesso lo usano, se non usano il computer usano il telefonino, quindi delle due non è che cambi molto, guardano da vicino molto spesso, molto più da vicino che per lontano, perché siamo più acculturati, leggiamo, studiamo. Questo è uno dei motivi, tra parentesi, invocati per l'aumento vertiginoso della miopia nel mondo. È calcolato che nell'arco dei prossimi 5-6 anni circa il metà della popolazione mondiale sarà miope, e questo è molto probabilmente proprio dovuto al fatto che usiamo molto gli occhi da vicino. Il computer ha accentuato alcune problematiche, quello dell'occhio secco, quindi congiuntiviti da occhio secco. Il computer ha accentuato certe sintomi come la stanchezza visiva. La stanchezza visiva vuol dire che, siccome per guardare un computer che ha uno scrollo, immagini che vanno su e giù, lateralmente muovere gli occhi, per guardare un computer e leggere un computer continuamente, cosa facciamo? Utilizziamo tanto la muscolatura della mobilità oculare, sono 6 muscoli ogni occhio, e continuiamo su, giù, destra, sinistra, continuamente. Questo è come un muscolo, ogni muscolo usato tanto si affatica. Diciamo che forse la cosa migliore è ogni tanto fermarsi, chiudere gli occhi, aprirli e guardare lontano, non guardare sempre lo schermo, rilassare la capacità, diciamo, e purtroppo sperare che si ritorni a una scuola normale in cui c'è una lavagna, dico per scherzo, spero che questa cosa avvenga presto, anche perché ci sono problemi che voi sapete meglio di me, che è giusto che ritorniamo con estrema prudenza a socializzare, e i giovani hanno bisogno di socializzare più di noi. C'è un bel editoriale dei giorni scorsi del professor Cacciari che proprio ricorda che la scuola appunto non è solo apprendimento ma anche socialità. Grazie alla regia, c'è questa domanda del signor Alessandro, un po' lunga, la leggo. Volevo porle un quesito di un sintomo che a volte mi capita, del quale non ho frequenze chiare o a fronte di situazioni particolari. A volte preceduto da un leggero mal di testa, poi arriva un annebbiamento della vista graduale, riducendo il campo visivo, e poi un graduale ritorno alla vista normale. Tutto nel giro di circa mezz'ora e con la permanenza dell'emicrania che va poi a scremare magari in un'ora. Chiede se è un chiaro sintomo di una qualche patologia. È catalogabile in maniera quasi da libro. Questa si chiama emicrania oftalmica, che ha anche un'altra variante che poi riderò, che si chiamano scotomi scintillanti. L'emicrania oftalmica è proprio un mal di testa che interviene come sequenza: prima ho il sintomo visivo oculare, restringimento del campo visivo, annebbiamento visivo, cose di questo tipo, e dopo l'emicrania. È un fatto circolatorio, però. È un fatto circolatorio e non è una malattia dell'occhio, nel senso il glaucoma, la cataratta o cose di questo genere. Ed è classicamente temporaneo, perché quando la circolazione, lo spasmo che sembra ci sia della circolazione oculare ritorna a valori normali, tutto torna come prima, ma rimane l'emicrania. Un campo, attenzione, che tutti sanno, vago, enorme, spesso anni per capire perché uno ha un mal di testa. Però l'emicrania oftalmica è classicamente, possono essere prese a lungo termine, che allontanano questi attacchi che molte volte possono diventare ciclici, possono diventare estremamente frequenti. Io ho dei colleghi che ne soffrono, che quando capita, magari quando stai visitando o stai operando, non è proprio il massimo della gioia. Questi farmaci vasodilatano un po', evitano che ci sia questa specie di strizzata, ecco, alle nostre arterie e vene.
Ancora non si sa esattamente, questa è una delle ipotesi. Quello che ho visto nella purtroppo lunga professione temporale è che non ho mai visto malattie conseguenti, oculari, conseguenti a questi sintomi. Passano, sono fastidiosi, si riescono a ridurre come frequenza appunto con questi farmaci vasodilatatori. Qualche volta hanno un'altra manifestazione che spaventa, giustamente, che siano scotomi scintillanti. Oltre ad avere riduzione del campo visivo e vedere male, appaiono tante scintille, come se vedessimo fuochi d'artificio, scintille, sa quelle di quei bastoncini luminosi che usiamo a Natale, che fanno tanto felici i bambini. Ecco, quando li bruciamo. È tutto qua però, ecco, tranquilli. Bene, questa è una cosa positiva. Invece c'era una domanda, c'è ancora Tiziana, per esempio, che tra l'altro la ringraziava per la chiarezza. Dice, fisiologicamente anche gli occhi invecchiano. Le chiedo se ci sono degli alimenti che ci possono aiutare a mantenere in discreta salute i nostri occhi. Diciamo che gli occhi sono una parte del corpo e quindi in realtà qualsiasi alimento che faccia bene per tutto il corpo fa bene ovviamente anche per gli occhi. Poi ci sono alcune sostanze peculiari di cui l'occhio è ghiotto consumatore, che per esempio sono la luteina, sono i cosiddetti antocianosidi, al di là delle parolacce così un po' tecniche, le antocianosidi sono delle sostanze che fanno vedere per esempio molto meglio di sera. La vista invecchiando di sera si fa sempre più fatica a vedere, abbiamo bisogno di più luce, no? Ecco, la retina ha bisogno di antocianosidi, per esempio, e sono contenuti nel mirtillo. C'è un vecchio, non dico leggenda, ma in realtà che durante l'ultima guerra i piloti da caccia inglesi, quando partivano a fare i bombardamenti notturni, si portavano dietro e mangiavano marmellata di mirtilli perché dicevano che vedevano meglio di notte. Ed è vero, i piloti da rally, lo facevano una volta i rally di notte, usavano molto gli integratori a base di antocianosidi, cioè mirtilli. Uno si chiamava, non posso dire il nome perché non è più in commercio, si chiamava infatti mirtilene. Allora, l'altro sono la luteina. La luteina è contenuta in tanti alimenti, però conviene prenderla veramente come integratore per la retina e serve moltissimo come per prevenire l'invecchiamento oculare, come dicevamo prima, la degenerazione maculare. Luteina. Terza cosa che non c'entra, ma che mi sono dimenticato onestamente, mi scuso prima, quando giustamente lei mi parlava degli occhiali protettivi. Esistono occhiali che filtrano la luce blu, perché si è visto che la luce blu, la frequenza della luce blu può creare più facilmente malattie oculari. Mi rimaneva una domanda, se non ricordo male, che legava diabete e glaucoma. Chiedo alla regia sempre se la riusciamo a recuperare, o altrimenti chiedo di coglierla così in questo senso. Diabete e glaucoma possono essere legati per certi versi, quindi diciamo che vanno però affrontati comunque separatamente, perché tutti e due sono gravi. Mi spiego. Il glaucoma, abbiamo detto, è molto grave, ne abbiamo parlato prima, è inutile che ci ritorni. Il diabete, già di per sé, è un'altra malattia, un'altra situazione, glicemia alta e diabete, per cui è più frequente avere la cataratta ed è più frequente avere la pressione alta dell'occhio, è più frequente avere una malattia grave che si chiama retinopatia diabetica, in cui la lesione del diabete colpisce le arterie e le vene della retina, continue emorragie, con queste emorragie soffrono in maniera terribile le cellule nervose della retina ed è necessaria una terapia del diabete e spesso una terapia laser per andare a, diciamo, coagulare le aree malate dovute alla retinopatia diabetica. È molto importante questo perché purtroppo il diabete è un'altra malattia di larga diffusione, spesso sono legate a familiarità, ma sono anche legate
a una alimentazione magari non corretta, che fa parte un po' come si può dire, dell'era del benessere. Dovremmo essere un po' più monitorati e stare un po' più attento a quello che mangiamo e fare molto movimento, che va bene anche per gli occhi. Già, perché poi, come diceva lei prima, gli occhi fanno parte del corpo, quindi se quello che gli occhi vedono è qualcosa di positivo, sicuramente, insomma, anche il corpo può restituire in beneficio quello che è lo sforzo degli occhi. Chiedo alla regia se abbiamo dimenticato qualche domanda, altrimenti quindi, ecco, abbiamo ancora una domanda da Tiziana che chiede: ha notato che le cataratte non colpiscono solo le persone anziane come un tempo, diciamo, ma anche soggetti giovani. Secondo lei a che cosa è dovuto? Ancora la ringrazia per il suo contributo. Sa, bisogna intenderci poi che cosa intendiamo al giorno d'oggi, perché è cambiato molto il concetto di anziano e di giovane. Oggi, una volta un sessantenne era considerato anziano, oggi se dici anziano un sessantenne si offende. Diciamo che colpisce, ma da sempre, la cataratta non di più di una volta i giovani. Diciamo che una certa relazione potrebbe esserci, parliamo dei giovani, intendiamo che so io, la cataratta giovanile, noi la definiamo giovanile quando interviene a cavallo tra i 50 e i 60 anni. 50-60 anni, cinquantenne, avere una cataratta, insomma, non è un'evenienza frequente, però c'è, è vero che c'è. L'ascoltatrice ha detto una verità. È legata spesso a alcune malattie, per esempio la miopia. La miopia è spesso collegata alla miopia elevata, parlo, è più frequente che venga la cataratta. E quindi si è aumentata, come dicevamo, la miopia statisticamente nel mondo, è ovvio che sia collegata un po' a questo. Poi attenzione, l'alimentazione. Terzo, la luce. La scarsa protezione degli occhi, noi troviamo delle cataratte giovanili in pazienti che sono velisti, quindi riflesso della luce sull'acqua, del sole. La classica cataratta che troviamo da calore nei giovani, noi abbiamo degli esempi. Il calore dei forni, per esempio, dei soffiatori di vetro di Murano, è uno che le viviamo qui vicino. Troviamo delle cataratte in pazienti che stanno in alta montagna con tanti ultravioletti, grossi riflessi. Classicamente la chiamavamo la cataratta di quelli che danno, sai, il piattello dello ski lift? Ecco, quei poveretti che passano tutta la giornata a 2500 metri, il sole, la neve. Però diciamo che il messaggio positivo è che oggi, senza assolutamente banalizzare, la cataratta è forse uno degli interventi che ha avuto più vantaggi della tecnologia, con un altissimo indice di successo, e che, come ti spiegavo prima, qualche volta può essere addirittura un'opportunità positiva. I friulani hanno un detto, no? Che a me è piaciuto, me l'ha passato mio padre che era friulano. Non è un male che non è un ben, dicevano, no? Non è un male che qualche volta si può diventare un bene. La cataratta forse è una di quelle. Okay. Una cosa volevo aggiungere, se me la consente, perché avendo un pubblico vasto, spesso certe cose non vengono affrontate, è quel messaggio delle lenti a contatto che ho dato prima. Oltre a quello, ricordiamoci che le lenti a contatto, cosa molto diffusa al giorno d'oggi, sono non da prendere alla leggera, sono una bellissima cosa. Vedere attraverso lenti a contatto sicuramente è meglio che attraverso degli occhiali, per comodità eccetera. Però attenzione che non è così raro avere delle malattie dovute all'uso delle lenti a contatto, non sempre sconsiderato, qualche volta sì, qualche volta semplicemente è la lente in sé, è l'uso della lente in sé che può fare queste malattie. Alcune sono delle infezioni gravi, infezioni per cui si debba ricorrere a un trapianto di cornea. La banca delle cornee di Mestre riceve ogni anno come centro studio almeno 60-70 persone all'anno con malattie tipo la cantameba, che è un'infezione dovuta solo all'uso delle lenti a contatto. Per fare un esempio. Quindi i portatori di lenti a contatto, questo è il messaggio, si facciano seguire da dei medici, perché classicamente, ripeto, vanno in un negozio, le prendono, si fanno controllare non da un medico,
le comprano su internet perché ormai te le regalano fra un po', te le regalano. Questo è un messaggio sbagliato, attenzione, gli occhi non sono stati costruiti per mettere, come diceva il mio primario ai tempi, per mettere un pezzo di plastica dentro. Tutto sopportiamo, però dipende come, con che attenzione, con che controlli e quanto. È come il vino, diceva. Un bicchiere magari anche da noi due, visto che siamo in Veneto e siamo specializzati in questa bellissima, buonissima bevanda, un bicchiere 2 non fa male, anzi dicono che fa anche bene qualche volta, no, di vino. E usare il vino e altro, una bottiglia a pasto che invece fa venire i rosi. Dottore, posso approfittarne per un'altra domanda? Cioè, ultima domanda, che poi siamo davvero in chiusura. Mi dicono dalla regia. Allora, mi incuriosisce le palpebre superiori cadenti, che possono oscurare anche la visione. Da cosa dipende questo sintomo? La palpebra cadente sopra, che si chiama in termini tecnico blefarocalasis o blefarocalasis, spesso è dovuto a una forma, chiamiamola quasi ereditaria, della palpebra superiore, perché notiamo che spesso quando un 45enne o un 40enne ha le palpebre già un po' basse, diciamo così, con la pelle cadente, debordante, con la piega addirittura con una parte di pelle che va a finire alla radice delle ciglia o sopra addirittura le ciglia superiori, è un evento spesso legato proprio a, come uno dice, alla forma di quel viso, ha ereditato anche quello dalla mamma o dal papà. Il resto è dovuto all'età, alla predisposizione, alla perdita. È un po' come dire, abbiamo dei cinquantenni senza una ruga e abbiamo dei quarantenni che le hanno già. La stessa cosa è un po' la pelle, che qualcuno l'ha più cadente o qualcuno meno. Diciamo che però può avere non tanto degli effetti negativi nel vero senso della parola sulla vista, ma un po' per via trasversale sì, perché pesa sulla palpebra. E lei immagini, visto che mi ha fatto la domanda, quante volte in un giorno noi muoviamo le palpebre. Forse è il muscolo che usiamo più di tutto, centinaia di volte. E quindi portare questa specie di zaino pieno sopra, su e giù, chiaramente affatica la vista e alla fine della giornata quel povero muscolo molla e ci troviamo l'occhio un po' cadente. La soluzione? Non esistono creme, questo lo dico alle ascoltatrici che magari sono grandi consumatrici di creme per le palpebre, non esistono. Esiste la chirurgia ed è una chirurgia bella, è una chirurgia veloce, per mettere, tra virgolette, a posto 2 palpebre superiori. Un chirurgo di media capacità impiegherà una mezz'oretta, 40 minuti, con calma. È in anestesia locale, una piccola iniezione. Si tratta di fare una specie di pens e tirare via una semiluna di pelle, alleggerire la palpebra e gli occhi saranno meno stanchi e lo specchio ci farà un sorriso in più. Bentornati in studio. Questa giornata mondiale della vista sta vedendo veramente un susseguirsi di interventi di grandissimo interesse e auspichiamo che sia per voi possibile seguirli con attenzione tra, diciamo, mille cose che si fanno comunque durante una giornata. La cosa positiva è che li potrete riascoltare, riseguire sempre qui sul canale YouTube di Centro di Medicina. Per le vostre domande, osservazioni, quesiti c'è una mail attiva, tourprevenzione@centrodimedicina.com, alla quale potete naturalmente rivolgervi per tutte quelle cose che vi vengono in mente, che vorreste chiedere. Noi faremo velocemente arrivare ai professionisti le vostre domande e di modo tale che possiate avere una risposta quanto più accurata. Ma veniamo a chi introduciamo in questo momento, il dottor Antonio Toso, specialista di oculistica,
molti lo conoscono come primario dell'oculistica dell'ospedale Sant'Orso a Schio e naturalmente in questa giornata parla anche come professionista di centro di medicina delle sedi di Bassano del Grappa, per l'appunto Schio e Thiene. Allora, andiamo a conoscere, andiamo ad aumentare la conoscenza di questo professionista che è laureato e specializzato in oculistica all'Università di Padova. Ha seguito un percorso di studio di tecniche chirurgiche innovative in chirurgia vitreo-retinica presso 3 centri di eccellenza europei come la Clinica Oculistica di Francoforte, la Clinica Oculistica dell'Università di Leuven in Belgio e l'Istituto di Microbiologia Oculare di Barcellona. In qualità di primo operatore ha eseguito oltre 6.000 interventi chirurgici di microchirurgia oculare e di chirurgia palpebrale. È autore di 40 pubblicazioni e membro della Società Oftalmologica Italiana. Con lui di che cos'è che parliamo? Abbiamo sentito quante è la sua esperienza, il suo bagaglio esperienziale in ambito chirurgico, esegue interventi di chirurgia laser per la correzione dei difetti rifrattivi, quali miopia, astigmatismo, ipermetropia, ma con lui abbiamo voluto parlare di cataratta, un problema che interessa un numero importantissimo della popolazione, della cittadinanza, naturalmente un effetto anche l'invecchiamento della popolazione, ma è un episodio fisiologico, l'opacizzazione del cristallino, tale per cui è fondamentale avere contezza di questo, sapere quali rischi corriamo rispetto alla nostra vista e che cosa possiamo fare e che cosa soprattutto offre oggi la chirurgia. Quindi ancora un grazie al dottor Antonio Toso che anche ha inteso strizzare l'occhio alla prevenzione insieme a noi e andiamo ad approfondire il tema della cataratta ascoltando questo suo intervento. Primario, buonasera e grazie per la sua partecipazione. Giornata mondiale della vista, intanto così anche dal suo punto di vista che gioco di parole, diciamo, vede tanti pazienti, cosa significa porre l'accento in una giornata su quello che è il senso forse più importante tra tutti quanti? Sì, certo. La vista è un bene preziosissimo, lo sappiamo. Quasi più prezioso di altre funzioni del corpo umano, o perlomeno ritenute tale dalla popolazione, perché la vista ci permette di interagire con altre persone, di vedere le loro espressioni, di vedere il mondo circostante, di muoverci nell'ambiente circostante, quindi è un bene preziosissimo. Rilacciandoci al bene della vista e a questo senso, a questo organo, l'occhio, bisogna tenere presente che occorre fare prevenzione sottoponendosi a visite periodiche oculistiche, e questo varia in base anche all'età ovviamente, perché noi per esempio noi oculisti italiani consigliamo la visita oculistica già in tenera età, già verso il 3° anno, poi quando si inizia l'età scolare, al 10° anno, quando inizia l'adolescenza, poi verso i 18 anni, in occasione della patente ovviamente, e poi mediamente ogni 5 anni. Poi quando si supera una certa età, diciamo verso i 45-50 anni, sarebbe bene farla ogni 2-3 anni la visita, insomma. E quando si va in là con l'età e se si riscontrano delle problematiche particolari, adesso non scendo nel particolare, nello specifico, delle malattie oculari, anche una volta all'anno, insomma, ecco. Quindi la prevenzione consiste nel sottoporsi a una visita oculistica dal medico oculista specializzato in oftalmologia. Faccio una domanda banale magari, ma se noi prendessimo queste 3 fasce di età, il bambino, l'adulto e l'anziano, in quali delle 3 fasce d'età è più facile accorgersi di avere un difetto visivo?
O il contrario, in quale è più difficile? È più difficile il bambino, perché il bambino, se ha già un problema, non riesce a codificarlo, elaborarlo mentalmente come un problema. Non lo può, è difficile che lo riferisca al bambino piccolo, ripeto, in età prescolare, è difficile che lo riferisca ai genitori, quindi è difficile che magari anche per i genitori capirlo. Ecco perché è importante sottoporre un bimbo a una visita oculistica già al terzo anno di età e poi al sesto anno di età. È molto più facile un adulto o un ragazzo il quale si accorge che c'è qualcosa che non va. Io, per esempio, a 14 anni mi sono accorto di essere miope perché lì per lì non mi ero accorto, ma dei miei amici vedevano dei segnali in lontananza che io non leggevo. Allora mi sono posto la domanda, ma perché loro sì, io no? E quindi ho detto a mia madre, c'è un problema agli occhi. Quindi quando si è adulti o ragazzi, insomma, si comincia a capire se c'è qualche problema e lo si riferisce. Quindi è difficile invece scovarlo nei bambini molto piccoli, ecco. Ecco perché è importante anche la visita oculistica pediatrica, ecco. Invece sicuramente dove la difficoltà, diciamo, nel vedere appare chiara è sempre il gioco di parole, è, diciamo, dai 45 anni ai 50, no? Perché se si è miopi, con la lente della miopia, diciamo, da vicino si inizia ad avere difficoltà a vedere. Beh, bisogna specificare bene la cosa. A 45 anni inizia la presbiopia, cioè l'incapacità di mettere a fuoco gli oggetti per vicino. E la presbiopia aumenta con l'età ogni 2-3 anni. Si ferma verso i 60 anni. Quindi già a 45 anni inizia la presbiopia, si ricorre alla visita oculistica per capire qual è il problema viene scovato, viene individuato nella presbiopia, si prescrive l'occhiale, ogni 2-3 anni bisogna risottoporsi a visita perché quegli occhiali andranno buttati via e rifatti nuovi, perché la presbiopia aumenterà. La presbiopia è un meccanismo fisiologico dovuto un po' all'invecchiamento delle strutture interne dell'occhio, non sto a specificare i quali, e quindi è un problema del tutto fisiologico, non è una patologia. Altro discorso invece sono i difetti visivi veri e propri, come la miopia, l'incapacità di vedere lontano, l'astigmatismo e l'ipermetropia, che è un altro difetto visivo ancora, che dipende da un'anatomia geometrica del globo oculare differente rispetto all'occhio ideale normale. Ecco, il miope, per esempio, ha l'occhio troppo lungo, lo mette a fuoco da lontano, l'ipermetrope ha l'occhio troppo corto, fa fatica a mettere a fuoco da vicino, un po' come il presbite, detta così grossolanamente, e l'astigmatico in tutte le situazioni, forse. Lo sto facendo facile come spiegazione. Ecco. Assolutamente, ma Miopia, astigmatismo e ipermetropia sono dei difetti visivi che possono insorgere già in età pediatrica, in età giovanile, mentre la presbiopia è un'incapacità del nostro sistema visivo di mettere a fuoco l'immagine più vicino perché c'è un invecchiamento del cristallino nostro naturale. Ecco, ecco, poi non può sorprenderci. Veniamo al tema del cristallino, però prima volevo chiedere se anche spesso quando si parla della pelle si ragiona dicendo che la pelle alla fine è come un diario, un po' la nostra storia la si ritrova, quindi le macchie, i nevi e via discorrendo. Per gli occhi abbiamo parlato di un invecchiamento fisiologico, di problematiche, diciamo, fisiologiche. Anche l'occhio, diciamo, può essere vittima di un eccesso di trascuratezza, al di là poi, diciamo, dei problemi, diciamo, legati al lavoro. Beh, anche l'occhio riflette l'invecchiamento della persona a livello palpebrale, corneale, cristallino, l'iride, la retina. Si vedono i segni dell'invecchiamento, è normale che sia così. Ma mi diceva l'altra domanda qual era? Perché siamo partiti dall'invecchiamento, il segno come la pelle, no? Certo, come la pelle. Mi chiedo, per esempio, pensando al sole, no? Pensando al sole, cioè gli agenti atmosferici, cioè quanto è importante la protezione degli occhi, cioè nel senso Ah, beh, che... certo, sì, sì, sì. Allora, innanzitutto sfattiamo il mito che i computer e i display danneggiano gli occhi per le radiazioni, non è vero. Il sole invece è nocivo. Il sole è nocivo, tant'è che noi consigliamo di portare gli occhiali da sole, di far indossare gli occhiali da sole anche ai bambini in occasione di gite al mare, vacanze al mare, in montagna, perché il sole è nocivo per la nostra retina e anche per il cristallino. Quindi buona regola proteggersi dal sole e dalla luce solare intensa, perché questa è dannosa, sì. Poi altra prevenzione, seguire una dieta regolare, introducendo tanti antiossidanti, quindi i vegetali, la frutta, con i classici 5 colori, perché proteggono, le sostanze che proteggono, antiossidanti che proteggono o rallentano l'invecchiamento della retina, per esempio. Questo sì.
E invece sicuramente una patologia di chi, come me per esempio, è un genitore di una certa età, ma insomma molto ricorrente, se ne sente sempre più parlare, il tema della cataratta, cioè invecchiamento della popolazione, di conseguenza. Possiamo un po' spiegare perché, diciamo, perché si verifica questo fenomeno e vabbè, perché è così ricorrente? In qualche maniera, l'ho già detto io, la popolazione invecchia e quindi i numeri, diciamo, della popolazione sopra i 60 anni sono purtroppo, ahimè, Alti. nettamente alti, ecco. Beh, allora la cataratta, che è l'oppacamento del cristallino, il cristallino è una porzione del nostro occhio interno che ha la forma di una lenticchia ed è perfettamente trasparente, come una piccola lente di ingrandimento. Questa lente trasparente con l'età tende a ingiallirsi o opacarsi. Quindi non è che vada definita proprio come una patologia, è un invecchiamento. Che arriva alla retina, fa delle immagini sfocate e questo processo di formazione della cataratta evolve sempre di più fin tanto che la cataratta diventa densissima e il paziente può anche diventare cieco per questo motivo. Posso chiedere una cortesia? Se può ripetere l'ultimo concetto perché si è un attimino inceppato il... Sì. Torno da capo. Allora, il cristallino che si opacizza si trasforma o viene detto cataratta. Che cos'è il cristallino? È una piccola porzione interna dell'occhio che ha la forma di una lenticchia, è trasparentissima, è come vedere una piccolissima lente di ingrandimento posizionata dietro l'iride. Questa lente trasparentissima con l'età tende a ingiallirsi o opacarsi, con un processo evolutivo progressivo, irreversibile. Quindi, man mano che invecchiamo, questo cristallino diventa sempre più opaco, a tal punto che impedisce l'entrata della luce nella retina, fa vedere sfocato e addirittura può togliere del tutto la capacità visiva, riducendola a una mera percezione della luce. Ma la cataratta non è mai intesa come una patologia, è un invecchiamento di una struttura interna del cristallino, che oggi, grazie alla tecnologia e alla chirurgia, si può risolvere facendo un intervento, sottoponendo il paziente a un intervento mediamente di 10-15 minuti che permette la rimozione del cristallino opaco, cioè della cataratta, e l'impianto di un cristallino artificiale al suo posto, fatto di plastica. Quindi la cataratta non va intesa proprio come una patologia, va intesa come un processo evolutivo, un invecchiamento che richiede a un certo punto, perché si ha un certo calo di vista, per esempio teniamo presente che per avere la patente occorrono 5 decimi per ciascun occhio, ecco i 5 decimi potrebbero rappresentare la linea di confine sopra la quale non c'è andare, quindi conviene, se questi 5 decimi, questo calo della vista è dovuto alla cataratta, sottoporsi all'intervento di estrazione della cataratta di impianto di cristallino artificiale. Questo intervento, cioè questa problematica ovviamente è molto diffusa nella popolazione, dovuta appunto all'invecchiamento della popolazione stessa. E in effetti è l'intervento più eseguito in assoluto a livello mondiale, cioè di tutto l'organismo umano, l'intervento chirurgico più frequente è assolutamente l'intervento di cataratta. Altro capitolo però è la cataratta congenita pediatrica, ma questa la lascerei adesso, casomai, da discutere più avanti. La cataratta congenita invece va ritenuta come una patologia vera e propria per tanti motivi, adesso eventualmente potremo chiarire più avanti. Ecco. Assolutamente. Quindi, tornando al discorso della cataratta dell'adulto, la cataratta è un problema che è risolvibile con un intervento chirurgico abbastanza sicuro, abbastanza standardizzato, mai banale, perché comunque è una microchirurgia intraoculare, un intervento quindi molto delicato, quindi bisogna sempre fare molta attenzione a non banalizzarlo, a non pensare che sia un intervento come una carie, sbagliatissimo. Noi entriamo dentro l'occhio, non stiamo agendo sulla pelle o su un dente, entriamo dentro un occhio importantissimo, quindi è un intervento molto molto delicato. Ma oggigiorno la qualità standard della nostra chirurgia è molto molto buona. Le faccio una domanda, la cataratta può venire a un occhio solo? Certo, capita. In quel caso, diciamo, si interviene sul singolo occhio o si valuta per, visto che si inserisce una lente, di correggere eventualmente anche l'altro occhio qualora vi sia una correzione da fare? Domanda. Qui si aprono tanti scenari. Se c'è una cataratta in un occhio solo, si rimuove quella cataratta, non si fa un calcolo di un cristallino artificiale come diottria intendo, in modo da rendere
l'occhio operato più o meno pari all'occhio controlaterale, detta così grossolanamente, ecco. Pertanto, se io ho la cataratta in un occhio, l'altro occhio mio è perfetto, non ho nessun difetto visivo, cerco di mettere un cristallo artificiale che non crei nessun difetto visivo residuo. Anche se questo non è garantito, perché anche le nostre capacità di calcolo, le nostre apparecchiature, i nostri software non è mai precisissimo, non sfiora la perfezione, ahimè. E quindi può sempre residuare una piccola miopia, un piccolo astigmatismo, una piccola ipermetropia. Faccio un'altra domanda, ma penso in qualche maniera così di poter dire che la risposta è già nella domanda stessa. Inserendo una lente artificiale, teoricamente non si dovrebbe riformare la cataratta? Ecco, questa è una buona domanda. Molto spesso si sente parlare di cataratta secondaria in pazienti già operati di cataratta con il loro cristallino artificiale inserito e impiantato. Questo è un termine sbagliato, un po' volgare. Gli anglosassoni, infatti, più saggiamente la chiamano opacità capsulare posteriore. Che cos'è? Io opero di cataratta un paziente con successo, l'impianto è cristallino artificiale, mediamente dopo 2 anni può capitare che la capsula, che è una parte interna dell'occhio dove noi andiamo ad alloggiare, impiantare il cristallo artificiale, si opacizzi spontaneamente. Questa opacità capsulare posteriore, detta volgarmente cataratta secondaria, la si può risolvere con una seduta laser ambulatoriale di pochi minuti. Si disintegra questa opacità e questa non tornerà mai più. Io in 25 anni di carriera ho visto riformarsi solo una, su tantissimi, su migliaia di pazienti. Quindi la cosiddetta cataratta secondaria, sarebbe meglio chiamarla opacità capsulare posteriore, è risolvibile con un trattamento laser ambulatoriale di pochissimi minuti e spesso capita circa il 50% dei pazienti sottoposti a intervento impeccabile di chirurgia cataratta con un impianto di cristallino eseguito in maniera perfetta, insomma. Tanto più che oggigiorno, infatti, la tecnologia sta lavorando sulla costruzione e sui materiali cristalli artificiali per cercare di evitare che si formi questa opacità capsulare posteriore. Le chiedo ancora un paio di domande, dottore, sulla cataratta e mi viene in mente questa domanda, cioè se una cataratta viene trascurata, che conseguenze dà, oltre all'ovvia conseguenza che uno continua a non vederci, no? Non vederci bene? Capita di vedere casi di cataratte trascurate in pazienti molto anziani che hanno decadimenti cognitivi o pazienti con disabilità intellettuali, cognitive, che non si rendono conto di questo processo evolutivo progressivo che si sta sviluppando a carico del loro occhio. Quindi la cataratta, se trascurata, diventa una cataratta che ha una durezza, una densità molto importante. Si trasforma quasi in un pezzo di sasso opaco. Cosa significa questo? Che chirurgicamente, affrontarla chirurgicamente diventa veramente molto difficile, impegnativo, sia per il chirurgo sia per la riabilitazione post-chirurgica, in quanto più la cataratta è dura, più fanno fatica anche le nostre strumentazioni ad affrontarla, senza pagare lo scotto di effetti collaterali, quali per esempio l'appannamento, l'oppacamento della cornea, che può essere transitorio e reversibile, o a volte, ahimè, irreversibile. Allora, in quei pochi casi, occorre, dopo aver operato una cataratta trascurata densissima, che si è trasformata quasi in un piccolo pezzo di pietra, dover ricorrere a un trapianto corneale particolare per ridare trasparenza alla cornea. Quindi, non solo, ma scusi, la cataratta molto densa che non permette di esplorare la retina non ci permette appunto di valutare se ci sono patologie retiniche retrostanti e quindi non ci permette di fare una visita oculistica adeguata. Per cui noi a fronte di una cataratta trascurata molto densa, molto opaca, molto dura, anche operata con successo senza effetti collaterali, magari scopriamo che sulla retina c'è un'altra patologia, come per esempio la maculopatia senile, che è tutto un altro capitolo. Certo, Quindi il paziente dice: ah, mi avete operato, grazie, ma io vedo come prima, cioè non vedo niente. Beh, per forza, prima noi non potevamo, né altri strumenti potevano vedere che c'era una maculopatia, perché con l'ecografia, per esempio, anche se la cataratta è densa, possiamo vedere la retina, ma non nei dettagli, e quindi non possiamo scovare una maculopatia. Quindi la cataratta non va trascurata anche per questi motivi, per fare prevenzione, per controllare la retina e per evitare gli effetti collaterali di una chirurgia che diventa veramente difficile, impegnativa e che può portare comunque a degli effetti collaterali.
che non Certo. dipendono dall'abilità del chirurgo né dalla strumentazione che oggigiorno è super tecnologica, ma proprio perché la si è presa un po' troppo tardi, ecco. Ma sono casi rari, ecco. Ancora due domande, ultime, la prima più veloce e poi una sull'intervento di cataratta. Allora, quella più veloce è questa e riguarda il tema degli occhiali, cioè nel senso, una volta sostituita il cristallino, diciamo, che si è opacizzato, avrò ancora bisogno degli occhiali o questa nuova lente, insomma, mi dona una nuova capacità di vedere? Allora, esistono i cristallini artificiali monofocali che sono progettati per poter permettere di vedere bene da lontano senza occhiali, anche se, ripeto, il calcolo di questo cristallino non è mai perfetto e a volte anche se noi puntiamo ad avere una vista perfetta da lontano senza occhiali, una volta fatto l'intervento può essere che residi una piccola miopia, una piccola ipermetropia, un piccolo astigmatismo che richiederà comunque gli occhiali. A fronte di questo ci sono poi i cristallini multifocali che hanno la capacità o a volte la velità di correggere tutti i difetti, lontano e vicino, quindi anche la presbiopia contemporaneamente. Però va detto che il Servizio Sanitario Nazionale passa i cristallini artificiali monofocali, non passa i multifocali. Se un paziente vuole un cristallino artificiale multifocale, deve rivolgersi a un centro privato e pagarsi l'intervento e anche il cristallino, che ovviamente è molto più costoso. Non solo, ma bisogna selezionare bene il paziente per poter dire sì, a te posso impiantare un cristallino artificiale multifocale che ti libererà da tutti gli occhiali. Perché fatti 100 pazienti, la percentuale impiantabile magari del 20-30%, qui c'è delle controindicazioni a volte, controindicazioni dovute a problemi dell'occhio o anche controindicazioni dovute al tipo di professione che fa quel paziente, perché i cristallini artificiali multifocali hanno comunque dei piccoli effetti collaterali visivi. Bisogna capire se il paziente li sopporterà, li accetta in base alla sua professione. Prendiamo per esempio uno che fa l'autista, un camionista che guida di notte. Potrebbe avere con i cristallini artificiali multifocali dei disturbi visivi, degli aloni attorno alle luci, dei bagliori e rendere non tanto sopportabile questo cristallino artificiale multifocale, che magari in condizioni standard di illuminazione potete vedere lontano e vicino contemporaneamente, ma potrebbe essere veramente difficile accettarlo in certe situazioni di lavoro, insomma. Ecco, invece l'ultima domanda riguarda l'intervento. Prima accennava al fatto che un intervento comunque da trattare con grande considerazione, un intervento comunque delicato. Questo implica il fatto che si debba utilizzare una anestesia totale, cioè il paziente deve essere particolarmente preoccupato o comunque oggi è un intervento che, come anche lei stesso diceva prima, si fa con una certa sicurezza, diciamo. Nella maggior parte dei pazienti riusciamo a farlo col paziente sveglio, sottoponendo l'anestesia con delle gocce anestetiche, con un colirio anestetico. E in altri casi, vuoi per condizioni di forte ansia o scarsa collaborazione, o claustrofobia o appunto decadimento cognitivo dell'anziano, pazienti diversamente abili con certi deficit intellettuali di collaborazione vanno sottoposti a un'anestesia totale generale. Poi altri pazienti che possono anche sopportarlo da sveglio e essere collaboranti per le caratteristiche stesse della cataratta dell'occhio, magari richiedono una anestesia locale, dove cioè noi andiamo a fare un'infiltrazione dell'anestetico dentro l'orbita in modo da addormentare tutta l'orbita e l'occhio e fare intervento proprio senza nessuna percezione di dolore proprio il paziente. Questo significa che chi fa la cataratta col colirio estetico sente male, ma ci possono essere appunto le cataratte di cui parlavamo prima, durissime, che richiedono tempi lunghi e a un certo punto l'effetto anestetico del colirio potrebbe finire, mentre se io faccio un'infiltrazione a livello dell'orbita di anestetico, il mio intervento può essere fatto, può durare anche molto di più e essere risolto brillantemente senza discomfort per il paziente. Quindi possiamo dire al paziente che sa di avere una cataratta, insomma, che con fiducia può avvicinarsi all'intervento perché oggi è veramente risolutivo e dà la possibilità di effettivamente riprendere la propria vita di tutti i giorni. Esatto, quindi la soddisfazione maggiore per l'oculistica moderna è proprio che operando la cataratta noi diamo grandi soddisfazioni al paziente perché entra in un mondo nuovo. Il paziente operato in cataratta dice, "Ah, caspita, già dopo finito intervento, che bei colori, comincio già a vedere
Quindi questo è un motivo di grande soddisfazione anche per noi, insomma. E Allora, per la giusta tecnologica che ci sta dietro, ovviamente. Nel chiudere questa nostra chiacchierata, per la quale la ringraziamo, insomma, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che tra l'altro come titolo abbiamo usato questo un po' ammiccamento a chi ci guarda, cioè strizziamo l'occhio alla prevenzione, facciamo l'occhiolino, magari poi in chiusura se ci vuole regalare anche lei un occhiolino, sappiamo che andrà a stimolare chi ci sta guardando. Cosa così possiamo ricordare, no? Abbiamo detto prima un po', abbiamo dato le tempistiche delle visite che vanno un attimino fatte, Esatto. se possiamo ricordarlo, ecco. Allora, prevenzione attraverso visite oculistiche periodiche, che noi consigliamo già al terzo anno di età, al sesto anno, al decimo, in età 14-15 anni, ai 18 anni perché c'è anche la patente, e poi da lì ogni 5 anni, almeno fino ai 45 anni. Poi dopo i 45 anni, ogni 2-3 anni, non sarebbe male fare una visita oculistica, insomma. Questo proprio per fare prevenzione, quindi se c'è qualche problema riusciamo magari a prenderlo in tempo, a gestirlo bene e a risolverlo. Prima cosa. Prevenzione, altro strumento di prevenzione è ripararsi dalla luce solare intensa, perché questa danneggia la retina. Attenzione per esempio all'uso delle lenti a contatto. Le lenti a contatto a volte, se gestite male, possono provocare infezioni molto gravi alla cornea, che poi è difficile risolvere. Quindi attenzione all'utilizzo delle lenti a contatto, che sono un ottimo presidio, perfetto, le uso anche io spesso per sport, ma usiamole bene, con le dovute cautele e con la giusta igiene. Ecco. Altri consigli mi sento di dare, che altro? Beh, fin qui basta, insomma. Ecco. Allora, primario, grazie della sua partecipazione e naturalmente, insomma, arrivederci a presto con questa e tante altre iniziative di prevenzione. Ricordiamo, insomma, sempre questo tema fondamentale per i nostri pazienti. Ok, vi saluto e vi faccio l'occhiolino. Arrivederci, grazie. Eccoci di nuovo in studio, continua questa maratona veramente appassionante e che naturalmente ci tiene qui incollati al monitor, oggi a seguire le tematiche della prevenzione e in modo particolare le tematiche della protezione, del prendersi cura della propria vista. Tanti gli specialisti che ci hanno dedicato uno spazio del loro tempo, ci hanno voluto portare il loro contributo, ma non poteva mancare in una giornata come questa la dottoressa Gloria Dalmas, specialista in oculistica, laureata presso l'Università di Udine e presso la stessa università anche specializzata, oggi dirigente medico presso la oculistica dell'ospedale di Conegliano, ma professionista del centro di medicina a Conegliano, Pieve di Soligo, Pordenone e Vittorio Veneto, la quale si occupa di maculopatie e patologie corneali, cataratta. Oggi, nello specifico, la sentiamo in un incontro tenutosi con la popolazione qualche settimana fa. Ha voluto regalarci questo suo contributo in cui veramente va a fondo delle principali patologie, tra cui glaucoma, degenerazione maculare senile, e poi naturalmente non poteva mancare un intervento in diretta che vi invito a seguire. Parleremo di keratocono. Allora, nel frattempo, buon ascolto di questo intervento della dottoressa Gloria Dalmas, oculista di Centro di Medicina a Conegliano, Pieve di Soligo, Pordenone e Vittorio Veneto. Buon ascolto. E per parlare di occhi con la dottoressa Dalmas abbiamo chiesto un approfondimento su un tema
Anche questo forse un po' sottovalutato, anche se bisogna dire che negli ultimi anni le campagne anche di sensibilizzazione si sono effettivamente infittite. Parliamo del glaucoma, cosiddetta anche, o cosiddetto anche il ladro silenzioso della vista. Adesso chiederemo alla dottoressa perché. Può manifestarsi con dolore all'occhio, riduzione del visus, ma molto spesso insorge e progredisce senza che il soggetto appunto avverta alcun disturbo. Allora chiedo appunto alla dottoressa Dalmas se ce lo racconta e anche quali conseguenze può comportare il glaucoma. Invito questa sera. Allora, io sono qui per parlare appunto di prevenzione. Un breve accenno anatomico all'occhio, se possiamo mandare la prima diapositiva. L'occhio, pensate all'occhio come una macchina fotografica. L'occhio ha delle lenti che sono la cornea, il cristallino, un diaframma che è l'iride e la retina che è la pellicola della macchina fotografica. Mi piace pensare alla macchina fotografica classica o nelle moderne a un sensore appunto. Potete immaginare che un danno a una pellicola di una macchina fotografica fa venire male le foto. La stessa cosa capita con la retina, se la retina è rovinata noi vediamo male. E poi c'è l'elaborazione dell'immagine, in particolare nell'occhio, grazie al nervo ottico, queste informazioni vengono portate alla corteccia occipitale, al cervello, dove l'immagine viene di per sé vista, quindi noi vediamo col cervello, non con l'occhio. Visto che parliamo questa sera di prevenzione, se possiamo andare avanti, qualche piccolo dato. Nel mondo ci sono 285 milioni di persone affette da disabilità visiva, 39 milioni sono cieche. La prima causa di cecità nel mondo è la cataratta, però dobbiamo fare una distinzione nella nostra realtà, nei paesi industrializzati in generale, grazie comunque alla tecnologia, all'accesso alla cure, questo non è una delle principali cause di cecità o ipovisione, è comunque una causa reversibile. Il glaucoma invece è la seconda causa di cecità nel mondo e è la prima causa di cecità irreversibile. Che cos'è il glaucoma? Il glaucoma è una patologia del nervo ottico caratterizzata, oltre dal danno del nervo ottico, anche da una progressiva perdita del campo visivo e spesso associata quasi sempre a un aumento della pressione intraoculare. Ci sono diversi fattori di rischio, tra cui comunque la familiarità, la miopia elevata, l'ipermetropia, l'assunzione di certi farmaci come ad esempio il cortisone. Circa il 7% della popolazione l'assunzione di cortisone può innalzare la pressione oculare. Ecco, se possiamo andare avanti con le slide. Ecco, parliamo di ecco, il nervo ottico, come vi ho detto, è molto importante, quindi un danno al nervo ottico porta a un abbassamento della vista. Purtroppo però, se possiamo andare avanti con la slide, il glaucoma nelle fasi iniziali è asintomatico, non dà sintomi. I sintomi si manifestano solo tardivamente e sono caratterizzati da una perdita progressiva del campo visivo, soprattutto periferico, quindi fino agli stadi avanzati di malattia possiamo avere un'acuità visiva alta, anche i cosiddetti 10 decimi, finché non c'è un coinvolgimento centrale. Nei casi avanzati il paziente può accorgersi di avere dei problemi, ad esempio sbattere contro gli stipiti delle porte oppure avere difficoltà nell'inciampare facendo le scale, perché ha una perdita appunto magari del campo visivo inferiore. Allora, come si fa a diagnosi di glaucoma? Ecco, qui viene l'importanza della visita oculistica, perché nella maggior parte dei casi la diagnosi viene fatta durante delle visite oculistiche di routine. Dopo la misurazione dell'acuità visiva, l'oculista, uno step importante è la misurazione della pressione intraoculare mediante la tonometria. Qui nelle immagini potete vedere, ci sono tanti modi per misurare la pressione intraoculare, questo è quello più utilizzato. Viene appunto avvicinato questo conetto alla cornea e tramite la lettura di alcune mire l'oculista riesce a rilevare qual è la pressione. Una certa pressione dell'occhio è normale, dai 10 ai 20 mm di mercurio, e serve a garantire proprio l'aspetto appunto il volume dell'occhio. Sopra questi valori invece parliamo di una pressione
patologica. Un altro dato importante è lo spessore della cornea. Tramite la pachimetria si può misurare lo spessore e questo va a influenzare il valore che noi riscontriamo. In particolare una cornea più sottile potrebbe sottostimare il vero valore della pressione, quindi possiamo trovare un 20 che è ancora un valore borderline, ma con una cornea sottile possiamo avere un valore di pressione intraoculare più alto, un 24 ad esempio. Qual è lo step successivo durante la visita? C'è l'esame del fondo oculare. Con il fondo oculare noi possiamo vedere tante cose, la macula, la retina e la papilla del nervo ottico. Cos'è la papilla del nervo ottico? È la porzione visibile all'esame del fondo oculare del nervo. Come potete vedere nell'immagine, ecco sulla destra c'è l'immagine di una papilla escavata, patologica, noi la chiamiamo escavata. L'oculista quindi quando vede un aspetto che non lo convince del nervo ottico richiede ulteriori approfondimenti, come ad esempio l'esame del campo visivo. Ecco, se andiamo avanti vi faccio vedere un'immagine, questo è un campo visivo già gravemente compromesso, a lato potete vedere la simulazione di quello che vede il paziente con il progredire della malattia. Un altro esame importante è l'OCT del nervo ottico che studia, andiamo avanti che così lo facciamo vedere, studia appunto le fibre peripapillari e può mettere in evidenza danni da glaucoma anche molto iniziali. Ecco, possiamo andare avanti. Ecco, quindi cosa voglio dire? Allora, il glaucoma è una malattia curabile, l'importante è diagnosticarla in tempo prima che ci siano dei danni, perché purtroppo è una patologia che quando vi è un danno è irreversibile. La terapia nelle fasi iniziali di solito è medica con dei colliri che tengono bassa la pressione dell'occhio. Ci può essere anche una terapia chirurgica o laser nei casi più avanzati e non responsivi. Grazie. Dottoressa, veramente in ambito oculistico la diagnostica ha fatto, non lo so se si può dire passi da gigante, ma comunque offre veramente tanti strumenti per la diagnosi precoce. Assolutamente, assolutamente. Infatti questi esami, appunto il campo visivo, l'OCT del nervo ottico, ma ce ne sono tanti altri, sicuramente ci aiutano nella diagnosi. Pensando, diciamo così, con la mia testa o della persona, diciamo, che deve affrontare un esame che in qualche maniera interessa i propri occhi, magari penso al principale timore è la sensibilità, perché naturalmente anche un pizzicare la pelle, sì, si avverte dolore, ma comunque rimane periferico. Ma pensare, insomma, ecco, in soldoni, sono esami che provocano del dolore oppure sono... No, questi, il campo visivo e anche l'OCT del nervo ottico sono assolutamente degli esami non invasivi. Nel campo visivo il paziente deve vedere delle lucette tramite un joystick, deve appunto cliccare quando vede lo stimolo luminoso. L'OCT del nervo ottico è una specie di fotografia, quindi assolutamente non sono esami invasivi. La tonometria forse è l'unica cosa leggermente più fastidiosa, ma viene messo un anestetico e si appoggia, ma proprio delicatamente questo conetto. Però insomma nella maggior parte dei casi direi che assolutamente non dà nessun fastidio. E mentre parlando della terapia, lei ha accennato, insomma, ha detto in che cosa consiste, anche quella diciamo poi richiede comunque dei periodi di riposo oppure in qualche maniera... No, la terapia del glaucoma, soprattutto se iniziata, va fatta per tutta la vita, perché nel momento in cui diagnostichiamo un danno diamo una terapia cronica, anzi è molto importante la regolarità nell'istillazione ad esempio dei colliri, è molto importante la collaborazione del paziente e infatti secondo me una delle cose più importanti è spiegare al paziente la necessità di fare questa terapia per evitare appunto un peggioramento della vista, quindi purtroppo no, è una terapia da continuare, però insomma si tratta soprattutto della terapia medica di colliri. Quindi. Assolutamente, diciamo che è anche una risposta, quindi l'importante appunto è già poter offrire diciamo una possibilità, ecco, una seconda possibilità.
Un aspetto che riguarda sempre le tematiche legate alla vista e correlato a un'età che avanza, quindi superato questo scoglio, diciamo, questo chiamiamolo obiettivo, non lo so, dei 50 anni, per quanto riguarda, diciamo, la vista, le tematiche della vista, ci pone un'altra patologia, che è quella della degenerazione maculare senile. Anche di questa, ahimè, si sente molto parlare, perché è legata a un cosiddetto invecchiamento, anche se verrebbe da dire che una persona a 55-60 anni oggi è una persona ancora che ha uno stile di vita, diciamo, o un ritmo di vita molto sostenuto, ben inserito nel mondo del lavoro, e quindi andando incontro a questo tipo di problematiche probabilmente in qualche maniera mette anche un po' in discussione se stesso. Non so se, dottoressa Dal Mas, sono andato anche oltre, diciamo, le sue competenze di oculista. No, sicuramente è una patologia invalidante, è una patologia che ha un enorme impatto sulla qualità di vita delle persone, del paziente. Allora, la degenerazione maculare legata all'età è la prima causa di ipovisione, cecità nei paesi occidentali dopo i 65 anni. Come vedete nell'immagine, quelle che vedete, quei depositi giallastri sulla parte centrale che si chiama macula, sono delle drusene, sono degli scarti dei processi del ciclo della visione, che non vengono più, che si accumulano appunto sulla macula. La macula cos'è? È la porzione della retina più importante, quella che ci permette la visione distinta, quella che ci permette di focalizzare un oggetto, di guardare un viso, di leggere. Se ne distinguono, quindi si distinguono due forme di maculopatia legata all'età. Una forma secca, che è appunto atrofica, il vero nome sarebbe una degenerazione maculare legata all'età di tipo atrofico, e una forma umida oppure neovascolare, in cui c'è la crescita di vasi dalla coroide con appunto un'essudazione a livello della macula. I sintomi in queste due forme sono diverse, nel senso che nella forma atrofica o secca abbiamo un lento e progressivo calo della visione, mentre nella maculopatia cosiddetta umida vi è un brusco calo dell'acuità visiva, vi è la visione distorta delle immagini, la perdita della capacità di riconoscere ad esempio una persona. È una patologia, come dicevo, molto invalidante. Come viene diagnosticata? Allora, sicuramente durante una visita oculistica, all'esame del fondo dell'occhio, l'oculista riscontra delle alterazioni e quindi chiede ulteriori approfondimenti. Abbiamo la fortuna di avere appunto la diagnostica, come dicevamo prima, dalla nostra parte. Un esame molto importante è l'OCT, la tomografia a coerenza ottica, che viene utilizzata sì, come abbiamo parlato prima, per lo studio del nervo ottico, ma anche per lo studio della regione maculare, della macula. Quella che vedete sulla sinistra è una macula sana. A destra vi ho portato due esempi di come questa maculopatia può alterare questa regione delicatissima. Altri esami che possono essere molto utili per delimitare l'estensione della maculopatia, della lesione, sono la fluorangiografia. Sono delle fotografie che vengono effettuate dopo appunto la somministrazione endovena di un colorante, o una novità, l'angio-CT, che è una via di mezzo tra l'OCT e la fluorangiografia, ovvero studia la circolazione retinica sfruttando il movimento dei globuli rossi, diciamo, senza la necessità di utilizzare un colorante. Le terapie, allora, mentre per la forma atrofica, secca, è importante, diciamo, la supplementazione con fattori antiossidanti, luteina, xantina. Nella forme umide è fondamentale un approccio terapeutico celere, perché se non trattate queste maculopatie portano a un abbassamento importantissimo della vista, fino anche a vedere solo le dita, ad esempio. Diciamo negli ultimi 10-15 anni le terapie intravitreali,
ovvero la somministrazione con delle iniezioni di questi fattori che si chiamano anti-VEGF, hanno cambiato drasticamente la prognosi di questa maculopatia. Prima non c'era niente, adesso invece questo tipo di trattamenti vanno a bloccare la patologia. Quindi insomma ha cambiato, migliorano la qualità di vita sicuramente. Anche in questo caso pongo la domanda di prima perché penso sia un retaggio un po' di tutti, quindi parliamo di terapie intravitreali, quindi che cosa si intende? Un'attività di sala operatoria, in anestesia, come avviene questo tipo di attività, diciamo? Allora, sicuramente devono essere fatte in un ambiente sterile, quindi in sala operatoria. Viene fatta una disinfezione della cute, messo un telino sterile e l'oculista, dopo aver preso appunto disinfettato l'occhio, viene fatta proprio un'iniezione dentro l'occhio. È un intervento che viene fatto in anestesia locale con delle gocce di anestetico e dura pochi secondi di fatto. Certo, a qualche paziente impressiona un po' l'idea di vedere l'ago, in realtà comunque ci sono pazienti che ne fanno molte perché purtroppo questa malattia richiede molti richiami e sono ben tollerate, insomma. Faccio un'altra domanda sempre relativa, diciamo, all'incidenza. Nel tempo, con l'invecchiamento della popolazione, cioè c'è stato un'intensità maggiore, cioè negli ultimi 10 anni questo tipo di patologie sono in qualche maniera aumentate, anche qui incide lo stile di vita o semplicemente l'invecchiamento? No, incide anche lo stile di vita sicuramente, è importante una dieta varia con antiossidanti, è importante, ecco, un fattore di rischio importante è il fumo, perché anche questo, la familiarità, però sicuramente l'esposizione alla luce, sicuramente con l'aumento dell'aspettativa di vita vedremo sempre di più questo tipo di patologia e devo dire che è una patologia che occupa una fetta importante dell'attività dell'oculistica. Ma viene quindi da dire che sempre di più quindi la protezione della vista, degli occhi è importante, cioè nel senso si comincia per esempio anche, non so, alle scuole elementari ora a fare, non so, anche educazione all'igiene dentale, dico un qualcosa che sembra banale perché penso ai miei tempi nessuno veniva magari a insegnarmi come dovevo lavarmi i denti, piuttosto che anche qui c'è una sensibilità che sta aumentando oppure no rispetto a questo tema? È un po' la storia, no? La nostra storia che lascia dei segni nel tempo. Sicuramente c'è sempre più attenzione agli stili di vita, sicuramente c'è più educazione, certo, sanitaria e sicuramente ci sono rispetto al passato più possibilità di campagne di screening come ad esempio quella che viene eseguita. Siamo arrivati a questo punto in fondo alla nostra maratona, abbiamo tagliato il traguardo, 8 ore intense, diciamo che è un tempo non ottimale per una maratona, diciamo se fosse stata una maratona fisica, in realtà la nostra è una maratona fatta di contenuti, di parole, di informazioni e speriamo in questo obiettivo, in questo intento della nostra giornata di averlo centrato, cioè di avervi dato tanti spunti di riflessione e veramente tanti approfondimenti. Quello a cui teniamo naturalmente è portare noi insieme sul terreno della prevenzione dove poter gareggiare in modo serio e competente, quindi vi abbiamo chiaramente indicato sicuramente un messaggio fondamentale, avere fiducia della medicina, avere fiducia della scienza, in modo particolare andiamo a approfondire a che livello la tecnologia oggi è arrivata e ci può accompagnare nei nostri percorsi di prevenzione e di cura. Quindi dobbiamo essere molto ottimisti
e per esserlo dobbiamo fare prevenzione. Solo prevenendo, solo attraverso la diagnosi precoce possiamo arrivare a venire a capo di certe patologie in modo, diremo, quasi indolore, ovvero consentendoci di prolungare, no, la nostra aspettativa di vita. Oggi, quindi 14 ottobre, Giornata Mondiale della Vista, il gruppo Centro di Medicina ha voluto essere presente, partecipare, ha chiesto ai suoi specialisti di contribuire in vari modi attraverso gli interventi in diretta, attraverso delle conferenze che si sono tenuti. Tutti hanno espresso la loro grande affezione sia al gruppo, sia ai pazienti, sia a voi che ci state seguendo, e tutti insieme abbiamo risposto a questo Love Your Eyes, questo slogan lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiungendo un nostro personale slogan, invito: strizziamo l'occhio alla prevenzione, cioè attenzione, la vista è uno forse degli organi più importanti e che ci aiuta nella nostra vita di tutti i giorni. Cerchiamo di essere accorti, sottoporci all'età giusta, alle varie fasce di età, quei test che ci possono così rasserenare e consentire poi di non trovare delle brutte sorprese in seguito. I numeri della cecità nel mondo li abbiamo ascoltati, sono numeri importanti per consentire soprattutto che una società come la nostra possa definirsi realmente civile. Dobbiamo fare moltissimo per le persone che non hanno i mezzi per naturalmente venire a capo delle patologie, ma soprattutto essere responsabili, perché noi che abbiamo i mezzi sarebbe un paradosso che non ne approfittassimo. Cito solo un dato che riguarda l'infanzia. Nei paesi in via di sviluppo una delle carenze più gravi è quella della vitamina A, ovvero per insufficienza di alimentazione. A livello oculare questo si traduce in una patologia chiamata seroftalmia. Bene, negli stati di maggior benessere uno dei rischi maggiori che corrono i più piccoli è l'occhio pigro, ambliopia, a causa del quale si può perdere la funzionalità di un occhio senza nemmeno essere a conoscenza della patologia di cui si soffre. Inoltre qualunque vizio refrattivo, ipermetropia, astigmatismo, miopia, è importante che venga corretto precocemente. E quindi davvero in chiusura siamo arrivati veramente al limite di questa lunghissima maratona che tra l'altro auspichiamo di ripetere nella prossima edizione, il prossimo anno. Ringraziamo gli specialisti, Paolo Longato, ortottista, Vittorio De Grande, e gli oculisti Vittorio De Grande, Claudio Genisi, Roberto Marsilio, Antonio Toso e Gloria Dalmas, perché hanno voluto oggi in qualche maniera rappresentare una parte importantissima, una parte di questo grande gruppo che è il gruppo Centro di Medicina, che anche nell'oculistica ha delle performance altissime e di grande eccellenza, 30 strutture sul territorio, 130 oculisti che vi lavorano, 8 poli dedicati alla diagnostica e nello specifico 3 dedicati alla chirurgia oculistica e refrattiva. L'impegno è totale, 7 giorni al massimo la lista d'attesa per le visite specialistiche, 100% l'impegno totale nella prevenzione e diagnosi precoce di patologie invalidanti come il glaucoma, il keratocono e la degenerazione maculare senile. Inoltre l'impegno, come quello di oggi e come quello di tante altre volte, nella formazione degli specialisti, ma oggi in particolare nella divulgazione scientifica, della quale anche noi abbiamo potuto beneficiare. Con questo saluto e con questo occhiolino saluto tutti e vi do l'appuntamento alla prossima maratona, sperando di trovarvi ancora qui numerosi con noi.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima edizione per quanto riguarda il gruppo Centro di Medicina della Giornata Mondiale della Vista. Oggi, 14 ottobre, è la Giornata Mondiale della Vista che si festeggia, come ogni anno, il secondo giovedì di ottobre. Lo scopo di questa iniziativa, che si appunto accomuna tantissimi paesi nel mondo, è di riflettere sui temi della cecità, in modo particolare sui problemi della vista. World Sight Day, questa è la dicitura in inglese. È considerato l'appuntamento più importante nel calendario della prevenzione delle malattie oculistiche. Cosa succede nel mondo? Ci sono tanti eventi, la maggior parte sono eventi come il nostro, seminari di approfondimento, informazione sull'argomento, a volte anche screening e visite gratuite. Il tema di quest'anno, scelto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è Ama i tuoi occhi. Più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo, secondo le rilevazioni effettuate dalle autorità sanitarie, non ha alcun accesso ai servizi di cura degli occhi. Obiettivo quindi di questa giornata è la diffusione della consapevolezza dell'importanza della salute degli occhi. Il tema Love Your Eyes, che nel nostro invece palinsesto è tradotto in una forma anche più simpatica, ammiccante, strizziamo l'occhio alla prevenzione, un ammiccamento che facciamo a tutti voi affinché possiate stare qui con noi incollati, diciamo, per una giornata al monitor, al video, per saperne di più, per affrontare, diciamo, questa tematica con consapevolezza. Quindi sentirete tantissimi specialisti oggi parlare, naturalmente ciascuno vi spiegherà delle patologie, l'importanza di sottoporsi a dei test alla vista nei momenti giusti, in modo corretto, e anche appoggiandovi, diciamo, a strutture che possono dare una certa garanzia e sicurezza. La Giornata Mondiale della Vista è, come dicevo poco fa, è promossa dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo appuntamento è sostenuto dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Si concentra sulla prevenzione di malattie oculari che, se non curate, possono pregiudicare la qualità visiva. Secondo l'OMS, circa l'80% dei casi di cecità si può prevenire. Diamo qualche numero sul fenomeno delle patologie della vista. Stando agli ultimi dati ufficiali resi noti dalla stessa organizzazione, nel mondo vivono 39 milioni di ciechi e 246 milioni di ipovedenti gravi, generalmente persone anziane. Sono 18,9 milioni invece i bambini affetti di handicap visivo grave, 17,5 milioni ipovedenti e 1,4 milioni ciechi. Nell'infanzia, uno dei problemi più gravi, che coinvolge in particolare i paesi in via di sviluppo, è la carenza di vitamina A. Naturalmente si riferisce all'insufficienza alimentare, che a livello oculare provoca una patologia chiamata xeroftalmia. Negli stati di maggior benessere, invece, uno dei rischi maggiori che corrono i più piccoli è l'occhio pigro, la cosiddetta ambliopia, a causa del quale si perde la funzionalità di un occhio senza nemmeno essere a conoscenza della patologia di cui si soffre. Qualunque vizio refrattivo, inoltre, ipermetropia, astigmatismo, miopia, è inoltre importante che venga corretto precocemente. Veniamo quindi alla giornata odierna. La giornata odierna, organizzata appunto da Centro di Medicina, grazie alla forza di un gruppo che da oltre 10 anni si occupa di oculistica e che vede collegati 30 poliambulatori in il Veneto e anche Romagna e all'interno 30 oculisti e
all'interno dei quali ci sono 8 poli dedicati alla diagnostica oculistica, con un'eccellenza indiscussa in alcuni centri dove, grazie ad apparecchiature di altissima tecnologia, possono essere effettuati interventi di altissima difficoltà. Tra questi centri possiamo citare il centro di Padova, il centro di Villorba Treviso e il centro di Ferrara. Per di più, grazie all'eccellenza della diagnostica, possiamo dire che questa realtà è impegnata al 100% nella prevenzione e diagnosi precoce di patologie gravi come il glaucoma, il keratocono e la degenerazione maculare senile. Ma di tutto questo parleremo in questa lunga giornata, dicevo prima 8 ore dedicate alla prevenzione delle patologie della vista su questo canale, il canale YouTube Centro di Medicina. Una infoline, ovvero una email, vi consentirà di mandare quesiti, interrogazioni, domande relative a quello che abbiamo ascoltato, ascolteremo. La mail è tourprevenzione@centrodimedicina.com. Lì potrete fare tutte le vostre domande, partecipare a questa lunga maratona che vuole essere un momento veramente di approfondimento, la prima edizione, e contiamo ogni anno di ripetere e di arricchire sempre di nuove iniziative. Quindi vi diamo l'augurio, vi esprimiamo l'augurio di una buona giornata, di un buon approfondimento. Anche noi strizziamo l'occhio alla prevenzione, vi invitiamo a farlo, a restare con noi in questa giornata e ascoltare e eventualmente, come dicevo prima, inviare domande, quesiti alla mail tourprevenzione@centrodimedicina.com. Buona giornata e buona visione. Eccoci quindi pronti per cominciare questa maratona dedicata alla vista. Strizziamo l'occhio alla prevenzione. E con chi strizziamo l'occhio alla prevenzione oggi? Hanno dato la loro disponibilità ad essere con noi tanti professionisti, chi diciamo da remoto, chi con appuntamenti che si sono tenuti in questi mesi precedenti in varie sale pubbliche, in vari incontri sul territorio, e chi ci ha voluto mandare omaggiare di un messaggio perché è all'estero, perché è impegnato in un congresso. Vado ad elencarli e cominciamo dalla dottoressa Gloria Dalmas, oculista del Centro di Medicina Vittorio Veneto, il dottor Antonio Toso, primario, oculista del Centro di Medicina Schio, il dottor Roberto Marsilio, oculista Centro di Medicina Padova, via Pellizzo, il dottor Claudio Genisi, primario, oculista, Centro di Medicina Treviso, Villorba, il dottor Vittorio De Grande, oculista, Centro di Medicina Villafranca Verona. Di ciascuno poi vi darò qualche appunto, qualche annotazione prima di ascoltare, prima degli slot in cui li sentiremo appunto parlare ed intervenire, ma vogliamo cominciare con una figura un po' diciamo che necessita anche di una sua introduzione particolare. È una figura, quella dell'ortottista, una figura tecnica, una figura a supporto dell'oculista. Nel nostro caso abbiamo il dottor Paolo Longato, che è l'ortottista di riferimento per tutto il gruppo, per tutto quel gruppo che vi ho descritto prima di 30 poliambulatori, 130 oculisti e 8 poli dedicati esclusivamente alla diagnostica oculistica di cui vi accennavo prima. E quindi con Paolo Longato andremo ad approfondire per prima cosa, ma di cosa si occupa l'ortottista? E poi
può presentarci qual è il percorso che fa un paziente che ha problemi oculistici? Quali sono i principali screening? Ecco, insieme a Paolo Longato, ortottista del gruppo Centro di Medicina, andremo ad approfondire proprio queste tematiche. Buongiorno buongiorno a Paolo Longato dal Centro di Medicina Padova in via Pellizzo, dove si trova in questo momento. Buongiorno Paolo. Buongiorno Marco, eccoci qua. Chiedo scusa, abbiamo dovuto fare una cosa un po' così in velocità perché purtroppo il giovedì per noi è una giornata di sala operatoria. Fortunatamente tra un set e l'altro di pazienti siamo riusciti a ricavarci un po' di spazio e un po' di tempo per questa intervista. Allora Paolo, saremo brevi, però oggi giornata mondiale della vista, ci fa molto piacere poter parlare con te. Paolo Longato, ortottista di lungo corso, si muove diciamo in tutte le sedi del gruppo, che sono tante, però oggi da Padova. Alcune cose volevamo chiederti Paolo. La prima, intanto tu sei appunto un ortottista, a differenza dell'oculista, ecco, di che cosa si occupa? E poi perché si sente in questi ultimi tempi parlare sempre più dell'ortottista a fianco all'oculista? Allora, l'ortottista nasce come figura, come colui che visita i bambini strabici. Questo è quello che ha sempre fatto l'ortottista. Ma nel tempo questa figura, abbiamo visto, è evoluta. In un primo periodo gli è stata dedicata la parte relativa alla campimetria, i famosi campi visivi, la diagnostica del glaucoma. Poi, man mano, soprattutto negli ultimi anni, l'ortottista ha iniziato a entrare un po' in tutte le sottobranche dell'oculistica per quel che riguarda la parte diagnostica. Gli OCT, le pachimetrie, le perimetrie, la mappa corneale, eccetera. E fino ad arrivare come assistente in sala operatoria per comandare, per esempio, i laser o assistere alla chirurgia della cataratta. Ecco, è una figura che sta cambiando nel tempo e sempre più aumenta la quantità di ortottisti nei reparti oculistici. Allora Paolo, una domanda che vorrei così porti in una giornata in cui il messaggio che vogliamo dare è quello che grazie alla prevenzione anche le patologie della vista possono essere nella gran parte dei casi intercettate e quindi curate adeguatamente. Volevamo farti una domanda. I pazienti che arrivano, diciamo che tu hai la possibilità di vedere nei vari centri del gruppo, arrivano più per patologie o perché sono già sensibilizzati sulla prevenzione? Allora, possiamo dire che ci sono una certa quantità di pazienti che vengono già perché hanno una patologia, ma negli ultimi anni iniziamo a vedere anche qualche paziente che viene con lo spirito della prevenzione, che è ancora poco, diciamo, come quantità percentuale, però la mentalità dei pazienti sta pian piano migliorando in questo senso, anche perché è importantissimo nel caso della vista la prevenzione, in tutti gli ambiti, diciamo, medici. Ma nella vista è importante perché normalmente quando un paziente ha una problematica se ne accorge quando questa problematica coinvolge il secondo occhio. Quindi ha già un primo occhio completamente danneggiato e dei grossi deficit nel secondo occhio. Se il paziente si accorgesse prima dei danni, potremo parlare di reale prevenzione e risolvere quelle brutte patologie tipo allora Paolo,
sempre con la modalità che ci siamo detti prima, chiedo per esempio, se possiamo approfondire su una apparecchiatura. Noi così magari non siamo a conoscenza della tecnologia che sta dietro e a disposizione dello specialista, ma a livello di diagnosi, per esempio, possiamo parlare di quelle che sono i primi esami che ciascun paziente dovrebbe o potrebbe fare per avere una sorta di check-up della vista? Ma in questo senso, per come abbiamo strutturato all'interno del gruppo le visite oculistiche, ok, abbiamo creato un percorso chiamato previsita che ci permette di andare ad affrontare e valutare vari aspetti. Quindi non è più la semplice visita oculistica, che è quella necessaria per vedere il mondo, eccetera, ma vengono fatti degli esami diagnostici prima di far entrare il paziente dall'oculista, proprio da noi ortottisti, al fine di andare a indagare dove ci possano essere delle reali problematiche. Quindi è uno screening continuo che noi facciamo ormai. Ecco, possiamo, visto che oggi è una giornata in cui cerchiamo di fare chiarezza, aiutare a far veicolare una certa informazione in merito alla prevenzione in ambito oculistico, oftalmologico, visivo. Potrebbe così darci, non so, un'idea di uno screening che si può fare, diciamo, che un paziente potrebbe avere in animo di fare, magari, non lo so, e anche a che età? Gli screening, diciamo, principali possono essere screening per le patologie della cornea, come tipo il keratocono, che si fa tramite la cosiddetta tomografia della cornea, okay? È volgarmente anche detta mappa corneale. Altro screening molto importante è quello tonometrico, che va a misurare la pressione degli occhi, per gli esami che facciamo di default prima che il paziente arrivi all'oculista. Altro punto dove si può fare screening sono l'esaminazione del fondo dell'occhio tramite un OCT, per esempio. Con queste, diciamo, tre cose siamo in grado di andare bene o male a valutare se ci sono rischi o non ci sono rischi di determinate patologie, soprattutto per il primo livello. Allora, quindi se possiamo fare ripetere questi tre screening, che così diciamo un po' con chiarezza. Sì, allora, primo abbiamo detto la topografia corneale al fine di prevenire affezioni della cornea che possono diventare anche molto invalidanti. Poi abbiamo parlato della tonometria, che serve a misurare la pressione dell'occhio che in funzione dello spessore della cornea ne correla e ci permette di capire se un paziente è a rischio o ha una problematica. In ultimo, l'UCT, ovvero si va a esaminare tipo TAC la retina, okay, i suoi componenti, e questo ci permette di valutare sia se ci sono dei danni da glaucoma o se ci sono, diciamo, dei danni a livello della retina, quindi prevenire la famosa maculopatia. Paolo, allora intanto ancora grazie per la tua disponibilità e la tua pazienza, ne approfittiamo ancora perché vorremmo approfondire qualche altro argomento. Cominciamo per esempio dal fatto che molte persone, da quello che dicono un po' gli specialisti, gli esperti, e tu stesso ce l'hai confermato, si rivolgono, diciamo, allo specialista dopo una certa età, proprio quando subentra un problema. E uno dei problemi principali, ahimè, è quello della cataratta.
potresti inquadrarci il problema sia da un punto di vista del perché succede questa cosa, cioè perché fisiologicamente succede, e poi anche eventualmente se c'è un percorso che il paziente può fare per risolvere questo problema? Allora, la cataratta nella maggior parte dei casi è dovuto all'invecchiamento del cristallino che aumenta di densità fino a diventare opaco. Dico nella maggioranza dei casi perché viene valutata una malattia senile degli over 50 anni, anche se in rari casi può accadere che questo accada anche sotto i 40. Normalmente il paziente arriva a noi quando la cataratta è già abbastanza matura e si deve procedere all'intervento. L'intervento consiste nella trasportazione del cristallino opaco e all'inserimento al suo posto di un cristallino artificiale, una lente fondamentalmente, che permette a quel punto al paziente di poter vedere sia da lontano e volendo anche da vicino. Diciamo che il percorso normale prevede l'individuazione da parte dell'oculista della necessità dell'intervento e una serie di esami diagnostici necessari al calcolo di questa lentina da impiantare e anche alla valutazione dello stato di salute del paziente per ridurre al minimo qualsiasi occorrenza indesiderata in fase intraoperatoria. Tutti gli esami sono comunque esami non invasivi, quindi è anche l'intervento stesso, il paziente sente leggermente un po' di fastidio all'occhio durante l'intervento, ma non c'è il dolore. Questa è una cosa importante. Paolo, un'altra domanda che abbiamo intercettato così nella navigazione su internet relativa a una problematica particolare ha più a che fare con l'approccio diciamo, alla medicina che tutti come persone abbiamo, ovvero devo andare a fare un esame, oddio, ho paura, sarà doloroso, no? Poi pensando agli occhi, chiaramente questa cosa, diciamo, aumenta a livello esponenziale, considerando la sensibilità che hanno i nostri occhi. Tutti gli esami che abbiamo citato in precedenza, anche questi, diciamo, che stanno alla base poi dell'eventuale intervento di cataratta, come li classificheresti? Cioè, io personalmente, per quel che riguarda l'oculistica, dal punto di vista sia della diagnostica ma anche della visita oculistica stessa, tenderei a non parlare assolutamente di dolore, ma al massimo di fastidio. Questo perché? Perché fortunatamente, prima di iniziare un'attività diagnostica, se previsto il contatto con l'occhio, mettiamo delle gocce che bruciano, se vogliamo, 2 secondi, ma ti permettono di non sentire più nulla dopo. Quindi il paziente viene topicamente con delle gocce anestetizzato prima di iniziare l'esame. Quindi è solo un fastidio di pochi minuti di bruciore delle gocce. Quindi possiamo rassicurare sul fatto che sia per quanto riguarda la diagnostica e per quanto riguarda eventuali interventi, comunque non dobbiamo avere questo tipo di paura. Assolutamente. Anche per quel che riguarda gli interventi, non riesco a pensare agli interventi realmente dolorosi nella fase intraoperatoria. Alcuni interventi possono essere in parte dolorosi nel post-operatorio, ma si fa fronte con degli antidolorifici tipo la tachipirina, l'ubuprofene, proprio del genere, proprio per limitare al massimo disagi.
Allora Paolo, siamo in chiusura di questa intervista perché, come ci hai ricordato, insomma, ci sono i pazienti da seguire e quindi non vogliamo rubarti altro tempo. Per questa giornata della prevenzione della vista noi abbiamo coniato lo slogan "Strizziamo l'occhio alla prevenzione". È un modo un po', chiamiamolo furbo, se vogliamo, ruffiano, ma per dire attenzione che se vogliamo tutelare la nostra vista dobbiamo avere cura e quindi premunirci per tempo di fare gli esami necessari. Perfetto, sono d'accordo pienamente con te, è bello anche lo slogan. Per l'occasione niente, vi saluto. Che messaggio vuoi lanciare allora a tutti? Che occhiolino vuoi strizzare ai nostri pazienti? C'è una raccomandazione in particolare che vuoi fare, qualcosa che vuoi ricordare loro? A mio avviso la cosa importante è che dai 50 anni diventa obbligatorio almeno un controllo ogni 2 anni e da sopra i 65 almeno una volta all'anno. In questa maniera si evitano problematiche e soprattutto si evita che la patologia arrivi a quel punto tale da invalidare, diciamo, perché tutte le malattie sono curate. Allora potremmo strizzare insieme l'occhio alla prevenzione, proviamo a vedere. Proviamo, sì, dai. Proviamo a fare l'occhiolino, perfetto. Anche Paolo Longato ha strizzato l'occhio alla prevenzione. Grazie Paolo e buona giornata e buon lavoro. Saluti a tutti, grazie. Eccoci di nuovo in studio, con l'auspicio naturalmente che questo primo approfondimento sia stato utile e interessante, ma ci consente di fare un passo prima della pandemia, ovvero al 21 settembre 2019, quando il centro dal quale Paolo Longato era collegato è stato inaugurato. E mi riferisco in modo particolare al nuovo polo oculistico per la chirurgia oculistica per l'appunto e la diagnostica oculistica di Padova in via Pellizzo. L'inaugurazione era avvenuta nel mese di settembre proprio perché nelle settimane precedenti erano arrivate dalla Germania queste nuove tecnologie laser. Il centro si contraddistingue come un centro regionale di altissima naturalmente eccellenza per quanto riguarda la diagnostica e la chirurgia oculistica, tanto da diventare il primo riferimento privato a livello regionale. Punto di forza, l'abbiamo appena detto, la diagnostica, ne ha parlato molto Paolo Longato, il nostro ortottista, in modo particolare diagnosi precoce di patologie quali il glaucoma, cheratocono, degenerazione maculare senile, ma anche per quanto riguarda la chirurgia oculistica, nello specifico 2 nuovi laser a femtosecondi e a ecimeri di ultimissima generazione che proprio dal 2019 sono in dotazione a questa struttura. A cosa servono questi laser? Lo vedremo nel servizio che andrà subito dopo, in modo particolare a correggere difetti visivi quali miopia, ipermetropia e astigmatismo. Ma non solo. Correzione di distrofie corneali e nell'intervento che seguirà andremo proprio ad approfondire questi aspetti. Quindi chiedo alla regia di introdurre il prossimo video.
questo centro abbiamo la possibilità di raccogliere tutti i dati clinici del paziente con delle strumentazioni così precise che ci permettono di dare ai laser le misure più efficaci e precise per avere il risultato più preciso alla fine dell'intervento, in modo tale che quando iniziamo l'intervento abbiamo già le caratteristiche di quell'occhio specifico e possiamo programmare l'intervento in base alle esigenze del paziente e alle nostre esigenze cliniche. Quindi questi due laser che abbiamo qua a disposizione ci permettono di dare una risposta ai difetti di vista più comuni, quindi la miopia, l'astigmatismo e l'ipermetropia, ma già da un anno abbiamo la possibilità di abbinare anche la correzione della presbiopia. Qui operiamo anche le cataratte, che caratterizza una patologia molto diffusa, è una patologia non grave ma che noi possiamo ovviare applicando delle lentine intraoculari che ci permettono non solo di togliere il difetto visivo legato alla cataratta stessa, ma di cogliere l'occasione al volo per correggere con questa lentina personalizzata anche i difetti visivi come l'astigmatismo o la miopia. Quindi il paziente operandosi la cataratta può risolvere anche questi altri problemi. Le patologie possono essere un'occasione per poter migliorare anche l'aspetto refrattivo, cioè di qualità di vista. Oggi con questa nuova inaugurazione abbiamo portato a 3 le nostre sedi a Padova, 2 del centro di medicina e una che è Villa Maria, che è la nostra ammiraglia, mentre a livello di gruppo, centro di medicina, questa è la 30ª struttura che abbiamo in Veneto. Questa realtà rappresenta un valore importantissimo sotto l'aspetto tecnologico, perché abbiamo acquistato le ultime macchine tecnologicamente avanzate, quindi parlo dei laser ecimeri e laser fento. In più dobbiamo inserire anche l'alta professionalità che c'è all'interno di questa struttura, perché i medici che stanno arrivando qui da noi per operare sono tutti medici di alta professionalità. E questo non può essere che un arricchimento, una ricchezza per la città. Strutture nuove, disponibili, sempre presenti e a quale tutti possono avere accesso. Alta tecnologia, strumentazioni eccezionali, ma professionisti eccezionali, perché se non c'è un professionista che segue la tecnologia non serve a niente. Eccoci tornati e in particolare il video che abbiamo appena visto introduce alcune delle figure che poi saranno oggi con noi. Il dottor Claudio Genisi, primario, che sentiremo più avanti nel corso della giornata, e il dottor Roberto Marsilio, che ho il piacere di introdurre proprio in questo momento. Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova, dove anche si è specializzato. Dal 1998 ha iniziato ad approfondire lo studio della laser terapia, sia a livello retinico che come trattamento dei vizi refrattivi, e ne ha citati prima miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, effettuando numerosi interventi utilizzando le più moderne tecniche operatorie. Ha parlato in realtà anche poi di interventi di cataratta che per l'appunto si effettuano presso la struttura di Centro di Medicina Padova, via Pellizio. Ha partecipato come relatore a diversi congressi ed è membro della Società Oftalmologica Italiana e Triveneta. Introduco quindi così il dottor Roberto Marsilio, che ci manderà innanzitutto un saluto perché si trova, diciamo, fuori sede, ma poi approfondirà con noi i temi legati alla miopia, presbiopia, gli interventi chirurgici di LASIK e SMILE, e avremo poi a chiusura la testimonianza di un paziente che ha avuto l'opportunità di effettuare con lui un intervento chirurgico. Quindi buona visione, buona continuazione di questa maratona dedicata alla Giornata Mondiale della Vista.
Molte malattie oculari si manifestano quando ormai è troppo tardi per curarle, quindi mi raccomando, per la prevenzione cerchiamo di avere un occhio di riguardo. La miopia è un difetto visivo molto comune fin dall'età giovanile e si caratterizza dal fatto che l'immagine va a fuoco davanti alla retina e quindi la miopia continua a progredire fino al completamento della crescita. È un difetto correggibile con tutte le tecniche operatorie, tra cui la PRK, la LASIK e oggi anche la SMILE, che serve a correggere difetti miopici molto più elevati. Dopo i 40 anni il nostro occhio perde la sua capacità accomodativa, cioè quella capacità di passare a fuoco da lontano a vicino. Normalmente utilizziamo degli occhiali progressivi per correggere questo tipo di difetto, ma i moderni software applicati alle tecniche chirurgiche come la LASIK sono in grado di creare delle zone multifocali sulla superficie della cornea, con una leggera predominanza della visione da lontano in un occhio e una leggera predominanza della visione da vicino nell'altro occhio. Questo permette di creare una visione tridimensionale che è paragonabile a quello che noi possiamo ottenere usando gli occhiali da 3D quando vediamo i film tridimensionali. La tecnica chirurgica LASIK è oggi la più diffusa a livello mondiale e rappresenta quello che noi chirurghi chiamiamo il gold standard, cioè la metodica che se possibile viene privilegiata. Questa metodica, che in realtà si chiama femtolasic, in quanto viene utilizzato un laser ad altissima frequenza, che si chiama femtolaser, permette la creazione di lembi estremamente precisi, sollevati i quali il trattamento refrattivo viene effettuato sullo stroma corneale. Quindi la bellezza di questo trattamento è che poi questo lembo viene richiuso e tutto questo garantisce una veloce ripresa funzionale e l'assenza di dolore post-operatorio. Questa metodica ha soppiantato la precedente tecnica che si chiamava PRK ed è una tecnica molto versatile perché ci permette di correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia. È una metodica caratterizzata da un veloce recupero, in quanto le persone già nel giro di un paio di giorni possono riprendere le loro attività lavorative e possono essere perfettamente in autonomia nel giro di poche ore. Le ultime novità in campo di chirurgia refrattiva riguardano la cosiddetta tecnica SMILE. È una metodica di chirurgia refrattiva che viene riservata alla miopia e all'astigmatismo, anche elevati. Questa metodica è costituita dal fatto che viene asportato un lenticolo all'interno della cornea che viene costruito dal femtolaser. Quindi è una tecnica che prevede la non apertura dei tessuti corneali e quindi il recupero funzionale e l'assenza di dolore sono le caratteristiche principali. Questa metodica viene riservata, come abbiamo detto, alle miopie e agli astigmatismi più elevati, ma soprattutto in casi di, per esempio, atleti professionisti o persone che devono avere la sicurezza che qualsiasi impatto che il loro occhio possa subire non può portare delle conseguenze. Questa tecnica in più è riservata a tutte quelle persone che hanno la dislacrimia, cioè la riduzione della produzione di lacrime, che con le altre metodiche chirurgiche potrebbero avere dei problemi.
Mi chiamo Gerardo, ho 50 anni e lavoro per la pubblica amministrazione. Dall'età di 13 anni porto gli occhiali perché ho un problema di miopia. Recentemente ho scoperto anche di avere un problema di presbiopia, appunto data dall'età. Gli occhiali sono un problema fastidiosi quando cadono sul naso, facendo sport dovrei mettere lenti a contatto ma ho fastidio anche con le lenti a contatto. Un mio amico qualche mese fa si è fatto un'operazione presso il centro di medicina e me l'ha consigliata caldamente, per cui essendo già cliente mi sono informato e mi è stato detto che c'era la possibilità di fare una consulenza gratuita. Io l'operazione speriamo che vada tutto bene, ma comunque sono molto tranquillo, stranamente, perché non è da me. Io ho visto solo che lavoravano sul mio occhio, ma non ho sentito assolutamente nulla. Io penso che meglio di così non poteva andare. È un mese che ho fatto l'operazione e sono felice. Come mi aveva pronosticato il dottor Marsilio, la vista sta migliorando sempre di più. Adesso il cervello deve abituarsi alla differenza di modalità visiva, però sinceramente io vedo benissimo e sia da lontano che da vicino e mi ritengo soddisfatto. Spero che migliori ancora. Eccoci ritornati in studio e naturalmente vi ricordo che in occasione di questa giornata mondiale della vista gli specialisti di centro di medicina di tutto il gruppo sono scesi in campo, si sono messi a disposizione e tutti insieme hanno deciso di strizzare l'occhio a questa giornata di modo tale che tante informazioni e anche una cultura maggiore si diffonda presso la popolazione e naturalmente presso tutti coloro che come voi ci stanno seguendo in questo momento. Ricordiamo ancora una volta che potete inviarci le vostre domande a tourprevenzione@centrodimedicina.com e naturalmente saremo poi veloci nel consegnarle agli specialisti perché vi possano dare delle risposte. Tour Prevenzione, vi chiederete perché. Il Tour della Prevenzione è un format di incontri divulgativi gratuiti che si tengono oramai da 10 anni sul territorio regionale, ma in questo momento naturalmente era impossibile fare un incontro in contemporanea in tutte le località in cui Centro di Medicina è presente, ormai sono, come abbiamo sentito prima, più di 30 e quindi abbiamo optato per una formula online, ma speriamo sempre di gradimento. Abbiamo parlato di pandemia perché è quel periodo che purtroppo ancora stiamo vivendo, ma che dal 2019 abbiamo tristemente imparato a conoscere, ha cambiato i nostri stili di vita. Cambiando i nostri stili di vita naturalmente ha portato anche delle conseguenze sul nostro essere così fisiologico. Ma quali eventuali cambiamenti, danni o problemi ha creato anche alla nostra vista? Ci aiuterà a capirlo uno specialista, il suo nome è Vittorio De Grande, specializzato, diciamo che si è laureato e si è specializzato all'Università di Catania, anch'egli è membro di numerose società scientifiche. Possiamo dire che tra le sue peculiarità ha sviluppato le sue competenze principalmente nel campo delle patologie del segmento anteriore e della retina medica. Si è dedicato in particolare alle patologie maculari. Vittorio De Grande, uno specialista che troviamo in ben
4 realtà del gruppo Centro di Medicina, perché è presente a Bassano del Grappa, a Conegliano e a Villafranca, Verona. Ci ha omaggiato di una intervista realizzata all'atere di un convegno, anzi di un incontro divulgativo tenutosi sul territorio, e con lui poi andremo a fondo proprio grazie a una presentazione che ha fatto proprio all'interno dello stesso convegno tenutosi poche settimane fa a Tarso. Quindi vi invito a seguire il dottor Vittorio De Grande in questa sua doppia modalità, quindi l'intervista e poi la relazione che ha tenuto all'interno di questo convegno, in cui andiamo ad approfondire quelli che sono i problemi della vista legati a questi nuovi stili di vita, alle nuove tecnologie e quindi come proteggere, avere cura dei nostri occhi anche in queste situazioni, in questi contesti di smart working e comunque di lavoro a distanza. Ancora una volta, buona visione. Entriamo veramente nel tema invece legato appunto alla vista, e anche se tutto sommato, no, Draghi ha appena firmato un decreto che in qualche maniera azzera lo smart working, però ci pare di capire che rimane un tema sul tavolo. Tra l'altro moltissime aziende anche di grosse dimensioni anzi hanno inserito lo smart working nella contrattazione. Ecco, dottor De Grande, invece a noi interessa capire che rapporto c'è tra vista e tecnologia, cioè è un rapporto sereno o conflittuale? È un rapporto che deve essere gestito, anche perché, come abbiamo visto nello smart working, ci sono tutta una serie di problematiche legate anche al diritto alla disconnessione dell'eventuale lavoratore, quindi aumenta anche il grado di stress del lavoratore nel lungo tempo. Sicuramente per quanto riguarda la trattazione di oggi facciamo più che altro un excursus generale per vedere quali possono essere una prevenzione di base per quanto riguarda i nostri occhi, correlata anche all'utilizzo del videoterminale e di conseguenza anche a questo periodo storico. Per quanto riguarda quello che ha detto giustamente il collega riguardante l'ipertensione e il diabete, mentre posso essere d'accordo in maniera assoluta per quanto riguarda il vedere il paziente iperteso e andarlo a diciamo, identificare noi attraverso un esame del fundus, perché diciamo, i primi livelli di ipertensione arteriosa possono essere dati anche da una retinopatia ipertensiva di primo o secondo grado. Quando noi vediamo già una retinopatia diabetica avanzata o comunque presente, già noi arriviamo troppo tardi, perché vuol dire che già il diabete è scompensato da un po', e quindi lì c'è un lavoro di prevenzione dove abbiamo perso il paziente un po' tutti, e quindi arriviamo già tutti quanti troppo tardi. Il diabete, ricordiamo, essere anche la prima causa di cecità evitabile nei paesi industrializzati, e di conseguenza, se non gestita e se non con la prevenzione tendenzialmente, può portare dei danni che non sono purtroppo modificabili. Okay? Tornando alla trattazione di questa sera, anche l'occhio vuole la sua parte, nel senso che attenzioniamo tutte le varie possibilità per il quale i nostri occhi sono sottoposti a stress. Qui facciamo un piccolo excursus, ovviamente c'è il videoterminale che adesso sta spadroneggiando, ma anche i raggi ultravioletti, l'ambiente e l'inquinamento, il fumo di sigaretta, le lenti a contatto e la mascherina che stiamo utilizzando in questo periodo hanno un ruolo che non è da sottovalutare. Per quanto riguarda lo stress oculare si basa sulla formazione di radicali liberi. I radicali liberi sono delle condizioni che portano a un danneggiamento del DNA cellulare, che può essere a partenza dai raggi ultravioletti, dall'infiammazione, dal fumo di sigaretta, dal metabolismo endogeno, dalle radiazioni ionizzanti oppure dall'ambiente, dall'inquinamento.
Ho preso un paio di esempi visivi in modo tale da capire come si comporta una cellula sottoposta a stress ossidativo. Possiamo vedere che una cellula normale sottoposta agli agenti radicali liberi va a modificare proprio la sua forma e la sua struttura, qui è ovviamente enfatizzato per motivi di grafica, quando è sottoposta appunto allo stress ossidativo. Molto più pratica, magari trovo questo esempio, in cui possiamo valutare l'azione dei radicali liberi dell'ossigeno tagliando una mela a metà e cospargendo mezza mela dal succo di limone. Il succo di limone ha un'azione protettiva rispetto ai radicali liberi e se noi lasciamo questa mela esposta all'aria, possiamo vedere come la parte non trattata dal succo di limone va tendenzialmente a marcire, mentre la parte trattata col succo di limone si mantiene nel tempo. Questo per capire che, e apprendere meglio, che tutti i radicali liberi creano proprio un danno cellulare oggettivo a tutte le nostre strutture. Questo è uno schema dell'anatomia dell'occhio perché i radicali liberi vanno a causare dei danni in ogni singola parte del nostro occhio, che adesso andremo a vedere nel dettaglio. La superficie oculare composta da cornea, congiuntive e ghiandole lacrimali è una delle parti che principalmente e tra le prime viene colpita dai radicali liberi. I sintomi che avverte il paziente sono generici, quasi tutti, sicuramente tutti noi almeno una volta nella vita li abbiamo provati: prurito, bruciore, lacrimazione, rossore, stanchezza oculare, ma fino al mal di testa e ai disturbi veri e propri della vista. Il video terminale, ovviamente, soprattutto in questo periodo, ne fa da padrone perché abbiamo una produzione continua di luce blu che causa un affaticamento oculare e di conseguenza la secchezza oculare. La luce blu rientra nelle forme di radiazione elettromagnetica ed è una componente della luce visibile che ha uno spettro di radiazione ben definito. È particolarmente dannosa quando varia dai 390 ai 450 nanometri. Questo che cosa succede? La luce con questa lunghezza d'onda causa dei danni alla superficie oculare, causando l'infiammazione della superficie oculare e di conseguenza l'occhio secco, ma può causare danni anche al cristallino, accelerando la possibilità di poter sviluppare una cataratta, e alla retina, andando a causare un'accelerazione della possibilità di poter sviluppare la degenerazione maculare, che non è sempre correlata all'età, ma è a volte anche correlata a delle abitudini sbagliate. Banalmente, facendo un esempio, il mancato utilizzo degli occhiali da sole e della protezione dai raggi ultravioletti causa un'aumentata incidenza della possibilità di poter sviluppare la degenerazione maculare. Andare al mare senza gli occhiali da sole, andare in montagna durante anche le giornate di neve senza gli occhiali da sole, crea un danno oggettivo fisico ai nostri occhi. L'affaticamento visivo è correlato al fatto di avere un'accomodazione fissa, vuol dire mettere a fuoco sempre lo stesso oggetto, sempre alla stessa distanza per un periodo prolungato, e questo causa un annebbiamento visivo e mal di testa, soprattutto in quei soggetti che, sentendosi sempre bene e magari non ritenendo necessario fare uno screening per valutare eventuali difetti visivi, hanno un vizio refrattivo non corretto, banalmente l'ipermetrope o il presbite, quindi la fascia d'età tendenzialmente varia dai 20 fino ai 50 anni. Non mi spingo oltre perché dopo i 50 anni il presbite non riesce più a compensare, il presbite come compensa la vista da vicino? Allontanando il foglio. Capita sempre che magari si va al ristorante per prendere il menù, leggendo che cosa si mangia, si incomincia ad allontanare un po' il foglio. Arrivano sempre più spesso pazienti intorno ai 45 ma anche 50 anni che dicono: dottore, ho finito il braccio, non riesco più ad allungare più di tanto perché non riesco più a mettere a fuoco, non so cosa c'è scritto nel menù. Quella è semplicemente una condizione che ha causato in precedenza uno sforzo continuo della vista, tant'è che poi, facendo semplicemente la domanda: ma lei ha mai sofferto di mal di testa ogni tanto? La risposta è: dottore, continuamente. Poi si riscopre che magari si è ipermetropi, quindi si è avuto un affaticamento della vista costante, si è diventati presbiti, e questo ha causato una condizione prettamente muscolare nei nostri occhi che sfocia nel mal di testa, che diventa anche invalidante nelle attività giornaliere.
La secchezza oculare derivata dal video terminale è dovuto, fra le varie cose, anche al minor numero di ammiccamenti. Quante volte noi battiamo le palpebre al minuto? È stato visto che durante una normale attività si hanno circa 17 ammiccamenti al minuto, nel senso durante un'attività di quiete. Gli ammiccamenti aumentano durante una conversazione passando a 26 atti al minuto, quando siamo davanti al video terminale scendono drasticamente intorno ai 4-5 ammiccamenti al minuto. Questo causa un'elevata esposizione dell'occhio agli agenti esterni e di conseguenza la predisposizione ad avere disturbi dell'occhio secco. Questo l'abbiamo appena detto. È stato studiato tutto questo sui modelli animali di topi perché giustamente la scienza va avanti, anche dovremmo ricordarlo anche grazie alla sperimentazione, che quanto possa essere brutale questa frase mi rendo conto, però grazie alla sperimentazione animale abbiamo tantissime cose, sappiamo tantissime cose che altrimenti non avremmo potuto sapere, con buona pace degli animalisti, mi permetto di dire. È stato studiato su un modello animale in che modo il video terminale va a influenzare la secchezza oculare ed è stato visto che si ha, oltre una marcata riduzione degli atti di ammiccamento durante i 30 minuti, quando si ha l'associazione di occhio secco e video terminale, ma si va anche a causare anatomicamente una alterazione della ghiandola lacrimale che aumenta di dimensioni e riduce la sua capacità di produrre quantitativamente la lacrima. Quindi il soggetto con occhio secco che si espone al video terminale crea proprio un danno anatomico alla propria ghiandola lacrimale producendo quantitativamente meno lacrima. Tutto questo porta ovviamente a una sintomatologia importante che è veicolata anche dall'ambiente di lavoro, perché è importante anche andare a controllare sempre l'umidità dell'ambiente interno lavorativo, perché contribuisce a eventuale iperevaporazione della superficie del film lacrimale e di conseguenza accentua l'occhio secco. I rimedi dei danni contro l'uso del video terminale sono tendenzialmente sempre gli stessi: bere molto, fare delle pause per ammiccare, controllare la umidità interna, avere la distanza corretta dello schermo, come la corretta luminosità, e utilizzare le lacrime artificiali. Per gestire mediamente questa problematica potremmo utilizzare come buona pratica tutti questo modello del 20-20-20, ovvero ogni 20 minuti di attività prossimale fermarsi per 20 secondi e guardare qualcosa che sia distante 20 piedi, vuol dire circa 6 metri, ammiccando molto. Questo fa sì che i muscoli all'interno del nostro occhio vadano a rilassarsi e di conseguenza si ha un miglioramento della sintomatologia oggettiva per quanto riguarda l'occhio secco. I raggi ultravioletti, ne abbiamo già accennati prima, le radiazioni ultraviolette a determinate lunghezze d'onda causano i danni che abbiamo espresso sulla superficie oculare, sul cristallino e sulla retina. Per quanto riguarda la superficie oculare è molto più frequente di quello che sembra la presenza della fotocheratite, chiamata anche cecità da neve, che è caratterizzata da un'esposizione massiva ai raggi ultravioletti nel breve tempo. Come accennavo prima, il soggetto che si presenta in un ambiente in montagna, in mezzo alla neve, senza occhiali, può andare incontro a questo tipo di condizione caratterizzata da fotofobia, vuol dire marcato disturbo della luce, visione offuscata, lacrimazione e rossore, perché si ha una vera e propria distruzione delle cellule epiteliali della cornea, vuol dire il primo strato protettivo della cornea, che può durare un paio di giorni. Fortunatamente è reversibile, però questa è un'oggettivazione reale del danno dei raggi ultravioletti. Poi abbiamo la possibilità di poter avere una congiuntivite, una keratocongiuntivite, ma anche la congiuntiva può avere dei disturbi, e questo è tipico anche delle popolazioni non solo subsahariane e quindi di tutta la popolazione che adesso si sta integrando con il nostro territorio, ma anche del lavoratore che sta nei campi per molto tempo senza occhiali da sole. Si crea quella condizione che si chiama pterigio, vuol dire quella macchia della congiuntiva che si invade la parte colorata dell'occhio, che si chiama iride, semplicemente perché sale sulla cornea e crea una tipica conformazione a triangolo. Questo, da cui deriva il nome, perché pterigio è un nome greco che vuol dire ala,
e siccome questa piega ha la forma di un'ala di un uccello, viene chiamato appunto pterygium ed è correlato all'esposizione alla luce del sole non protetta. Anche la cataratta è la degenerazione maculare legata all'età, che ricordiamo essere anche questa una delle cause principali di perdita della vista, soprattutto da vicino, nel soggetto anziano e non, come abbiamo detto prima. Questo già ne abbiamo parlato. Questo è un piccolissimo schema di come vedo un paziente con la DMLE, ok? La DMLE è la degenerazione maculare legata all'età, quindi la maculopatia. Il soggetto con la degenerazione maculare va ad avere una perdita visiva oggettiva della vista centrale. Questo è un soggetto sano, questo è un soggetto con una maculopatia iniziale, fino ad avere una maculopatia avanzata, quindi si perde la capacità di vedere al centro e di conseguenza si perde completamente la capacità di lettura, ma si mantiene la visione periferica. Quindi il soggetto non andrà, e anche questo è importante da dire negli screening, il soggetto con degenerazione maculare legata all'età non va incontro alla cecità assoluta, dove con cecità si intende buio, ma rimarrà sempre un soggetto autonomo nelle sue attività, soprattutto negli ambienti che conosce, quindi a casa riuscirà sempre a muoversi con la sua autonomia, perdendo ovviamente la capacità di lettura e di definizione degli oggetti da vicino. Però la paura principale che hanno giustamente i pazienti con degenerazione maculare, dice dottore ma diventerò cieco? No, però la capacità di lettura viene sicuramente a mancare, ok? I rimedi contro i danni da raggi ultravioletti: evitare le esposizioni nelle ore centrali della giornata, l'utilizzo degli occhiali da sole adeguati, che vuol dire anche occhiali da vista adesso, perché anche gli occhiali da vista adesso hanno una protezione contro i raggi ultravioletti, quindi non vuol dire utilizzare per forza l'occhiale da sole polarizzato, che dà una protezione maggiore. Basta avere anche nelle lenti chiare come le nostre la protezione per i raggi ultravioletti, ok? E utilizzare anche degli antiossidanti sistemici che, voglio dire, fanno sempre bene, giusto? L'ambiente e l'inquinamento: sono stati fatti tantissimi studi, soprattutto nelle realtà, nelle megalopoli asiatiche. È stato visto che i soggetti esposti a queste realtà in cui c'è un aumento del PM10 hanno una aumentata incidenza di tutte le sintomatologie legate alla secchezza oculare. Quindi l'inquinamento può indurre una sindrome dell'occhio secco. Questi sono tutti quanti gli studi scientifici pubblicati. Limitare, quando si ha a che fare con delle realtà in cui c'è un elevato inquinamento, l'utilizzo delle lenti a contatto, perché la lente a contatto è un corpo estraneo poggiato sull'occhio che è molto comodo, ma trattiene tutti quegli eventuali allergeni o tutte quelle eventuali sostanze che in assenza della lente a contatto sarebbero perfettamente eliminate dall'utilizzo dal normale ammiccamento e dalle nostre lacrime. Il fumo di sigaretta, mi associo in maniera totale a quello che ha detto il collega, danneggia tantissimo anche gli occhi, quindi la battaglia contro il fumo è assolutamente un fronte comune anche da parte nostra, perché eleva tantissimo la possibilità di poter avere tutta una serie di patologie, banalmente la cataratta, banalmente la degenerazione maculare senile, la retinopatia diabetica e le uveiti. Sono tutte condizioni che trovano un'amplificazione della propria incidenza e della possibilità che questa cosa avvenga nel soggetto fumatore. Parliamo di 5 volte in più, parliamo di rischi importanti, statisticamente molto importanti. Anche ovviamente l'occhio secco è correlato al fumo di sigaretta, banalmente per l'insulto diretto che fa il fumo sull'occhio, ma anche per quanto riguarda l'esposizione nel lungo periodo. Smettere di fumare è una determinante anche per noi, così come l'utilizzo corretto delle lenti a contatto deve essere gestito bene e deve essere gestito dall'oculista, e non dobbiamo cadere nel tranello di far gestire le lenti a contatto a noi o ai nostri figli dall'ottico, non perché non ne sia capace, con tutto il bene del mondo, però non è in grado, non ha i mezzi per poter valutare determinate condizioni che sono appannaggio dell'oculista, perché molte volte c'era un detto, quando durante il mio professore di semiotica disse una vecchia frase:
riconosce solo ciò che si conosce, ok? L'ottico ha un percorso di studi completamente diverso da quello che può avere il medico e di conseguenza non può riconoscere cose che non conosce perché non le ha studiate. Quindi mettetevi sempre in mano di uno specialista e del settore e non delle figure complementari che sono assolutamente utili e fondamentali ma hanno un ruolo specifico. La sofferenza corneale è la base dei disturbi legati alle lenti a contatto. Si può andare anche incontro alle cheratiti, che possono essere molto importanti, e banalmente l'utilizzo scorretto delle lenti a contatto, un utilizzo prolungato, una manutenzione insufficiente, un'applicazione errata. Questo è uno schema per quanto riguarda come è fatto il film lacrimale. Abbiamo una parte lipidica del film lacrimale che serve per impermeabilizzarlo. Questo io lo spiego sempre in questo modo: se noi abbiamo davanti un piatto di minestra e versiamo sopra nella minestra l'olio, l'olio si dispone nella parte superiore del piatto di minestra. Allo stesso modo la componente lipidica del nostro film lacrimale si dispone superficialmente alla lacrima come se fosse l'olio, però ha la caratteristica fondamentale di impermeabilizzare la lacrima per fare in modo che non evapori. Quindi un film lacrimale corretto tende a rimanere più a lungo sulla superficie oculare, quindi a dare un comfort visivo e oculare nel lungo periodo maggiore al paziente. Questi possono essere degli esempi banali per quanto riguarda un utilizzo scorretto di lente a contatto. Questa è una cheratite da cantamebba che, se non gestita bene, può portare a perforazione corneale e anche nei casi gravi a trapianto e perdita dell'occhio se tutto non viene gestito. Lenti a contatto, messaggio da portare a casa: evitare tutto quello che può avere a che fare con gas e liquidi volatili, quindi colle, vernici, solventi, formaldeide, eccetera, eccetera. Evitare le piscine, ok? Perché sono tutto quello che ha a che fare con l'acqua in realtà, perché è veicolo di infezione. E utilizzare, se possibile, lenti a contatto sempre con la minore emivita possibile, cioè vuol dire preferibilmente le giornaliere. Anche qui, utilizzo corretto delle lenti a contatto e sostituti lacrimali. La mascherina influenza i nostri occhi? La risposta sì, fino a oggi pomeriggio ne ho parlato con una paziente, perché crea un flusso laminare diretto alla superficie oculare che può aumentare l'incidenza di occhio secco. Siamo di fronte a questa pandemia da Covid e è stato visto che molte volte si ha una presenza del virus a livello oculare. Non è infrequente fare diagnosi o avere sospetto di Covid in soggetti che portano una sintomatologia che può essere correlabile a una congiuntivite virale, perché è stato trovato il Covid nella fornice congiuntivale e sulla superficie oculare, quindi soprattutto in questo periodo dobbiamo fare particolare attenzione, tant'è che le linee guida internazionali dicono che fino a prova contraria, fino a quando non viene fatto un tampone o si ha una clinica particolarmente evidente, è bene trattare tutte le congiuntiviti virali come se fossero da Covid fino a prova contraria. Questa è tutta una carrellata di sintomi che vengono riferiti dal paziente. A fine giornata ho mal di testa, mi sembra di avere la sabbia dentro gli occhi, faccio fatica a indossare lenti a contatto, dopo qualche ora le devo togliere. In ufficio, con il computer, mi capita di avvertire prurito, di dovermi strofinare gli occhi continuamente, vedo annebbiato, addirittura vedo ondulato. Questi sono tutti sintomi che possono essere correlati a una sintomatologia legata all'occhio secco e che è bene riferire allo specialista e non lasciare, diciamo, non sottacere e darle la giusta importanza. Quindi, intanto avere una buona attività fisica per ridurre, un adeguato stile di vita per ridurre la quantità di stress ossidativo, avere la buona abitudine di utilizzare i sostituti lacrimali, gli integratori alimentari ove possibile e seguire i consigli adeguati degli specialisti anche se questi richiedono del tempo. Ho finito. Mi ha impressionato in modo particolare quando all'inizio ha parlato dei danni indotti da luce blu. Sì. Perché in realtà noi parliamo molto di videoterminale, certo. però di fatto il terminale che consultiamo di più è lo smartphone. Certo.
No, allora quello che mi colpiva era poi la visione del video, diciamo poi magari di sera, perché poi Certo. no, quando è che si consulta di più lo smartphone? Quando magari si è tranquilli, ha un po' sostituito anche il televisore. Ecco, non so, chiedo se può ripetere un po' quell'aspetto, cioè nel senso che a me è un po' anche terrorizzato No, per certi versi. nulla di terrorizzante, però lei giustamente hai fatto un esempio che è corretto, però non è quello reale. Io vedo ultimamente, nel senso che è corretto per quanto riguarda le abitudini che puoi avere tu, perché giustamente dici quando guardo lo smartphone, quando mi rilasso, perché giustamente durante l'arco della giornata sei impegnato in mille altre cose. La cosa importante da sottolineare è che c'è tutta una popolazione di pazienti giovani, giovanissimi, che hanno in mano il telefono, che a differenza nostra che lo utilizziamo tanto, ma in determinati momenti della giornata, sono sempre davanti al cellulare. Quindi io vedo una quantità infinita di giovanissimi che hanno gli stessi sintomi del video terminalista di vecchia data. Quindi la luce blu che è prodotta dagli smartphone e soprattutto, ma da tutti i videoterminali, crea dei danni che si presentano con l'occhio secco, che non è appannaggio assoluto del paziente in età lavorativa, ma sta diventando purtroppo trasversale. Quindi mi ritrovo a dover dare dei consigli anche dietetici a ragazzini che fino a 5 anni fa magari erano in giro in bicicletta con più frequenza e adesso purtroppo sono attaccati davanti allo smartphone e quindi hanno l'occhio secco, quindi il papà mi riferisce, mio figlio ammicca sempre gli occhi, si stropiccia sempre gli occhi, non ha bisogno degli occhiali ma bisogna allontanare lo schermo. Le linee guida dicono che possibilmente, però si parla di una realtà ideale, fino ai 12 anni non dovrebbe essere messo in mano il cellulare. Questo in un mondo ideale. Adesso, apportato nella pratica giornaliera, mi rendo conto che è praticamente impossibile. Però dal niente al tutto il giorno dovremmo trovare quantomeno una via di mezzo per cercare di tamponare quantomeno la situazione. Dottor De Grande, allora oggi è la giornata mondiale della vista, quindi è una giornata in cui c'è un'attenzione particolare che da voi addetti ai lavori viene portata alla popolazione. Cos'è che, diciamo, ferma di più una persona a rivolgersi magari al proprio oculista per capire qual è lo stato della sua vista? Sicuramente durante l'arco della vita sono fondamentali alcune tappe per la prevenzione e per il buono sviluppo visivo. Sicuramente il paziente prima dell'età scolare è giusto fare una visita oculistica per valutare eventuali difetti refrattivi che possono influenzare la visione del giovane paziente, poi è sicuramente indispensabile una visita oculistica intorno alla maturità, quindi 18-20 anni, e poi diventa importante fare una prevenzione per patologie come possono essere glaucoma o maculopatie intorno ai 50 anni, anche verso i 40. Tolto questo, è importante valutare e gestire tutte le problematiche correlate all'utilizzo del videoterminale, che sono di larghissimo uso, soprattutto adesso con la didattica a distanza che c'è stata da poco e con lo smart working. In realtà, quando viene effettivamente una persona a farsi vedere la vista? Molte volte purtroppo quando ormai è tardi, perché comunque quando ci sono alcuni difetti visivi o comunque alcune condizioni come per esempio il glaucoma che diventano sintomatiche, quindi ormai è molto tardi. Quindi l'indicazione è quella di fare sicuramente una prevenzione facendo delle visite anche in assenza di sintomi per essere sicuri che tutto vada bene. Spesso quelli che trascurano di più la propria vista sono i bambini, perché naturalmente è difficile anche capire quali sono, se ci sono dei problemi. Un consiglio che potrebbe dare a un genitore che invece vuole dare attenzione a questo?
Beh, questa è una bellissima domanda. È importante valutare il comportamento del bambino, nel senso anche giocando col bambino stesso al parco, poi si potrebbe chiedere al bambino se riesce a vedere una determinata cosa, a una determinata distanza che magari il padre riesce a vedere, o la madre ovviamente. Fare chiudere un occhio ogni tanto a un bambino per vedere se vede la stessa cosa con tutti e due gli occhi, o semplicemente attenzionare anche la postura del bambino, che molte volte è compensatoria per determinate alterazioni della motilità oculare, o se si avvicina troppo all'oggetto che deve riconoscere, o se magari ha la tendenza a chiudere un occhio, o banalmente anche quando fa i compiti durante la scuola si avvicina troppo la testa al foglio. Queste sono già delle piccole avvertenze che possono fare suonare dei campanelli d'allarme. Ormai lo smart working compie quasi un anno, no? È un evento che ha cambiato per molte persone il proprio stile di vita. Si misurano già delle conseguenze oppure tutto sommato è stata un'esperienza che per certi versi possiamo archiviare? No, si misurano già delle conseguenze, perché l'incidenza di dry eye, vuol dire di occhio secco, anche in età non lavorativa, quindi negli adolescenti, è aumentata tantissimo, perché comunque l'utilizzo del computer ha creato non pochi problemi. Quindi tutto quello che ha a che fare con il video terminale si è allargata come sintomatologia anche a quelli non in età lavorativa, che prima non avevano questo tipo di sintomatologia. A tutto questo si aggiunge anche le nuove abitudini che purtroppo tendono a fare stare di più a casa il soggetto, quindi questi giovani pazienti sono più tempo davanti al video terminale, se non è il video terminale è l'eventuale cellulare o la televisione per giocare alle eventuali console, che amplifica senza dubbio questo tipo di problematica. Un'abitudine che abbiamo e che in questo periodo legato al Covid ci è stata in qualche maniera richiamata l'attenzione è quella di toccarci gli occhi con le mani, con le dita. Da dove deriva questa abitudine così, diciamo, frequente che abbiamo? Allora, l'utilizzo della mascherina sicuramente aiuta, perché la mascherina crea una condizione predisponente ad avere l'occhio secco, quindi abbiamo dei fastidi maggiori ai nostri occhi. Toccarsi gli occhi con le mani non è mai la cosa giusta, a maggior ragione in questo periodo, perché è stato visto ed è scientificamente provato che l'infezione da Covid è stata trovata anche nella congiuntiva e sulla superficie oculare, quindi bisogna porre particolare attenzione a questa pratica ed evitarla il più possibile, perché non è sicuramente consigliata. Allora, un'ultima raccomandazione che le chiediamo: strizziamo l'occhio a questa giornata, diciamo, che pone l'attenzione alla salute della vista, e cosa diciamo ai nostri pazienti? Beh, la tipica frase, volendo parafrasare, prevenire è meglio che curare, sempre e comunque, quindi attenzionare a ogni minimo sintomo, e anche in assenza di sintomi comunque andare dallo specialista per essere sicuri che tutto va bene. Quindi abbiamo capito che toccare gli occhi con le dita non va bene in periodo di pandemia, ma non va bene comunque, perché tramite gli occhi diamo l'opportunità a batteri, virus di penetrare le nostre barriere fisiche, e quindi tanto vale, insomma, avere questa piccola accortezza che tra l'altro un po' fin da piccoli le mamme sempre ci hanno ricordato. Grazie davvero al dottor Vittorio De Grande per essere stato con noi, per averci portato questo importante contributo in modo particolare relativamente a quelle che sono le problematiche legate a questi nuovi stili di vita che naturalmente per certi versi e per alcuni lati auspichiamo di abbandonare velocemente, cioè ritornare chiaramente a vivere una vita sociale normale, in cui certo un po' di accortezza nel primo momento va tenuta, ma insomma in cui il distanziamento si abbatte e si può anche ritornare serenamente sia nei luoghi della socialità ma anche nei posti di lavoro in modo sereno e tranquillo.
Tra l'altro ci terrei a dare un'informazione e a sfatare un po' un mito che si è, diciamo, procrastinato durante il periodo della pandemia, ovvero le strutture sanitarie pubbliche e private. Teniamo a sottolineare come sono in realtà i luoghi più sicuri. Quindi se anche nell'accesso vi è stata una sorta di selezione, cioè solo i pazienti che vanno in visita e non gli accompagnatori, ma questo ha a che fare soltanto in alcune situazioni per evitare gli assembramenti. Diversamente le strutture sanitarie, proprio per i sistemi di sanificazione e per l'attenzione che gli operatori pongono nella cura e nell'igiene, sono le strutture più sicure. In questo naturalmente in primis includiamo gli ospedali, quindi bisogna avere fiducia nell'avvicinarsi alle strutture sanitarie perché sono le strutture più sicure. Ma veniamo e ritorniamo all'argomento di oggi e quindi Giornata Mondiale della Vista. Chi porta il suo contributo in questo momento è una figura di grande esperienza, di grande notorietà, Dottor Claudio Genisi, primario, un oculista di lungo corso, allievo del professor Rama, una figura che io stesso ho imparato a conoscere negli anni e ad apprezzarla in modo particolare. Lui ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione all'Università di Pavia, già primario di oculistica presso l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, è tra i fondatori della Banca degli Occhi del Veneto ed è responsabile dei trapianti di cornea presso la clinica Sant'Anna di Brescia. Da lunghissimo tempo fa parte delle equip di professionisti, di specialisti di centro di medicina, lo troviamo a Mestre, lo troviamo nello specifico nella sede di Treviso, dove chiaramente a lui si deve la creazione del centro regionale per la chirurgia oculistica, per la chirurgia refrattiva. Non mi dilungo ulteriormente perché proprio grazie a lui siamo andati ad esplorare ed approfondire quelle che sono le principali patologie che grazie alla prevenzione si possono evitare, quelle patologie che poi possono portare anche alla cecità e che proprio grazie a degli screening e a dei controlli periodici è utile in qualche maniera, è utile assolutamente prevenire. E poi un lungo contributo, un'intervista realizzata in quest'ultimo periodo di pandemia insieme al comune di Villorba, a testimonianza di come anche durante la pandemia abbiamo sempre cercato di portare avanti il tema della prevenzione con la popolazione sul territorio. Una puntata molto interessante del ciclo di incontri che trimestralmente, semestralmente si tengono nel comune di Villorba dedicati alla popolazione con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Ci è sembrato utile riproporlo proprio per la vastità dei temi che tocca e per l'interesse che ha destato. Pensate che quella puntata andata in onda su Facebook ha avuto più di 10.000 visualizzazioni. E allora, con questi due contributi, una prima intervista e una puntata approfondimento del tour della prevenzione, vi lasciamo, chiaramente esprimiamo l'auspicio che sia il tutto di vostra utilità e ancora quindi un grazie davvero sentito al dottor Claudio Genisi, primario oculista che anche in questa occasione ha voluto portare il suo importantissimo e fondamentale contributo alla divulgazione scientifica di cui siamo noi per primi grati a lui. Buona visione ancora una volta. Dottor Genisi, Giornata Mondiale della Vista, cosa significa intanto per lei che fa questo mestiere, cioè, o meglio si occupa della vista dei pazienti da lungo corso?
Giornata Mondiale della Vista è sicuramente un bel evento che venga ricordato, che venga tra virgolette celebrato in tutto il mondo, perché la nostra è una specialità che si occupa di un bene estremamente prezioso. La vista è essenziale, non c'è bisogno che la enfatizzi io questo principio, e siamo in un campo dove grazie alla tecnologia e soprattutto grazie alla tecnologia l'oculistica ha fatto dei passi avanti enormi negli ultimi 20 anni e quindi ha assunto un'importanza notevole la prevenzione di certe malattie che causano la cecità nel mondo, e questa prevenzione adesso è un fatto reale, attuabile tutti i giorni, grazie proprio, dicevo, alla tecnologia, grazie a certi strumenti che una volta non c'erano e che oggi ci permettono di fare diagnosi precoce e quindi di evitare, nella stragrande maggioranza dei casi, che certi pazienti non finiscono più nella cecità. Quindi quando si parla di cecità non è poi, diciamo, un rischio così remoto? Non è un rischio remoto purtroppo, e soprattutto ci sono alcune malattie estremamente gravi ed piuttosto diffuse che vengono quasi definite come, per esempio, parlerò poi dopo casomai del quali sono, i ladri silenziosi della vista. Il termine silenzioso è perché molte di queste malattie sono asintomatiche, non danno sintomi, le persone non se ne accorgono, e quando se ne accorgono sono malattie che sicuramente hanno una data di inizio di qualche anno prima e quindi hanno provocato in alcuni casi dei danni irreversibili e che non devono più avvenire con una sana prevenzione. Dunque la popolazione invecchia, però non tutte le patologie riguardano solo le persone di una certa età, è corretto? Correttissimo. Nell'accezione comune si pensa che appunto certe malattie, pensiamo alla cataratta, che però è un evento risolvibile chirurgicamente in modo splendido al giorno d'oggi, siano un patrimonio, queste malattie, solamente delle persone anziane, o perlomeno diciamo degli ultrasessantenni, anche se oggi i sessantenni non sono più considerati degli anziani, dato il netto aumento dell'età media. Già molte malattie, ne citerò una adesso che è il glaucoma, hanno un'incidenza relativamente alta già sopra i 40 anni. Quindi la prevenzione, che prima erroneamente veniva fatta quando una persona era in età diciamo quasi pensionabile, va fatta molto precocemente, come viene fatta per i bambini per vedere se hanno dei difetti di vista, va fatta per l'adulto giovane, il quarantenne, perché, e se vuole diciamo subito qual è la malattia diciamo più temibile, che è il glaucoma, comincia e ha un'incidenza già dopo i 40 anni. Il glaucoma è una malattia che, per darvi dei numeri, interessa per esempio in Italia circa 1 milione di persone. 1 milione di persone in cui è stato diagnosticato, e sicuramente ce ne sfuggono moltissime proprio perché la prevenzione qualche volta è carente. Ed è una malattia che insorge spesso dopo i 40 anni. Ed è una malattia che provoca dei danni, se non curata precocemente, dei danni irreversibili. Cioè quindi non c'è poi una terapia chirurgica o medica che faccia tornare indietro i danni. Cos'è questo glaucoma? È una malattia che interessa il nervo ottico, cioè quel nervo che trasmette le immagini dall'occhio al cervello. In realtà gli occhi quindi per noi sono una telecamera con un filo che conduce le immagini al cervello, ma le immagini si formano nel cervello. Il filo conduttore è questo nervo ottico. Cosa succede? Nel caso del glaucoma il nervo ottico si ammala e quindi piano piano restringe gradatamente il campo visivo, cioè piano piano tutto attorno non si vede, finché come quasi fosse un diaframma di una macchina fotografica si chiude. Tutto quello che si è perso non si guadagna più, quindi bisogna evitare proprio che cominci.
Come possiamo fare? Proprio perché, come dicevo prima, è una malattia che spesso nelle fasi iniziali non dà sintomi, non ci si accorge che di fianco sta succedendo qualcosa. Dobbiamo prevenirla. Normalmente, in circa il 70-80% di casi, secondo le statistiche, la causa del glaucoma è l'aumento della pressione oculare, che non c'entra niente con la pressione del sangue. Ma non sempre. Ne un 20-30% di casi capita a chi ha una pressione normale. Quindi la sola misura della pressione oculare non è sufficiente per escludere o includere le persone che hanno il glaucoma e quindi metterli in terapia. Quindi c'è bisogno di una visita medica, poi stresserò un po' questo concetto, una visita medica che misuri la pressione oculare. E quindi è assolutamente necessario che almeno, anche se si dovrebbe fare prima, dopo i 40 anni, si misuri la pressione oculare con una cadenza ogni 2-3 anni. Attenzione però, a questo bisogna aggiungere l'osservazione della retina e della testa cosiddetta del nervo ottico, che si vede esaminando, dilatando la pupilla nella maggioranza dei casi con delle goccine e di collirio, guardare com'è l'aspetto del nervo ottico. E queste sono le due cose essenziali. È un atto medico e quindi misurare la pressione va unito sempre all'osservazione del nervo ottico da parte del medico. Se c'è qualche sospetto, pressione oculare alta, nervo ottico con qualche segno diventa più biancastro e più escavato, oppure pressione normale, come dicevamo, ma nervo ottico sospetto, si fanno altri esami. Uno è l'esame cosiddetto campo visivo, un esame banale di circa un quarto d'ora, 20 minuti, e un esame, dicevamo, dell'istrumentazione, una specie di risonanza magnetica, che si chiama OCT-RNFL, che è un esame che esamina lo stato delle fibre del nervo ottico. Tutto assieme ci porta a fare una diagnosi eventuale di inizio di glaucoma. Ci fosse, bisogna usare delle terapie che abbassino la pressione oculare, sia che sia alta, sia che sia apparentemente normale, abbassarla ulteriormente. In casi estremi si fanno anche interventi chirurgici, ma è diventata quasi una rarità. Interventi laser, per esempio. Abbiamo detto che la fascia a rischio, e poi dirò quali sono le persone più a rischio, è dai 40 anni in su. La fascia a rischio è maggiore il rischio in chi ha familiarità per glaucoma, quindi parenteli, domandare se qualcuno ha avuto questo problema di pressione agli occhi. È più frequente, per esempio, ci sono diversi casi, per esempio nei miopi elevati. Detto questo, essendo quella la fascia a rischio, ci sfuggono molti pazienti per motivi che è meglio che io li dica. È un classico che dopo i 40 anni le persone diventino, per esempio, presbiti, cioè non vedono più da vicino. E cosa fanno? Invece di andare dal medico oculista vanno in un negozio di ottica. Adesso alcuni ottici oltretutto si sono dotati di una specie di strumento che misura la pressione oculare, però non potendo toccare l'occhio è con un soffio, diciamo, d'aria, e quindi anche molto impreciso, abbastanza impreciso in certi casi. E purtroppo dicono bene, la pressione tra virgolette è normale, perché chiaramente non sanno fare i medici, non possono visitare e vedere com'è una retina o un nervo ottico, e classificano molte volte per normale delle persone che normali non lo sono. E quando finalmente si accorgeranno, dopo anni, che hanno il glaucoma, ci ritroveremo con che cosa? Che il danno precedente è stato fatto. Quindi quell'età, che è l'età della presbiopia, che viene confusa, ma sì, vado dall'ottico a fare gli occhiali, oppure peggio ancora, vado in farmacia e compro gli occhiali, perché ormai dappertutto, dall'edicola troviamo gli occhiali, la gente noi li vediamo, non sono mai andati, hanno provato su un banchetto al mercato e si mettono gli occhiali. Vedo bene, basta, non è così. Quella è proprio l'età della prevenzione, è l'età che con l'occasione di vedere perché non vediamo da vicino, si vede, si fa una visita oculistica, medica, non in un negozio o in una farmacia o all'edicola. Con questo noi riusciamo a
evidenziare, bloccare, curare questa malattia e statisticamente prevenuta così, più dell'80% dei pazienti viene guarito. Non è poco, vuol dire l'80% vuol dire che se noi abbiamo 500.000 persone che non scopriamo oggi, oltre quel famoso 1.000.000 che ho detto prima di malati, l'80% su 500.000 a cui evitiamo la cecità sono tanti, sono centinaia di migliaia di persone. Abbiamo parlato di No. Buonasera. Come stai intanto? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Allora, Sono questo qui. è un collegamento un po' anomalo perché non ne abbiamo mai fatto uno direttamente da un ambulatorio, no? Lei si trova a Vittorio Veneto e difatti con il collegamento ci sta facendo vedere anche la sede, quindi la ringraziamo anche per questo. Dottoressa, oggi è la giornata mondiale della vista. Ci sono pazienti che oggi in qualche maniera gliel'hanno ricordato, o meglio, i pazienti arrivano tendenzialmente perché hanno delle terapie da seguire o principalmente per la prevenzione? Qualcuno perché ha qualche problematica particolare, ma moltissimi perché vogliono appunto fare una visita di prevenzione per vedere se sono predisposti o se hanno qualche patologia particolare, per essere tranquilli. Sicuramente è sempre più sentito il tema della prevenzione. Ma quando si parla di prevenzione, l'abbiamo sentito dire da tanti suoi colleghi, la prevenzione tutto sommato si fa, soprattutto in oculistica, un po' a tutte le età, cioè ogni fascia di età ha la sua prevenzione. Lei oggi ci parlerà in modo particolare di una prevenzione che si può fare già da giovani, ma abbiamo avuto modo di ascoltarla ripetutamente oggi, mentre lei parlava dalla conferenza che ha tenuto a Tarso qualche settimana fa, no? Quindi abbiamo capito che la cura della nostra vista è importante e possibilmente insomma, un po' a tutte le età, perché ogni età sottende delle patologie. Sicuramente, è importante a tutte le età, sicuramente. Nella prima infanzia e poi nell'adolescenza, sicuramente poi ci sono altre patologie che è importante controllare dopo i 50 anni, come avevamo parlato l'altra volta del glaucoma, della degenerazione maculare legata all'età. Oggi sono qui con voi invece per parlare di una patologia della cornea, il cheratocono. La cornea cos'è? È quella, la superficie anteriore trasparente dell'occhio. Il cheratocono è per l'appunto una patologia in cui vi è un progressivo assottigliamento e sfiancamento e protrusione della cornea centrale e paracentrale, che assume poi tipicamente questa forma, questo aspetto a cono. È una patologia viene considerata tra le patologie rare con un'incidenza di 1 su 2000 persone, ma sicuramente negli ultimi anni, grazie al miglioramento della diagnostica, sono riscontrati sempre più casi, anche casi che in passato non passavano inosservati perché erano delle forme lievi. Il cheratocono, visto che parlavamo di età, ecco, insorge tipicamente, ha un esordio tipico durante l'adolescenza e la pubertà. Può anche comparire più avanti, però l'esordio tipico è durante l'adolescenza pubertà e tende ad avere una progressione variabile da caso a caso e tende appunto ad arrestarsi verso i 30-40 anni. È una patologia le cui cause non sono ancora completamente note,
ma è cosiddetta, ha delle cause multifattoriali. Sono riscontrati dei fattori genetici e fattori ambientali. In effetti, ad esempio, ecco, ci sono delle patologie del tessuto connettivo, come ad esempio la sindrome di Marfan, in cui vi è un'elevata incidenza di keratocono. Vi sono anche delle patologie appunto genetiche, la sindrome di Down, in cui circa il 5-10% dei pazienti ha un keratocono. Però, come dicevo, ci sono anche dei fattori ambientali. C'è una forte associazione con l'allergia, quindi spesso i pazienti che hanno il keratocono sono pazienti che soffrono di congiuntiviti allergiche. Una delle prime cose che viene detta ai pazienti in cui viene diagnosticato un keratocono e magari una concomitante allergia è di evitare lo strofinamento dell'occhio. Perché? Perché questa cornea nel keratocono ha una resistenza meccanica inferiore e sembra proprio che lo strofinamento, che è tipico appunto quando c'è il prurito, l'allergia, porta a un peggioramento e quindi sembra appunto portare a una progressione. Come avviene normalmente? Perché un paziente viene? Che sintomi ha il paziente? Allora, tipicamente è un paziente che non vede bene, che magari ha cambiato nell'ultimo periodo più spesso la gradazione dell'occhiale e comunque non ha... Dottoressa, le posso chiedere se ha modo di appoggiare la camera, che così ci consente di seguirla con maggiore attenzione? Poi, prima di proseguire con i sintomi, volevo farle una domanda anche legata, parlavamo di familiarità, ma per esempio uomo-donna in questo caso c'è una caratteristica che può influenzare l'uomo rispetto alla donna oppure è indifferente? Solitamente no, in ambo i sessi, è bilaterale. Anche se può avere appunto una variabilità, c'è di solito un occhio in cui c'è una gravità maggiore, sicuramente, e una variabilità anche nella progressione. Allora, parlavamo prima di sintomatologia, diciamo, del keratocono, no? Pensando anche al fatto che può interessare una fascia di età, anzi interessa una fascia di età molto giovane, quella solitamente nella quale si fa un po' più fatica, tra l'altro, ad approssimarsi, diciamo, alla diagnostica. Però, come dicevo, sono magari dei pazienti... Allora, ci sono varie forme nel keratocono. Fortunatamente ci sono delle forme più gravi e delle forme più lievi. Il paziente con una forma che ha la sintomatologia viene perché vede male, perché con l'occhiale non ha una correzione ottimale, tant'è che molto spesso non è raggiungibile una buona visione con le lenti, ma bisogna ricorrere alle lenti a contatto, non le morbide, di solito le semirigide per l'appunto. Quindi questo è il motivo per cui può essere appunto il paziente può venire a fare la visita. Altre volte può essere riscontrato durante una visita rutinaria in cui l'oculista, in questo caso io, riscontro qualcosa che appunto mi fa sospettare la presenza di questa patologia, per cui richiederei ulteriori approfondimenti, tra cui la topografia corneale, un esame molto importante perché ci fa vedere appunto, ci documenta la diagnosi, ci fa vedere appunto questa ectasia a cono caratteristica della cornea, molto importante anche perché una volta fatta la diagnosi ci permette di seguire nel tempo e vedere se c'è una progressione. E questo è molto importante perché negli ultimi 10-15 anni abbiamo appunto anche una tecnica che è il cross-linking, una tecnica parachirurgica che grazie appunto all'azione combinata della riboflavina, che non è altro che la vitamina B2, e dei raggi UV, riesce appunto a creare una maggior rigidità della cornea attraverso appunto un rimodellamento della cornea stessa e quindi previene in molti casi appunto un ulteriore peggioramento della patologia. Ecco. Quindi, dottoressa, è corretto dire che grazie alla diagnosi precoce tante patologie che potrebbero avere conseguenze più gravi si riescono, diciamo, a mitigare? E allo stesso tempo le chiedo ancora, ma la diagnostica oggi in ambito oculistico è dolorosa o non è dolorosa?
Assolutamente non è dolorosa, è la diagnostica, almeno in questo particolare caso. Non è assolutamente dolorosa la diagnostica, è uno strumento non invasivo che permette appunto di documentare, come dicevo, questo sfiancamento della cornea. La prevenzione è fondamentale perché appunto, come dicevo, essendoci anche questa tecnica, ad esempio parachirurgica, che abbiamo a disposizione, una diagnosi precoce ci permette anche di poter pensare a un trattamento precoce che perviene appunto di dover ricorrere a una terapia chirurgica che è il trapianto della cornea. Fortunatamente solo il 10-15% dei pazienti con il keratocono arriverà al trapianto, ma sicuramente il fatto di avere a disposizione il cross-linking ha permesso di ridurre ancora di più i pazienti che arrivano appunto alla chirurgia. Questa mattina, dottoressa, abbiamo speso delle parole nel dire quanto le strutture sanitarie siano luoghi sicuri. Questo perché? Perché molto spesso è successo che pazienti magari non si siano curati o non abbiano avuto accesso alla prevenzione, magari perché un po' di preconcetto diffuso magari malamente attraverso anche i media ha portato a credere che la pandemia regnasse nei luoghi sanitari, diciamo, no? Anche nei centri medici. Possiamo spendere una parola per dire che invece i posti, i luoghi della sanità sono luoghi sicuri, tanto in ospedale quanto nelle strutture private? No, sicuramente c'è sempre stata in ambito sanitario un'alta attenzione ovviamente alla sicurezza, alla disinfezione, e sicuramente è più che raddoppiata nel corso di questi mesi di pandemia. Quindi vengono utilizzati sempre più presidi magari monodose, monouso, scusa, e comunque insomma viene sempre disinfettato tutto ad ogni utilizzo. E quindi insomma rafforziamo questo anche messaggio positivo, stiamo fortunatamente uscendo, sembrerebbe stiamo veramente uscendo e speriamo sempre più con l'aiuto di tutti da questo drammatico periodo della pandemia, e per, giocando con le parole, guardare veramente al futuro con maggior fiducia. Dottoressa, chiaramente come ho chiesto a tutti i suoi colleghi, nel salutare, diciamo, nel lanciare un messaggio ai nostri pazienti anche di avvicinarsi alla prevenzione, ricordo quello che è il motto di questa giornata che abbiamo sposato in onore della giornata mondiale della vista: strizziamo l'occhio alla prevenzione. Quindi nel suo saluto, magari con un messaggio, ecco, un appello ai pazienti, poi le chiederei anche di regalarci un ammiccamento. Grazie grazie Marco per appunto questo colloquio. Sì, ricordo a tutti l'importanza della prevenzione, raccomando di non abbandonarla per paura, guardiamo al futuro con positività. Grazie dottoressa, buon lavoro dalla sede del Centro di Medicina di Vittorio Veneto. Poi noi sappiamo che lei è, diciamo, molto presente, perché anche a Pordenone, a Vittorio Veneto dove è collegata ora, a Conegliano e Pieve di Soligo. La ringraziamo per il lavoro che fa quotidiano e le auguriamo una buona prosecuzione di giornata. Buona giornata, grazie, ciao. Allora possiamo dallo studio continuare con la nostra maratona, che ci riserva ancora tantissime e importantissime informazioni. Giornata mondiale della vista, Centro di Medicina con le sue realtà ha voluto essere presente con i medici professionisti, che ringrazia per la loro disponibilità. Buona prosecuzione e buona continuazione della Giornata mondiale della vista. Con questo noi riusciamo a evidenziare, bloccare, curare questa malattia e statisticamente
prevenuta così, più dell'80% dei pazienti viene guarito. Non è poco, vuol dire l'80%, vuol dire che se noi abbiamo 500.000 persone che non scopriamo oggi, oltre quel famoso 1 milione che ho detto prima di malati, l'80% su 500.000 a cui evitiamo la cecità sono tanti, sono centinaia di migliaia di persone. Abbiamo parlato di familiarità, potrebbe esserci però anche il caso in cui, non so, non sia stata rilevata e quindi, cioè, che cos'è che potremmo consigliare, diciamo, allora se una persona ha avuto una familiarità, chiaramente indagare, ma in linea di massima l'idea sarebbe quella che arrivati all'età dei 40 anni, insomma, di fare una visita, anche e soprattutto se non la si è fatta prima, considerando che forse la si fa solo in occasione della patente oggi, una visita oculistica. Esatto, cioè noi veramente siamo una specialità oggi che ha a disposizione una tecnologia che penso che nessuna specialità abbia. Oggi in oculistica abbiamo 7-8 tipi di laser diversi, abbiamo una tecnologia che ci permette di esaminare, ripeto, fibre di un nervo. Nelle altre specialità addirittura non c'è niente di tutto questo, solo che a fronte di questa fantastica tecnologia la compriamo, ne siamo dotati, poi alla fine non serve a niente se poi i pazienti non vengono a farsi vedere. Vale in oculistica, ma vale anche in tutte le malattie. Faccio l'esempio più banale. Il diabete, tutti sanno che è dovuto al fatto che la glicemia si è alzata, il tasso di zucchero nel sangue. Bene, ma se uno non fa un esame del sangue non lo saprà mai, o lo saprà solo quando la glicemia sarà talmente alta da dare sintomi. La gente normalmente però il classico esame del sangue non lo fa solo quando non sta bene. Allora proprio il concetto è questo: la figura del medico, e poi farò un cenno ad altre cose, la figura del medico deve essere intesa non come quello che ti cura, ma quello che la malattia, ma quello che previene la malattia, in maniera tale che tu non ti ammali. Questo ha un impatto enorme, fantastico sulla salute dei pazienti e della popolazione, perché è molto più facile curare quando uno non è malato ancora o solo inizio della malattia che curarlo agli stadi più avanzati. È molto più facile, questa è la visione attuale, abbiamo visto anche in occasione del Covid, prevenire una malattia piuttosto che far sì che il paziente finisca in ospedale, dove tutto diventa più complicato, ci finisce quando è grave. Dobbiamo fare in maniera tale che il paziente non ci finisca in ospedale e che non finisca nelle nostre sale operatorie, ma possa essere curato a casa, negli ambulatori. Allora, farsi visitare quando si è sani, non quando si è malati, o apparentemente sani, in quel caso noi avremo risolto veramente. Ripeto, io sono convinto che oggi, e non solo in oculistica, l'80% minimo delle malattie non avrebbero nessuna conseguenza grave se si scopriscono precocemente. Questo vale per il diabete, vale per la pressione alta del sangue. Andiamo a farci fare un elettrocardiogramma, a fare prevenzioni di quel tipo, una visita cardiologica, solo quando abbiamo la palpitazione o ci gira la testa, perché non facciamo le cose più banali, non proviamo neanche la pressione del sangue. Quella sì, possiamo curarla in farmacia, dico per assurdo, ma facciamolo, perché veramente avere tutta questa tecnologia e non utilizzarla, non fare prevenzione, è uno spreco di salute, è veramente. Forse c'è anche un problema veramente di allineamento tra la società civile e l'evoluzione che ha avuto la medicina e la chirurgia negli ultimi anni. Pensiamo alla stessa parola prevenzione, che forse oggi troverebbe nel glossario una parola più appropriata nel termine diagnosi precoce. Esatto, la diagnosi precoce, l'hai detto correttamente, la diagnosi precoce, che la diagnosi in sé anche sei sano, è una diagnosi in un certo senso, sei malato o sei all'inizio di una malattia. È intuitivo, facilmente intuitivo, che una qualsiasi malattia presa precocemente è curabile, presa negli stadi un po' più avanzati molte volte è un disastro. Pensiamo al tumore al seno, presa precocemente e lì già per fortuna, e qui dovremmo seguire
questa giusta, corretta mentalità, questo giusto, corretto approccio che c'è stato per esempio nelle donne nella prevenzione del tumore al seno. È stata l'arma per esempio che ha sconvolto in senso positivo il fatto che di tumore al seno oggi è più difficile morire. Perché? Perché tutte le donne sanno che vanno a fare una mammografia, vanno a fare una visita per la prevenzione fanno i pap test per vedere la prevenzione dei tumori dell'utero. Ecco, la stessa cosa deve capitare anche nelle altre specialità. Oppure consideriamo che la vista sia meno preziosa? Senza vista non facciamo niente purtroppo oggi, soprattutto oggi in cui aumenta sempre di più l'esigenza di vederci. Siamo diventati più intellettuali, leggiamo, ci informiamo, 200.000 device che possono essere dal telefonino, dalla posta, da internet, cioè gli occhi sono diventati sempre più essenziali, sempre più preziosi. Trattiamoli bene. E soprattutto io direi considerando l'aspettativa di vita. Oggi abbiamo visto anche le recenti statistiche, comunque si vive al di là degli 80 anni. E in questo diciamo quali altre patologie sarebbe fondamentale prevenire? Diciamo che nel campo nostro sicuramente l'altra grossa patologie sono legate allo stato della retina. La retina è quello schermo in fondo all'occhio, dove la pellicola fotografica dell'occhio, dove vanno a stamparsi le immagini. Guai se una pellicola non funziona bene, noi possiamo avere tutto il resto che funziona bene, ma non vediamo. La parte centrale di questa pellicola, cioè della retina, si chiama macula. La cosiddetta degenerazione maculare senile è una malattia che purtroppo è la prima al mondo come incidenza di causa di cecità. La degenerazione maculare senile, per dare un numero piuttosto impressionante, interessa 3,5 milioni di italiani. Non è poco. Questa è un'altra tragedia, perché le cellule nervose della retina, quando ne è morta una è morta. Possiamo al massimo nella nostra terapia rallentare, possiamo fermare e curare. Anche qui va il discorso, prima lo scopriamo e meno cellule saranno state danneggiate e prima riusciamo a fermarla e non avere grossi danni, perché senza la visione centrale non facciamo niente, non leggiamo, non scriviamo, siamo bloccati. Possiamo avere tutto il campo visivo perfetto, ma se io metto un dito qui davanti e guardo dove devo leggere, non leggo le parole, non leggo le lettere, mi tolgo la patente giustamente, eccetera eccetera. Bene, la degenerazione maculare, anche quella si può vedere solo con una visita oculistica, guardando direttamente la retina e facendo per esempio alcuni esami. Uno è che è stata l'evoluzione fantastica della prevenzione, che ci fa vedere quello che anche noi, anche se fossimo dei bravissimi specialisti, non vedremmo mai o lo vedremmo più tardi. Un esame che si chiama OCT, un esame di 10 minuti, che si fa anche nelle nostre strutture, e in 10 minuti hai tutti gli strati della retina, vedi se anche c'è qualcosa sotto di nascosto che può portarci a questo problema. Nel caso specifico è una malattia legata all'età, non si sa esattamente ancora certo, è legato al tipo di alimentazione, alla circolazione, per esempio all'ipertensione, alla mancanza di alcune vitamine. Bene, nelle fasi più gravi, per esempio alcune iniezioni all'interno dell'occhio, 30 secondi, si riesce a bloccare questo problema o a curarlo molto, o a rallentarlo clamorosamente. Nei casi meno evoluti, la regolarizzazione dello stile di vita, guai all'obesità, guai a disturbi alimentari, guai a carenze vitaminiche, eccetera. Tutto questo, che è una collaborazione tra lo specialista e l'oculista, che la evidenzia, e poi tutto il resto che ne viene a cascata, gli internisti, l'endocrinologo, che curano il complesso della persona in maniera tale da non creare le condizioni perché si sviluppi la degenerazione maculare. È sempre stato detto, io ho avuto un grande maestro che era il professor Rama, che mi diceva sempre che l'occhio è veramente lo specchio dove noi vediamo anche come sta l'organismo. Scopriamo dall'occhio molte volte, guardando la retina, che uno probabilmente ha la pressione alta del sangue e dovrai provare ed è alta, perché è l'unico posto, l'occhio, dove si riescono a vedere le vene e le arterie in forma di capillare,
nude cosiddette. Noi abbiamo una mano, la vediamo coperta dalla pelle, non la vediamo in particolare. L'occhio è l'unico posto dove possiamo vederla nuda, e quindi tanti piccoli particolari, depositi di colesterolo, degenerazioni di quel tipo, emorragie, piccole emorragie che fanno sospettare che cosa? Piccola emorragiola. Come mai? Provi a fare una glicemia e trovi che è un diabete, la retinopatia diabetica per esempio, che anche quella è un'altra grossa malattia insieme alla degenerazione maculare, qualche volta addirittura anche associate, che è un grosso indice di gravi lesioni della capacità visiva. Allora, è veramente, quando diciamo l'occhio è la finestra sul mondo, è anche la finestra su come stiamo dentro, non solo per vedere fuori, ma come stiamo dentro. E ribadisco per l'ennesima volta, avere una tecnologia fantastica che ci permette delle diagnosi fantastiche e precoci è un'occasione da sfruttare, da non perdere. Impieghiamo molto poco. Quello che spenderemo di tempo, purtroppo qualche volta anche di denaro, nella prevenzione è risparmiato, moltiplicato per 1000 al di là della salute, anche economicamente per il futuro, perché se noi cureremo all'inizio certe malattie non avremo mai la gravità del dopo. Ha aperto una finestra interessante anche sulla pluridisciplinarietà. Ha a che fare anche un po' con la medicina moderna, un approccio moderno che pone il paziente al centro e i professionisti tutti attorno a lui? Sicuramente. Allora, è sotto di tutte, non a caso, non è solo un fatto, faccio questa piccola digressione, commerciale, è un fatto proprio di, giustamente, di multidisciplinarietà. È sotto gli occhi di tutti il diffondersi di grossi centri polispecialistici. Oggi, negli ultimi 20-30 anni, la figura del medico che fa un po' tutto non c'è più. Perché? Perché è impossibile sapere tutto di tutto, è troppo veloce l'evoluzione culturale, le scoperte, che uno si deve dedicare a un qualcosa di specialistico. Lo specialistico fa sì però purtroppo che non si possa curare tutto e si perde un po' il parente medico di fianco. Diventa essenziale quindi radunare molte volte sotto lo stesso tetto, sotto le stesse strutture, tutte le specialità, in maniera tale che ci sia un colloquio e una velocità di trasmissione di dati tra uno specialista e l'altro. Una trasmissione veloce di quello che sono le esigenze degli esami. Io vedo qualcosa di strano, come dicevo prima, al fondo dell'occhio, una piccola emorragia, subito a disposizione, se lavoro in certe strutture in cui c'è tutto, dico adesso subito vai a farti l'esame del sangue, vai dall'endocrinologo perché hai trovato che c'è qualcosa che no, vai dal cardiologo perché ho trovato che la retinopatia ipertensiva che mi lascia qualche sospetto che tu abbia la pressione alta. Cioè è veramente un'occasione fantastica lavorare tutti in grossi complessi in cui hai veramente ogni piccola specialità che poi alla fine fa sì che il trattamento terapeutico del paziente e di indagini cliniche sul paziente sia a 360 gradi, perché se no curiamo un pezzo e non curiamo l'altro. E poi in realtà invece è molto difficile, se non c'è questa capacità di radunare sotto lo stesso tetto tutte le specialistiche, il paziente deve cominciare a girare da una parte e dall'altra, perde tempo, non ha più voglia, parliamoci chiaro. Quando si parla di questi pacchetti, chiamiamoli così, di check-up, parola abusata in passato, è molto generica, questi sono invece, questa è l'essenza della medicina, il check-up quando si sta bene, che noi vediamo statisticamente, quando facciamo dei check-up monotematici, abbiamo fatto delle campagne guardando la pressione oculare dei pazienti, prevenzione del glaucoma, abbiamo altre, retinopatia diabetica, degenerazione maculare, abbiamo scoperto tanti di quei pazienti che sono venuti per un check-up,
che non sapevano di avere malattie e grazie a quello abbiamo trovato che avessero certe malattie e curate subito, messe sotto indagine. Questo è veramente, il check-up deve diventare un'occasione e un modo di pensare la medicina e la nostra salute di abitudine. Ormai deve essere questa la vera medicina, curarci prima. Oggi voi sapete che una volta c'erano i raggi, la radiografia, oggi risonanze magnetiche di ogni tipo che ormai ci esaminano in maniera strutturale, in maniera fantastica. In 20 minuti sappiamo dalla testa ai piedi, dentro di noi, se c'è anche un piccolo difetto. Queste sono cose che veramente la tecnologia ci ha regalato. È come dire, altrimenti, se non la usiamo, di avere in garage una bellissima Ferrari e lasciarla lì, non usarla. Allora è inutile che abbiano scoperto la Ferrari che va a 300 all'ora se poi dopo la lasciamo nel garage. Usiamola. Un vero peccato, sì, sempre per. Allora, siamo in chiusura. Le ricordo che questa giornata, diciamo, è la giornata della prevenzione appunto delle patologie della vista. Noi l'abbiamo così simpaticamente voluta intitolare "Strizziamo l'occhio alla prevenzione", così chiederemo anche a lei un ammiccamento, insomma, in chiusura. Però proprio per la sua esperienza e competenza, se può anche lanciare in un momento un po', diciamo, critico, non tanto per l'oculistica ma in generale, e per certi versi in cui si può leggere un venir meno della fiducia nei confronti della medicina, della scienza. Invece lei ci ha dimostrato che proprio sono i fatti che dimostrano che bisognerebbe avere invece molta fiducia, no? Affidarsi, proprio perché se ne potrebbero ricavare dei vantaggi pratici per la nostra esistenza. Lei ha toccato un tasto dolente per certi versi, molto dolente. Quando parla di sfiducia, che c'è in Italia ma c'è anche in altri paesi, è veramente il controsenso. Possiamo dare molto di più ai pazienti per la nostra cultura e per la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione. Diventa difficile per noi molte volte prepararci noi stessi a queste nuove tecnologie, a questa prevenzione, a questo modo di agire mentale, anche per noi. I vecchi medici una volta, ancora molte volte fanno fatica quasi quasi a un approccio al computer. Io che sono abbastanza datato, mi sono adattato per curiosità, ma per carattere, ma qualche volta si fa fatica, però dobbiamo abituarci a questo. Peggio è ancora purtroppo nei pazienti. I social, soprattutto i social, che sono stato e hanno i loro lati positivi di informazione, di aggregazione, purtroppo sono stati un disastro nel diffondere una falsa medicina. E nella falsa medicina è come dire, non credo alla medicina, tra virgolette, vera, ufficiale, diffondendo notizie che poi vengono amplificate, moltiplicate, false, le fake famose, e soprattutto questa tendenza sul web di allontanarci, invece di fare esattamente, dovremmo fare il contrario, dalla medicina, con l'autodiagnosi. La gente oggi ha un sintomo e quasi quasi, invece di andare dal medico, scrive pressione, scrive e quasi quasi si autocura. Questa è la cosa proprio più sbagliata. Da una parte abbiamo la tecnologia del web che ci avvicina a cercare dove possiamo andare, dove possiamo andarci a curare, dove esistono strutture, per esempio. Il numero di telefono senza muoversi, tutto, le mail. Dall'altra parte la sfruttiamo malissimo, perché dovremmo sfruttarla per credere all'informazione, ma l'informazione corretta, non quella del web in sé, ma l'informazione che ci dice che non possiamo parlare di medicina con chi non è medico. E questo è il messaggio che volevo dare, perché ultimamente purtroppo è successo anche col Covid, purtroppo capita con noi, in cui ci arrivano o non arrivano i pazienti perché hanno preso strade diverse.
credono a quello che hanno visto su Facebook, che ha detto io metto queste gocce, non andare qua, non è niente, cioè si curano da soli o si curano nei posti sbagliati, su siti che non c'entrano niente con la medicina. No, credeteci, oltretutto abbiamo la fortuna, e parlo in questo caso dell'Italia, che al di là di quello che sono certe brutte impressioni, abbiamo una delle medicine migliori del mondo. Io ci vivo da 40 anni e ho girato molto all'estero, veramente siamo dopo tutto dei fortunati. Abbiamo anche noi i nostri difetti, tutti quanti, però vi assicuro che la medicina italiana, la chirurgia italiana, l'evoluzione, la diagnostica di altissimo livello, le grosse terapie nel campo dei tumori, anche nel mio campo, all'estero, il colmo, siamo considerati tra i migliori in assoluto, basta andare a vedere le classifiche sulla qualità della nostra, troverete dappertutto. Il colmo che non ci crediamo noi, gli italiani, sarebbe veramente assurdo. E allora un ultimo saluto e con naturalmente un occhiolino che chiediamo anche a lei di fare a chi ci sta seguendo in questo momento, in questa giornata mondiale della vista. Strizziamo un occhio veramente alla salute, alla prevenzione, alla fiducia e cerchiamo di vivere da sani. Abbiamo un mondo bellissimo da vedere, viviamo in un paese fantastico, cerchiamo di vederlo più a lungo possibile, ci sono tante cose belle da vedere, di vederlo a lungo, veramente a lungo, e vederlo in maniera sana, perché arriveremo all'età, tra virgolette, della pensione e dobbiamo essere talmente sani di avere avanti ancora tanti anni per goderci quello che magari prima col lavoro non abbiamo avuto tempo di godere. Ancora grazie dottor Genisi e naturalmente ci ritroveremo ancora qui sempre al centro di medicina con lei per discutere ancora dei tanti temi che riguardano l'oculistica. Grazie a voi. Questa sera parliamo di vista, di occhi, abbiamo un ospite importante, il dottor Claudio Genisi del Centro di Medicina di Treviso e anche di Mestre. Buonasera dottor Genisi. Buonasera a voi. A due parole, ma veramente due, per presentare il dottor Genisi, già primario di oculistica presso l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e tra i fondatori della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ed è responsabile di trapianti di cornea presso la Clinica Sant'Anna di Brescia. Questo comporta che sia per noi una figura di riferimento e quindi lo ringraziamo anche perché diciamo non è nuovo a queste incursioni in queste serate organizzate dal Comune di Villorba. Va bene, grazie a voi invece dell'invito, sono cose che mi sono sempre piaciute perché ormai i mezzi moderni sono questi per la diffusione presso la popolazione più che i pazienti, presso la gente che oggi riceve tantissimi segnali dal web e che qualche volta sarebbe giusto che ricevesse dei segnali in mezzo a tanta confusione un pochettino più chiari e spero di riuscire a fare qualcosina di piccolo anche stasera. Ma ne siamo sicuri. Questa sera parleremo della salute degli occhi e in particolar modo anche come andiamo a proteggere la nostra vista, soprattutto in un periodo in cui usciamo anche da un po' di, ecco, se vogliamo usare la metafora, veramente da un po' di buio. Intanto così, una sua impressione a caldo, come ha vissuto anche lei da medico questo periodo, diciamo, di forte ansia, stress, in cui comunque abbiamo visto insomma un po' la nostra libertà venire meno, dover rispettare delle regole molto, molto stringenti e quindi insomma come ha vissuto lei questo periodo di quarantena? Ma il mio giudizio strettamente personale è che questo periodo mi ha insegnato alcune cose e mi ha fatto riflettere su alcune cose, soprattutto di quello che può mancare ai nostri pazienti quando succedono eventi di questo genere. Mi sono sentito colpevole qualche volta
devo scusarmi, io e forse molti dei miei colleghi, perché siamo stati assenti, come specialisti perlomeno, in confronto ai tanti colleghi invece che erano in prima linea, ma che non facevano gli oculisti, che facevano proprio un'opera di salvare delle vite, in primo piano, che hanno pagato, come tutti sanno, molto caro la loro presenza con malattie e morti personali nell'ambito medico. Noi abbiamo dovuto interrompere la nostra attività, una parte perché è dovuto. La maggioranza dei reparti oculistici sono stati chiusi, occupati letteralmente dalle emergenze dei pazienti che venivano ricoverati per cose ben più gravi che una congiuntivite o una cataratta. E noi non abbiamo potuto proprio in pratica svolgere attività né di prevenzione né di cura. Di questo ce ne scusiamo, ma vi preghiamo anche di capire che in queste emergenze ci sono delle priorità. Cercheremo di recuperare adesso. Sono certo che anche questo suo messaggio sarà stato colto anche nel senso pieno e positivo da parte di chi ci sta ascoltando. E un po', diciamo, ha anche risposto immagino un po', andiamo verso la seconda domanda, che sarebbe la seguente. In ogni caso un certo rapporto con i suoi pazienti lo ha sempre portato avanti, lo ha sempre coltivato anche in queste ultime settimane, dove l'attività in realtà poi è anche ripresa. Cosa l'ha colpita dei racconti, cioè di quello che le hanno detto? Perché immagino che dopo un lungo periodo rivedere un medico era anche un momento per così confessare un po' la propria dimensione personale, oltre che patologica, diciamo. Mi ha colpito quanto valga il rapporto personale umano per i pazienti. Molte volte facendo questo lavoro veniamo accusati, qualche volta anche giustamente, di trattare quasi le persone come dei numeri, la visita numero 1, la numero 2, la numero 18. In realtà l'impressione proprio del sorriso da parte dei pazienti quando abbiamo ricominciato l'attività, pazienti che magari avevamo contattato perché non siamo mai stati assenti del tutto, abbiamo usato i metodi del web e i pazienti potevano scrivere, io avevo lasciato, non so, lo studio come del centro di medicina, la possibilità di telefonare, la possibilità di scrivere, di mandare mail, abbiamo cercato di fare una certa assistenza a distanza, con i limiti di un'assistenza a distanza, però il percepire queste preoccupazioni covate magari per un mese o due di assenza da pazienti che pensavano magari di essere seriamente malati, di avere una malattia importante, vedere che gli davamo un messaggio quando abbiamo ricominciato una decina di giorni fa a riprendere a pieno ritmo la nostra attività, questo messaggio di non è successo niente, stai tranquillo, ci ha regalato il sorriso dei pazienti, che alla fine, vi assicuro, è la cosa più appagante che possiamo avere. Noi adesso finalmente usciamo, insomma, qualcuno già da un po' di tempo, però in linea di massima torniamo in qualche maniera a calpestare una terra che per certi versi, ma anche a vivere un ambiente esterno dove c'è la luce, dove c'è comunque il riflesso della luce, l'ombra, tante situazioni a cui, diciamo, anche perché l'impatto ormai era quello del televisore piuttosto che del cellulare, piuttosto che del computer, non eravamo più abituati. Ecco, richiede una preparazione, soprattutto per chi ha qualche patologia particolare, richiede attenzione questo ritorno alla vita di tutti i giorni? Ha toccato un tasto importante, nel senso che in realtà questi 2 mesi hanno accentuato un tipo di vita per noi anomalo. Eravamo letteralmente, per chi non aveva la fortuna di avere per sé un giardino, che sono la minoranza delle persone che vivono in appartamento, abbiamo vissuto 2 mesi al chiuso ma anche come luce, perché eravamo tra 4 mura, al massimo avevamo un terrazzino, ma la cosa era finita lì. E quindi giustamente lei ha messo il dito sulla piaga, chiamiamola così, l'affrontare di nuovo la luce, l'aperto. E questo sicuramente in questo periodo che poi in cui c'è stato il cambio tra la parte, diciamo, dell'uscita dall'inverno primavera con il sole, con la luce forte, merita
che gli occhi siano protetti dagli ultravioletti. Quindi questo è il primo messaggio, banale, che sembrerà elementare. Proteggiamo gli occhi dagli ultravioletti, usiamo degli occhiali da sole non banali, occhiali da sole seri, presi nei negozi seri, con la protezione per gli ultravioletti, che sono una delle, ne parleremo forse anche dopo, una delle cause qualche volta di danni oculari. 2, l'uso dei computer, dei telefonini, di tutti quei device che ci hanno tenuto legati al mondo esterno, che non vedevamo più, che non vivevamo più, ma che sono stati, diciamo, è stato l'utilizzo di questi strumenti è quello che ci ha tenuto vivi, parliamoci chiaro. Abbiamo potuto parlare, vederci, la diffusione degli streaming, tipo quelli di adesso, noi abbiamo fatto addirittura congressi così, e questo naturalmente ha affaticato gli occhi, perché si sa che la visione per vicino per tante ore sicuramente è affaticante. Non vorrei apparire banale o di interesse. In questi casi si sono accentuati anche difetti oculari per l'utilizzo degli occhi molte ore per vicino, e magari sarebbe utile un controllo da parte di qualcuno, ma tranquilli che non succede niente di grosso. Quindi diciamo un messaggio di protezione lo abbiamo dato e sicuramente va colto. Quindi ecco, dicevamo prima, un occhiale da sole, una protezione con una lente che sia una lente, diciamo, importante, ecco, non quella comprata sui banchi o in spiaggia, così in mezzo a 200.000 montature, in cui ci lasciamo attrarre solo dalla forma e dal colore. Le lenti da sole sono una cosa seria. Se non hanno i giusti filtri per ultravioletti, antiriflesso, lenti certificate, che ripeto non si trovano in spiaggia, tanto per capirci, o nella bancarella, possono addirittura, invece di essere un oggetto di estrema validità per la protezione dei nostri bulbi oculari, essere addirittura dannosi per gli occhi. E quindi ottenere l'effetto contrario. Diciamo che si è parlato molto in questo periodo appunto di Covid, di virus, eccetera. Ci sono delle problematiche che però le persone molto spesso si portano dietro, vuoi per l'età, vuoi per lo stile di vita, e qui vengo a un tema dove so che può darci delle informazioni molto importanti, cioè la cataratta e la degenerazione maculare. Perché dobbiamo stare attenti, diciamo, essere accorti, ecco, nell'attenzione ai nostri occhi? Perché dobbiamo essere così premurosi? Ma dobbiamo essere premurosi nei confronti della vista e dei nostri occhi, perché è forse l'organo di senso più importante. Faccio un esempio che potrà parere banale, ma non vuole essere offensivo, per esempio, per chi sente poco, ma senza udito in qualche maniera, con la lettura, con la vista, con le sensazioni esterne, riusciamo a vivere. Senza la vista è veramente una tragedia, quindi è un bene prezioso che dobbiamo assolutamente proteggere. Bene, c'è nato la cataratta. La cataratta oggi viene banalizzata perché è un intervento ormai talmente modernizzato, talmente diciamo breve come esecuzione, il fatto che ormai sia diventato un intervento ambulatoriale, che però è un intervento che ha la sua serietà e che può essere non più una malattia, la cataratta, che interessa le persone di una certa età. Ricordiamo che è l'intervento più eseguito in Italia e nel mondo ogni anno. Uno pensa, non so, l'appendicite. No, è la cataratta. In ogni anno in Italia vengono fatte circa 600.000 interventi di cataratta. Pensate un po'. La cataratta, se devo spiegare in 2 parole velocissime che cos'è, dietro alla nostra pupilla, la parte centrale dell'occhio, quella che noi vediamo di colore nero, per intenderci, lì dietro c'è una piccola lente, grande come una lenticchia, per darvi un'idea. Attraverso questa lente, che serve per mettere a fuoco le immagini dietro all'occhio, dentro l'occhio, attraverso questa lente passano tutte le immagini emesse a fuoco. Questa lente deve essere ovviamente quindi perfettamente trasparente. Quando diventa mano a mano opaca, si dice che si ha la cataratta. Quando l'opacità raggiunge una densità importante,
chiaramente le immagini è come se passassero attraverso un vetro sempre più opaco, sempre più sporco, e a quel punto fin quando non vedremo più le immagini ben distinte. A quel punto l'unica terapia, non c'è nessuna terapia medica, è quella di asportare chirurgicamente con uno strumento ad ultrasuoni da un forellino piccolo all'interno dell'occhio di 2 mm solamente, anche meno qualche volta, asportare, frantumare questa piccola lente naturale diventata opaca, cioè cataratta, e sostituirla con una lente di materiale plastico, il cosiddetto cristallino artificiale, che oggi è diventato addirittura una opportunità grazie alla tecnologia, per cui questa lente che noi mettiamo nell'occhio può addirittura essere un'opportunità positiva per correggere dei difetti visivi che avevamo dalla nascita. Uno era miope, ipermetrope, astigmatico. In un colpo solo praticamente noi mettiamo l'occhiale, questo mini occhiale, che è il cristallino artificiale, dentro l'occhio quando operiamo la cataratta. E quindi un paziente che ha portato magari gli occhiali, ecco questo è un cristallino artificiale, un paziente che ha portato gli occhiali tutta la vita, grazie all'intervento di cataratta non porterà più gli occhiali, spesso né per lontano né per vicino. È come tornare bambini. Abbiamo parlato anche di degenerazione maculare, no? Che si diciamo, verifica solitamente ad una certa età, diciamo, però l'attenzione alla vista, diciamo, bisogna averla, cioè bisogna curarla per tempo, ecco, quindi anche il tema della scelta delle lenti, cioè ci sono tanti aspetti che meritano una cura, ecco, Ecco, allora, la degenerazione maculare è uno dei due motivi, purtroppo, al mondo di maggior incidenza di cecità o di netta ipovisione. La macula, per quello si dice degenerazione maculare, degenera, e la macula è la parte centrale di quello schermo che abbiamo in fondo all'occhio, cioè che si chiama retina, la parte centrale dove noi focalizziamo le immagini, è la parte più preziosa della nostra retina. Se quella non funziona, è la nostra pellicola fotografica che non funziona, e quindi noi potremmo avere un occhio fantastico, aver messo gli occhiali migliori di questa terra, ma le immagini vanno a finire in questa macula che, non funzionando più, non ci fa percepire le immagini. È tessuto nervoso, quindi estremamente delicato, e la macula può avere delle degenerazioni. Degenerazione maculare senile è quella dovuta all'età, che colpisce un certo numero di persone abbastanza ampio, perché è aumentata, semplicemente è aumentata di molto la vita media delle persone. Negli ultimi 40 anni è aumentata quasi di 20 anni. E quindi, vivendo più a lungo, è più facile anche trovare pazienti con questo problema. Poi è accentuata da malattie generali, diabete, pressione alta, colesterolo, eccetera eccetera, cioè tutte le parlo in maniera molto semplice e non da medico, sì, in questo caso. Ecco, quando questa macula degenera non c'è più niente da fare, nel senso che bisogna fare di tutto invece per fare una prevenzione. La prevenzione si fa con un metodo semplice, facendosi visitare quando si è sani. Parlare di prevenzione non è andare dal medico quando si è malati, bisogna andare quando si è sani. Quando è malato qualche volta si cura, ma qualche volta ormai è tardi, e quindi la prevenzione è reale, è farsi visitare ciclicamente. Direi che per la degenerazione maculare, dopo i 40 anni, ogni 3-4 anni farsi vedere se non si hanno sintomi, se si hanno sintomi anche più spesso, per vedere se c'è qualcosa che non va. In tal caso, se si trova qualcosa, la prevenzione è l'uso di certe sostanze, parlo di farmaci, integratori, iniezioni intraoculari particolari, che oggi riescono, se non a fermare, ma a migliorare, oltre che fermare, spesso la degenerazione maculare, e soprattutto non far arrivare la gente alla cecità. C'è qualche esame che è sintomatico e ci può aiutare a capire per tempo? Certamente, ecco, la tecnologia nel campo dell'oculistica è stata una cosa che veramente, io che non sono più ragazzino sicuramente, mi ha entusiasmato, perché ho vissuto questa esplosione della tecnologia che entusiasma. Esiste un esame che può essere rapportato, per dare un'idea, una specie di risonanza magnetica dell'occhio, che si chiama OCT,
che ci fa vedere tutti gli strati della retina, ci fa vedere come circola il sangue, ci fa vedere delle cose che noi medici, oculisti, specialisti, con l'osservazione diretta della retina, non vediamo. Vede al di là di quello che noi possiamo vedere. E questo è importantissimo farlo, perché è la vera prevenzione. Fai un OCT, vedi se tutto è sano e scopri anche delle cose, appunto, prima che il paziente si accorga di avere qualcosa. E questo è fantastico, e questi esami dovrebbero diventare di routine, oltretutto non sono di largo costo. Diciamo che per conto mio fa parte oramai di quegli esami che uno dovrebbe fare come a una certa età bisogna fare la glicemia, l'azotemia, l'esame del sangue. Una cosa fantastica. Ma diciamo che già da bambini di solito si consiglia, prima di una certa età, soprattutto prima del percorso scolastico, una visita oculistica, perché poi si sa che la vista da vicino porta, la lettura da vicino porta a perdere, o piuttosto che... Quindi anche Dica. No, dicevo dottore, anche di fronte magari a una sensazione di iniziare a non vederci più bene, magari una visita fatta, diciamo, in modo completo, ecco, quello a cui lei accennava prima, forse effettivamente va pensato. Lei tocca un tasto un po' delicato. Un po' delicato perché purtroppo noi siamo una specialità in cui ancora, lo dico senza polemica, lo dico proprio nei confronti del messaggio che bisogna proteggere i pazienti informandoli. Colpa forse nostra, che qualche volta non li abbiamo informati a sufficienza. Oggi ancora la gente, dico la gente in generale, confonde l'oculista con la parola ottico, senza capire molte volte che uno è un medico, l'oculista, e gli oculisti visitano negli ambulatori, negli ospedali, nei poliambulatori, e l'ottico è un negoziante con qualche cultura di ottica, quindi di visione, limitata però giustamente ai suoi studi, che sono brevi, di come confezionare un occhiale, come provare a misurare la vista. Attenzione, che non vuol dire fare una visita oculistica, applicare giustamente bene magari delle lenti a contatto o cose di questo genere. Però non è una visita oculistica. La prevenzione non si fa nei negozi. La gente questo ancora non l'ha capito bene, ma deve per se stesso, non per noi, deve prendere come prevenzione reale, dire io faccio una visita, misurare la vista non dice che su un certo tabellone vedo la prima, la seconda, la terza, la quinta regola, la quinta linea. Mi mettono un paio d'occhiali, lo può fare anche un ottico, provo, leggo l'ultima riga. Bene, punto. Questo vuol dire che gli occhi sono sani? No. Questo vuol dire semplicemente che posso essere miope, astigmatico, ipermetrope, cioè i difetti da occhiale, e tutto il resto, cioè il 99% non l'abbiamo visto. Quello che è scoprire alcune malattie che portano alla cecità, asintomatiche, il glaucoma, chiamato il ladro silenzioso della vista. Poi provare e guardare la famosa retina, fare l'OCT, misurare le curvature corneali, guardare se uno ha dalla congiuntivite a certe malattie. Ricordiamoci che rarissimi, asintomatici, quindi uno vede benissimo, 10 decimi, perfetti, esistono anche dei tumori oculari, ricordiamocelo, rari ma esistono. E tutto questo si fa negli ambulatori. Questo è il messaggio che voglio dare. Poi, per il resto, ognuno faccia il proprio mestiere. Allora, siccome vedo arrivare delle domande, ne faccio ancora una io, poi raccogliamo e leggiamo anche le domande che ci stanno arrivando. Ha citato questo tema del glaucoma perché ultimamente, insomma, c'è anche un movimento di sensibilizzazione rispetto al glaucoma, forse perché effettivamente ha un impatto importante, non solo come conseguenze, ma inizia ad avere un impatto anche su un certo numero della popolazione, una certa percentuale di popolazione. Allora volevo chiedere se poteva spiegarci un po' meglio di che cosa si tratta e anche capire come si può fare, se si può fare prevenzione in questo caso. Sì, il glaucoma è l'altra grossa malattia, insieme alla degenerazione maculare, che purtroppo è la responsabile dei casi di cecità nel mondo. Cecità, attenzione, spesso, quasi sempre, irreversibile. Non esistono cure, non esistono trapianti, eccetera.
glaucoma viene confuso spesso come una malattia causata solo e unicamente dall'aumento della pressione oculare. Attenzione, la pressione oculare non ha nulla a che fare, cioè nel senso che non è la stessa cosa della pressione del sangue, pressione arteriosa. Allora, la pressione oculare è misurabile con uno strumento, con vari strumenti più o meno precisi, e nella maggioranza dei casi, però la maggioranza dei casi vuol dire il 75-80% dei casi, se la pressione è oltre un certo valore, questa pressione, diciamo, dirò molto termini molto comprensibili per chi non è medico, preme sulle fibre del nervo ottico. Il nervo ottico è quel filo che conduce l'immagine dall'occhio al cervello. È il filo elettrico che, se si interrompe, la luce non si accende, cioè la vista non si accende. Quindi, bene, premendo, queste cellule nervose del nervo ottico possono morire e il campo visivo, cioè quello che noi vediamo lateralmente, può pian pianino stringersi, ma quando ci accorgiamo, ecco perché il ladro silenzioso, molte volte senza sintomi, ormai quello che abbiamo perso l'abbiamo perso, non lo recuperiamo più. Bene, anzi male. Diagnosticare il glaucoma in maniera preventiva, cioè presto, quando ancora non ci sono sintomi, e solo una visita medica può farlo, va bene, attenzione, con un altro tipo di OCT e con altri esami che non sono quelli di misurare la banale pressione che si può fare anche in qualche negozio o in qualche farmacia. Guai a queste cose, perché non scherziamo con la vita. La prevenzione è calcolato che possa salvare almeno il 50% delle persone dalla cecità. Questi sono milioni di persone nel mondo. Questo non è terrorismo. Spero che sia un messaggio di serietà, che sia un messaggio che dica alla gente che siamo noi i primi autori e responsabili della nostra salute. Magari un telefonino nuovo in meno, ma una visita in più. Anche perché poi il telefonino, tutto sommato, alla vista non fa poi tutto questo bene. Tra l'altro anche gli ortopedici ci hanno tirato le orecchie in questo periodo, perché la lettura anche in chiave posturale del telefonino non è sicuramente una postura fisiologicamente corretta sostanzialmente. Certo. Ma sa, esistono poi dopo, senza addentrarci troppo perché i tempi sono limitati questa sera, mille altre problematiche. Prima l'abbiamo solo sfiorata ed è una cosa che è giusto dire perché siamo in un periodo ancora vivo, attenzione, di coronavirus, la tematica delle lenti a contatto. La lente a contatto è diventata una cosa responsabile purtroppo di diverse malattie oculari e adesso in questo periodo non solo oculari, e che è banalizzata, ormai la compriamo dall'ottico così come se fosse un oggetto come un occhiale, la compriamo su internet per risparmiare, spesso e volentieri senza neanche una visita medica. C'è stata una grossa polemica, ma non deve essere una polemica, deve essere una cosa seria. In questo periodo io consiglio, la comunità scientifica medica oculistica consiglia di fare un uso il più limitato possibile, se non strettamente necessario, per motivi di lavoro, eccetera, delle lenti a contatto. Questo perché tutti sanno, e avrete sentito ormai alla noia, che uno dei delle vie di propagazione e di assunzione del coronavirus è bocca, naso e occhi. 20% delle infezioni si prendono attraverso la mucosa degli occhi. È intuitivo, è banale, direi elementare, che per mettere lenti a contatto, scusi il termine poco scientifico, ci ficchiamo le dita negli occhi. E per quanto lo possiamo lavare, e dobbiamo ricordarci di lavare, che dovremmo farlo sempre, tutti i portatori di lenti a contatto, anche non in periodo di coronavirus, può sfuggire, può capitare, solo che questa volta non rischiamo di prenderci una congiuntivite. Se ci trasmettiamo nell'occhio il coronavirus, rischiamo di finire in rianimazione, e questo deve far pensare che qualche volta la comodità o l'estetica devono venire in secondo piano rispetto alla salute. Era un messaggio che, consentitemi, mi era doveroso in questo periodo un po' tragico. Assolutamente. Qualche domanda? Allora, intanto la signora Cristina Rossi ricorda che suo papà è stato un suo paziente, quindi
la salute, insomma, è un modo per salutarla in modo cordiale. Abbiamo citato prima un'altra cosa, la secchezza degli occhi. Cosa si può fare verso la secchezza degli occhi? Ha toccato un altro argomento che è diffusissimo e preso un po' sotto gamba. Allora, la secchezza degli occhi, la gente poi l'attribuisce a quello, c'è stato il vento, c'è stato il sole, ho usato tanto il computer. In realtà è calcolato che quando un paziente entra in un ambulatorio oculistico e dice ho gli occhi che mi bruciano o gli occhi rossi, il 20% di questi hanno in realtà quella che noi in termine tecnico chiamiamo dislacrimia, cioè o cattive lacrime come composizione o poche lacrime. Sarebbe lungo, diciamo, dire perché è così diffusa, perché le cause sono tante, andremo avanti 2 giorni a parlarne, però è diffusissima e dobbiamo ricordarci che le lacrime sono la vita della parte anteriore dell'occhio. L'occhio davanti, la cornea, che è quel vetro che abbiamo davanti, trasparente, attraverso il quale passano tutte le immagini, deve essere perfettamente trasparente. La cornea è nutrita solo dalle lacrime, la cornea non ha sangue, quindi è come se a una persona togliessimo il sangue. Cosa succede? Muore. Se noi togliamo l'acqua, la cornea è 70% fatta di acqua, questa diventa opaca, muore. Quindi lubrificarla bene è essenziale. Perché sono aumentate le dislacrimie? Per un semplice motivo. Perché noi usando, per conto mio, è una cosa statistica che ormai si sa più o meno, tra le varie origini c'è quella di guardare molti computer, guardare molto un telefonino, lavorare molto con i device tipo i computer, è una cosa che tutti notiamo se osservate una persona che lavora al computer, sbattiamo meno gli occhi, rimaniamo incantati a osservare quello che stiamo leggendo, vedendo, disegnando, cliccando. In realtà sbattere gli occhi non è un tic, dico sbattere, cioè si dice ammiccare, non in termine tecnico, non è un tic nervoso, è una necessità, perché ogni volta che noi facciamo questo movimento con l'occhio, l'ammiccamento, con la palpebra, noi stendiamo un velo di nutrimento, di lacrime e sostanze contenute in alcune ghiandole all'interno della palpebra. Quello è essenziale. Se noi lo facciamo invece che 5 volte al minuto, 2 volte al minuto perché siamo presi dall'attenzione verso un computer, verso una lettura, chiaramente gli occhi si seccano e alla fine della giornata, o anche prima, soffrono. Prendere l'abitudine quindi di controllare anche la propria secrezione lacrimale, esistono dei test banalissimi, in 5 minuti si fa, è una specie di cartina millimetrata che si infila nell'occhio, non c'è nessun dolore e ci dice quanta acqua, tra virgolette, lacrime produciamo, e altri test anche la qualità. È importante farlo proprio perché anche qui la prevenzione, dici senti, guarda che ne hai poche, mettiti il bottettino di coliro di lacrime artificiali di un certo tipo di fianco al computer, così lo vedi e ogni tanto metti qualche goccia. Io dovrei leggere queste domande che compaiono ogni tanto o no? Non ho capito. No, ma adesso ce le facciamo gentilmente rimandare dalla regia. Non so però se l'assessore Soligo voleva anche lui fare una domanda, perché ne stiamo raccogliendo veramente tante. Quindi chiedo all'assessore se voleva fare una domanda anche lui e se no andiamo dritti sulle tante domande. Dottore, io le volevo chiedere quello che riguarda la vista da vicino. Io da un paio d'anni ho bisogno degli occhiali da lettura, però mi sono accorto che anche in lontananza inizio a vedere un pochino sfuocato. Quindi, qual è il consiglio che può dare lei per l'acquisto dei cosiddetti occhiali progressivi? Cioè dove bisogna porre l'attenzione sull'acquisto dei progressivi? Allora, intanto una definizione di quello che le è successo è quella che si chiama presbiopia. A tutti, dico tutti, dopo i 40-45 anni diventiamo presbiti. La presbiopia è la perdita progressiva nel tempo di quella capacità di mettere a fuoco le immagini lontano, media distanza e vicino. L'occhio è come una specie di macchina fotografica autofocus che focchetta e mette a fuoco varie distanze. È manovrata questa lente che è famoso cristallino per fare questo lavoro, è manovrata da un muscolo che invecchia e quindi come tutti i muscoli perde capacità di fare questo lavoro. Noi sostituiamo quindi questo lavoro, non più fatto dai nostri occhi, con una lente che lo fa al posto nostro. Tra queste
soprattutto si perde da vicino ma anche da lontano, perché chiaramente l'elasticità la perdiamo soprattutto da vicino, quasi sempre così, ma molte volte può capitare anche tutte e due le cose, anche da lontano, perché non riusciamo a distendere di nuovo questa muscolatura per lontano, per far vedere da lontano. L'occhiale progressivo è una bellissima scoperta per la comodità, per non dovere, per chi non ha difetti per esempio per distanza, o avere due difetti, uno per lontano di un certo tipo, per vicino di un altro, continuamente togliere, mettere, togliere, mettere. L'occhiale progressivo è progressivo, cioè la parte alta della lente è dedicata alla visione per lontano, la intermedia alla visione intermedia, cioè lo schermo di un computer che magari ha 50-60 cm, e la parte bassa della lente per vedere da vicino vicino. Di solito quando leggiamo verso il basso. Bene, questo tipo di lente, se ben fatta, se ben costruita, e migliorata molto negli ultimi anni, i primi progressivi erano terribili, dà la capacità a un paziente di poter vedere bene da lontano da vicino sempre con gli stessi occhiali e media distanza. Diciamo che non tutti si abituano, però oggi un bravo ottico riesce a far portare, tra virgolette, un occhiale progressivo almeno al 70% della popolazione. Sono controindicate alcune categorie, un veneziano fa fatica a portarlo, sa perché? Perché guarda spesso verso il basso per andare su giù per i ponti e quindi chiaramente utilizza la parte bassa della lente, che è quella dedicata per vedere a 30 cm, a 20 cm per vicino, e i gradini li vede sfocati. Scendere le scale bisogna stare un po' attenti. Diciamo che in realtà l'unico difetto, chiamiamolo così, è che le lenti progressive costano care, e però le ditte, i costruttori, d'accordo con i negozi, sono quasi tutti ormai, le grosse ditte, fanno una specie di assicurazione sulla sopportabilità. Lasciano tempo al paziente un paio di mesi per poter sopportare bene, per vedere se si riesce a sopportare, se si trova bene con queste lenti, e se non in questi 2 mesi, 2-3 mesi a seconda delle ditte, non le sopportasse bene, riporta la montatura e l'occhiale, e questa spesa viene rimborsata facendo degli occhiali separati, uno solo per lontano, uno solo per vicino, il terzo per l'intermedio, che può essere il computer. Spero di aver risposto. E a che età è che si ferma il progressivo? Cioè, nel senso, dopo i 50, dopo i 52, 54, quante volte nell'arco della vita bisogna sostituire i progressivi? Cioè, diciamo, una regola non c'è, però diciamo che normalmente gli step che vediamo statistici sono questi. Il primo occhiale per lettura, quindi il progressivo, vedete da presbite, la presbiopia, capita a 45, 46, 47 anni, quella è la media, diciamo, in cui uno comincia a allontanare classicamente il giornale col telefonino perché non riesce più a leggere bene i messaggi, o non riesce più a infilare l'ago perché deve allontanare troppo. E il primo occhiale. Poi verso i 50, 52, 53 anni un secondo occhiale è aumentato, e poi normalmente intorno ai 58-60 anni quella è la presbiopia stabile. Se aumenta dopo è sospetto, in quel senso che vuol dire che c'è qualcos'altro. Non è la presbiopia che scherzosamente il mio grande primario, era il professor Giovanni Rama, chiamava la presbiopia la malattia dell'anagrafe, ma dopo, se questa difficoltà di visione interviene dopo i 6 anni, dobbiamo ancora continuare, dei 60 anni, continuare a cambiare occhiali, vuol dire che c'è una cataratta che sta arrivando, che c'è qualcos'altro, quindi anche in questo caso, mi raccomando, fatevi visitare. Raccolgo da Tiziana se sono una richiesta, così ci spostiamo su un target giovane, e chiede giovani e scuola a distanza, no? Oggi praticamente i ragazzi sono costretti anche veramente per ore ed ore a seguire le lezioni a distanza dei loro insegnanti. Cosa consiglia in questo caso? Ma diciamo che c'è stata anche un'eccessiva preoccupazione. In fin dei conti, i computer, i ragazzi di adesso lo usano, se non usano il computer usano il telefonino, quindi delle due non è che cambi molto. Guardano da vicino molto spesso, molto più da vicino che per lontano, perché siamo più acculturati, leggiamo, studiamo. Questo è uno dei motivi, tra parentesi, invocati per l'aumento vertiginoso della miopia nel mondo. È calcolato che nell'arco dei prossimi 5-6 anni circa il metà della popolazione mondiale sarà miope, e questo è molto probabilmente proprio dovuto al fatto che usiamo molto gli occhi da vicino. Il computer
Ha accentuato alcune problematiche, quello dell'occhio secco, quindi i congiuntiviti da occhio secco. Il computer ha accentuato certi sintomi come la stanchezza visiva. La stanchezza visiva vuol dire che, siccome per guardare un computer che ha uno scrollo, immagini che vanno su e giù, lateralmente muovere gli occhi, per guardare un computer e leggere un computer continuamente, cosa facciamo? Utilizziamo tanto la muscolatura della mobilità oculare, sono 6 muscoli ogni occhio, e continuiamo su, giù, destra, sinistra continuamente. Questo è come un muscolo, ogni muscolo usato tanto si affatica. Diciamo che forse la cosa migliore è ogni tanto fermarsi, chiudere gli occhi, aprire e guardare lontano, non guardare sempre lo schermo, rilassare la capacità, diciamo, e purtroppo sperare che si ritorni a una scuola normale in cui c'è una lavagna, dico per scherzo, spero che questa cosa avvenga presto, anche perché ci sono problemi che voi sapete meglio di me, che è giusto che ritorniamo con estrema prudenza a socializzare, e i giovani hanno bisogno di socializzare più di noi. C'è un bel editoriale dei giorni scorsi del professor Cacciari che proprio ricorda che la scuola appunto non è solo apprendimento ma anche socialità. Grazie alla regia, c'è questa domanda del signor Alessandro, un po' lunga, la leggo. Volevo porle un quesito di un sintomo che a volte mi capita, del quale non ho frequenze chiare o a fronte di situazioni particolari. A volte preceduto da un leggero mal di testa, poi arriva un annebbiamento della vista graduale, riducendo il campo visivo, e poi un graduale ritorno alla vista normale. Tutto nel giro di circa mezz'ora e con la permanenza dell'emicrania che va poi a scremare magari in un'ora. Gli chiede se è un chiaro sintomo di una qualche patologia. È catalogabile in maniera quasi da libro. Questa si chiama emicrania oftalmica, che ha anche un'altra variante che poi riderò, si chiamano scotomi scintillanti. L'emicrania oftalmica è proprio un mal di testa che interviene come sequenza. Prima ho il sintomo visivo oculare, restringimento del campo visivo, annebbiamento visivo, cose di questo tipo, e dopo l'emicrania. È un fatto circolatorio però, è un fatto circolatorio e non è una malattia dell'occhio nel senso il glaucoma, la cataratta o cose di questo genere. Ed è classicamente temporaneo, perché quando la circolazione, lo spasmo che sembra ci sia della circolazione oculare ritorna a valori normali, tutto torna come prima, ma rimane l'emicrania. Un campo, attenzione, che tutti sanno, vago, enorme, spesso anni per capire perché uno ha un mal di testa. Però l'emicrania oftalmica è classicamente possono essere prese a lungo termine, che allontanano questi attacchi che molte volte possono diventare ciclici, possono diventare estremamente frequenti. Io ho dei colleghi che ne soffrono, che quando capita, magari quando stai visitando, stai operando, non è proprio il massimo della gioia. Questi farmaci vasodilatano un po', evitano che ci sia questa specie di strizzata, ecco, alle nostre arterie e vene. Ancora non si sa esattamente, questa è una delle ipotesi. Quello che ho visto nella purtroppo lunga professione temporale è che non ho mai visto malattie conseguenti, oculari, conseguenti a questi sintomi. Passano, sono fastidiosi, si riescono a ridurre come frequenza appunto con questi farmaci vasodilatatori. Qualche volta hanno un'altra manifestazione che spaventa, giustamente, che si chiama scotomi scintillanti. Oltre ad avere riduzione del campo visivo e vedere male, appaiono tante scintille, come se vedessimo fuochi d'artificio, scintille, sa quelle di quei bastoncini luminosi che usiamo a Natale, che fanno tanto felici i bambini. Ecco, quando li bruciamo. È tutto qua però, ecco, tranquilli. Bene, questa è una cosa positiva. Invece c'era una domanda, c'è ancora Tiziana per esempio, che tra l'altro la ringraziava per la chiarezza, dice fisiologicamente anche gli occhi invecchiano. Le chiedo se ci sono degli alimenti che ci possono aiutare a mantenere in discreta salute i nostri occhi. Diciamo che gli occhi sono una parte del corpo.
E quindi in realtà qualsiasi alimento che faccia bene per tutto il corpo fa bene ovviamente anche per gli occhi. Poi ci sono alcune sostanze peculiari di cui l'occhio è ghiotto consumatore, che per esempio sono la luteina, sono i cosiddetti antocianosidi, al di là delle parolacce così un po' tecniche, le antocianosidi sono delle sostanze che fanno vedere per esempio molto meglio di sera. La vista invecchiando di sera si fa sempre più fatica a vedere, abbiamo bisogno di più luce, no? Ecco, la retina ha bisogno di antocianosidi, per esempio, e sono contenuti nel mirtillo. C'è un vecchio, non dico leggenda, ma in realtà che durante l'ultima guerra i piloti da caccia inglesi, quando partivano a fare i bombardamenti notturni, si portavano dietro e mangiavano marmellata di mirtilli perché dicevano che vedevano meglio di notte. Ed è vero, i piloti da rally, lo facevano una volta i rally di notte, usavano molto gli integratori a base di antocianosidi, cioè mirtilli. Uno si chiamava, non posso dire il nome perché non è più in commercio, si chiamava infatti mirtilene. Allora, l'altro sono la luteina. La luteina è contenuta in tanti alimenti, però conviene prenderla veramente come integratore per la retina e serve moltissimo come per prevenire l'invecchiamento oculare, come dicevamo prima, la degenerazione maculare. Luteina. Terza cosa che non c'entra, ma che mi sono dimenticato onestamente, mi scuso prima, quando giustamente lei mi parlava degli occhiali protettivi. Esistono occhiali che filtrano la luce blu, perché si è visto che la luce blu, la frequenza della luce blu può creare più facilmente malattie oculari. Mi rimaneva una domanda, se non ricordo male, che legava diabete e glaucoma. Chiedo alla regia sempre se la riusciamo a recuperare o altrimenti chiedo di coglierla così in questo senso. Diabete e glaucoma possono essere legati per certi versi, quindi diciamo che vanno però affrontati comunque separatamente, perché tutti e due sono gravi, mi spiego. Il glaucoma abbiamo detto è molto grave, ne abbiamo parlato prima, è inutile che ci ritorni. Il diabete già di per sé è un'altra malattia, un'altra situazione, glicemia alta e diabete, per cui è più frequente avere la cataratta ed è più frequente avere la pressione alta dell'occhio, è più frequente avere una malattia grave che si chiama retinopatia diabetica, in cui la lesione del diabete colpisce le arterie e le vene della retina, continue emorragie, con queste emorragie soffrono in maniera terribile le cellule nervose della retina ed è necessaria una terapia del diabete e spesso una terapia laser per andare a, diciamo, coagulare le aree malate dovute alla retinopatia diabetica. È molto importante questo perché purtroppo il diabete è un'altra malattia di larga diffusione, spesso sono legate a familiarità, ma sono anche legate a una alimentazione magari non corretta che fa parte un po' della come si può dire, dell'era del benessere. Dovremmo essere un po' più moderati e stare un po' più attento a quello che mangiamo e fare molto movimento, che va bene anche per gli occhi. Già, perché poi, come diceva lei prima, gli occhi fanno parte del corpo, quindi se quello che gli occhi vedono è qualcosa di positivo, sicuramente, insomma, anche il corpo può restituire in beneficio quello che è lo sforzo degli occhi. Chiedo alla regia se abbiamo dimenticato qualche domanda, altrimenti quindi, ecco, abbiamo ancora una domanda da Tiziana che chiede: ha notato che le cataratte non colpiscono solo le persone anziane come un tempo, diciamo, ma anche soggetti giovani. Secondo lei a che cosa è dovuto? Ancora la ringrazia per il suo contributo. Sa, bisogna intendersi poi che cosa intendiamo al giorno d'oggi, perché è cambiato molto il concetto di anziano e di giovane. Oggi una volta un sessantenne era considerato anziano,
Oggi se dici anziano un sessantenne si offende. Diciamo che colpisce, ma da sempre, la cataratta non di più di una volta i giovani. Diciamo che una certa relazione potrebbe esserci, parliamo dei giovani, intendiamo che la cataratta giovanile, noi la definiamo giovanile quando interviene a cavallo tra i 50 e i 60 anni. 50-60 anni, cinquantenne, avere una cataratta, insomma, non è un'evenienza frequente, però c'è, è vero che c'è. L'ascoltatrice ha detto una verità. È legata spesso a alcune malattie, per esempio la miopia. La miopia è spesso collegata alla miopia elevata, è più frequente che venga la cataratta. E quindi se è aumentata, come dicevamo, la miopia, statisticamente nel mondo, è ovvio che sia collegata un po' a questo. Poi attenzione, l'alimentazione. Terzo, la luce. La scarsa protezione degli occhi, noi troviamo delle cataratte giovanili in pazienti che sono velisti, quindi riflesso della luce sull'acqua, del sole. La classica cataratta che troviamo da calore nei giovani, noi abbiamo degli esempi. Il calore dei forni, per esempio, dei soffiatori di vetro di Murano, è uno che le viviamo qui vicino. Troviamo delle cataratte in pazienti che stanno in alta montagna con tanti ultravioletti, grossi riflessi. Classicamente la chiamavamo la cataratta di quelli che danno, sai, il piattello dello ski lift? Ecco, quei poveretti che passano tutta la giornata, 2500 metri, il sole, la neve. Però diciamo che il messaggio positivo è che oggi, senza assolutamente banalizzare, la cataratta è forse uno degli interventi che ha avuto più vantaggi della tecnologia, con un altissimo indice di successo, e che, come ti spiegavo prima, qualche volta può essere addirittura un'opportunità positiva. I friulani hanno un detto, no? Che a me è piaciuto, me l'ha passato mio padre che era friulano. Non è un male che non è un ben, dicevano, no? Non è un male che qualche volta si può diventare un bene. La cataratta forse è una di quelle. Okay. Una cosa che volevo aggiungere, se me la consente, perché avendo un pubblico vasto, spesso certe cose non vengono affrontate, è quel messaggio delle lenti a contatto che ho dato prima. Oltre a quello, ricordiamoci che le lenti a contatto, cosa molto diffusa al giorno d'oggi, sono non da prendere alla leggera, sono una bellissima cosa. Vedere attraverso lenti a contatto sicuramente è meglio che attraverso degli occhiali, per comodità eccetera. Però attenzione che non è così raro avere delle malattie dovute all'uso delle lenti a contatto, non sempre sconsiderato, qualche volta sì, qualche volta semplicemente è la lente in sé, è l'uso della lente in sé che può fare queste malattie. Alcune sono delle infezioni gravi, infezioni per cui si debba ricorrere a un trapianto di cornea. La banca delle cornee di Mestre riceve ogni anno come centro studi almeno 60-70 persone all'anno con malattie tipo la cantameba, che è un'infezione dovuta solo all'uso delle lenti a contatto, per fare un esempio. Quindi i portatori di lenti a contatto, questo è il messaggio, si facciano seguire dai medici, perché classicamente, ripeto, vanno in un negozio, le prendono, si fanno controllare non da un medico, le comprano su internet perché ormai te le regalano fra un po', te le regalano. Questo è un messaggio sbagliato, attenzione, gli occhi non sono stati costruiti per mettere, come diceva il mio primario ai tempi, per mettere un pezzo di plastica dentro. Tutto sopportiamo, però dipende come, con che attenzione, con che controlli e quanto. È come il vino, diceva. Un bicchiere magari anche da noi due, visto che siamo in Veneto e siamo specializzati in questa bellissima, buonissima bevanda, un bicchiere 2 non fa male, anzi dicono che fa anche bene qualche volta, no, di vino. E usare il vino e altro, una bottiglia a pasto, che invece fa venire i rosi. Dottore, posso approfittarne per un'altra domanda? Cioè, ultima domanda, che poi siamo davvero in chiusura. Mi dicono dalla regia. Allora, mi incuriosisce le palpebre superiori cadenti, che possono oscurare anche la visione. Da cosa dipende questo sintomo? La palpebra cadente sopra, che si chiama in termini tecnico blefarocalasis o blefarocalasis, spesso è dovuto a
una forma, chiamiamola quasi ereditaria, della palpebra superiore, perché notiamo che spesso quando un 45enne o un 40enne ha le palpebre già un po' basse, diciamo così, con la pelle cadente, debordante, con la piega addirittura con una parte di pelle che va a finire alla radice delle ciglia o sopra addirittura le ciglia superiori, è un evento spesso legato proprio a, come uno dice, alla forma di quel viso, ha ereditato anche quello dalla mamma o dal papà. Il resto è dovuto all'età, alla predisposizione, alla perdita. È un po' come dire, abbiamo dei cinquantenni senza una ruga e abbiamo dei quarantenni che le hanno già. La stessa cosa è un po' alla pelle, che qualcuno la più cadente o qualcuno meno. Diciamo che però può avere non tanto degli effetti negativi nel vero senso della parola sulla vista, ma un po' per via trasversale sì, perché pesa sulla palpebra. E lei immagini, visto che mi ha fatto la domanda, quante volte in un giorno noi muoviamo le palpebre. Forse è il muscolo che usiamo più di tutto, centinaia di volte. E quindi portare questa specie di zaino pieno sopra, su e giù, chiaramente affatica la vista e alla fine della giornata quel povero muscolo molla e ci troviamo l'occhio un po' cadente. La soluzione? Non esistono creme, questo lo dico alle ascoltatrici che magari sono grandi consumatrici di creme per le palpebre, non esistono. Esiste la chirurgia ed è una chirurgia bella, è una chirurgia veloce, per mettere, tra virgolette, a posto 2 palpebre superiori. Un chirurgo di media capacità impiegherà una mezz'oretta, 40 minuti, con calma. È in anestesia locale, una piccola iniezione. Si tratta di fare una specie di pens e tirare via una semiluna di pelle, alleggerire la palpebra e gli occhi saranno meno stanchi e lo specchio ci farà un sorriso in più. Bentornati in studio, questa giornata mondiale della vista sta vedendo veramente un susseguirsi di interventi di grandissimo interesse e auspichiamo che sia per voi possibile seguirli con attenzione tra, diciamo, 1000 cose che si fanno comunque durante una giornata. La cosa positiva è che li potrete riascoltare, riseguire sempre qui sul canale YouTube di Centro di Medicina. Ricordo ancora una volta che per le vostre domande, osservazioni, quesiti c'è una mail attiva tourprevenzione@centrodimedicina.com alla quale potete naturalmente rivolgervi per tutte quelle cose che vi vengono in mente, che vorreste chiedere. Noi faremo velocemente arrivare ai professionisti le vostre domande e di modo tale che possiate avere una risposta quanto più accurata. Ma veniamo a chi introduciamo in questo momento, il dottor Antonio Toso, specialista di oculistica. Molti lo conoscono come primario dell'oculistica dell'ospedale Sant'Orso a Schio e naturalmente in questa giornata parla anche come professionista di Centro di Medicina delle sedi di Bassano del Grappa, per l'appunto Schio e Thiene. Allora, andiamo a conoscere, andiamo ad aumentare la conoscenza di questo professionista che è laureato e specializzato in oculistica all'Università di Padova. Ha seguito un percorso di studio di tecniche chirurgiche innovative in chirurgia vitreo-retinica presso 3 centri di eccellenza europei come la Clinica Oculistica di Francoforte, la Clinica Oculistica dell'Università di Leuven in Belgio e l'Istituto di Microbiologia Oculare di Barcellona. In qualità di primo operatore ha eseguito oltre 6.000 interventi chirurgici di microchirurgia,
oculare e di chirurgia palpebrale. È autore di 40 pubblicazioni e membro della Società Oftalmologica Italiana. Con lui di che cos'è che parliamo? Abbiamo sentito quante è la sua esperienza, il suo bagaglio esperienziale in ambito chirurgico, esegue interventi di chirurgia laser per la correzione dei difetti rifrattivi, quali miopia, astigmatismo, ipermetropia, ma con lui abbiamo voluto parlare di cataratta, un problema che interessa un numero importantissimo della popolazione, della cittadinanza, naturalmente un effetto anche l'invecchiamento della popolazione, ma è un episodio fisiologico, l'opacizzazione del cristallino, tale per cui è fondamentale avere contezza di questo, sapere quali rischi corriamo rispetto alla nostra vista e che cosa possiamo fare e che cosa soprattutto offre oggi la chirurgia. Quindi ancora un grazie al dottor Antonio Toso che anche ha inteso strizzare l'occhio alla prevenzione insieme a noi e andiamo ad approfondire il tema della cataratta ascoltando questo suo intervento. Primario, buonasera e grazie per la sua partecipazione. Giornata mondiale della vista, intanto così anche dal suo punto di vista che gioco di parole, diciamo, vede tanti pazienti, cosa significa porre l'accento in una giornata su quello che è il senso forse più importante tra tutti quanti? Sì, certo. La vista è un bene preziosissimo, lo sappiamo. Quasi più prezioso di altre funzioni del corpo umano, o perlomeno ritenute tale dalla popolazione, perché la vista ci permette di interagire con altre persone, di vedere le loro espressioni, di vedere il mondo circostante, di muoverci nell'ambiente circostante, quindi è un bene preziosissimo. Rilacciandoci al bene della vista, a questo senso, a questo organo, l'occhio, bisogna tenere presente che occorre fare prevenzione sottoponendosi a visite periodiche oculistiche, e questo varia in base anche all'età ovviamente, perché noi per esempio noi oculisti italiani consigliamo la visita oculistica già in tenera età, già verso il terzo anno, poi quando si inizia l'età scolare, al 10° anno, quando inizia l'adolescenza, poi verso i 18 anni, in occasione della patente ovviamente, e poi mediamente ogni 5 anni. Poi quando si supera una certa età, diciamo verso i 45-50 anni, sarebbe bene farla ogni 2-3 anni la visita, insomma. E quando si va in là con l'età e se si riscontrano delle problematiche particolari, adesso non scendo nel particolare, nello specifico, delle malattie oculari, anche una volta all'anno, insomma, ecco. Quindi la prevenzione consiste nel sottoporsi a una visita oculistica dal medico oculista specializzato in oftalmologia. Faccio una domanda banale magari, ma se noi prendessimo queste 3 fasce di età, il bambino, l'adulto e l'anziano, in quali delle 3 fasce d'età è più facile accorgersi di avere un difetto visivo? O il contrario, in quale è più difficile? È più difficile il bambino, perché il bambino, se ha già un problema, non riesce a codificarlo e elaborarlo mentalmente come un problema. Non lo può, è difficile che lo riferisca al bambino piccolo, ripeto, in età prescolare, è difficile che lo riferisca ai genitori, quindi è difficile che magari anche per i genitori capirlo. Ecco perché è importante sottoporre un bimbo a una visita oculistica già al terzo anno di età e poi al sesto anno di età. È molto più facile un adulto o un ragazzo il quale si accorge che c'è qualcosa che non va. Io per esempio a 14 anni mi sono accorto di essere miope perché lì per lì non mi ero accorto, ma dei miei amici vedevano dei segnali in lontananza che io non leggevo. Allora mi sono posto la domanda, ma perché loro sì, no? E quindi ho detto a mia madre, c'è un problema agli occhi. Quindi quando si è adulti o ragazzi, insomma, si comincia a capire se c'è qualche problema e lo si riferisce. Quindi è difficile invece scovarlo nei bambini molto piccoli, ecco. Ecco perché è importante anche la visita oculistica pediatrica, ecco. Invece sicuramente dove la difficoltà, diciamo, nel vedere appare chiara è sempre il gioco di parole,
è diciamo dai 45 anni ai 50, no? Perché se si è miopi, con la lente della miopia, diciamo, da vicino si inizia ad avere difficoltà a vedere. Beh, bisogna specificare bene la cosa. A 45 anni inizia la presbiopia, cioè l'incapacità di mettere a fuoco gli oggetti per vicino. E la presbiopia aumenta con l'età ogni 2-3 anni. Si ferma verso i 60 anni. Quindi già a 45 anni inizia la presbiopia, si ricorre alla vista oculistica per capire qual è il problema viene scovato, viene individuato nella presbiopia, si prescrive l'occhiale, ogni 2-3 anni bisogna risottoporsi a visita perché quegli occhiali andranno buttati via e rifatti nuovi, perché la presbiopia aumenterà. La presbiopia è un meccanismo fisiologico dovuto un po' all'invecchiamento delle strutture interne dell'occhio, non sto a specificare i quali, e quindi è un problema del tutto fisiologico, non è una patologia. Altro discorso invece sono i difetti visivi veri e propri, come la miopia, l'incapacità di vedere lontano, l'astigmatismo e l'ipermetropia, che è un altro difetto visivo ancora, che dipende da un'anatomia geometrica del globo oculare differente rispetto all'occhio ideale normale. Ecco, il miope, per esempio, ha l'occhio troppo lungo, lo mette a fuoco da lontano, l'ipermetrope ha l'occhio troppo corto, fa fatica a mettere a fuoco da vicino, un po' come il presbite, detta così grossolanamente, e l'astigmatico in tutte le situazioni, forse. Lo sto facendo facile come spiegazione. Ecco. Assolutamente, ma Quindi miopia, astigmatismo e ipermetropia sono dei difetti visivi che possono insorgere già in età pediatrica, in età giovanile, mentre la presbiopia è un'incapacità del nostro sistema visivo di mettere a fuoco l'immagine più vicino perché c'è un invecchiamento del cristallino nostro naturale. Ecco. ecco, poi Non dovrebbe sorprenderci. veniamo al tema del cristallino, però prima volevo chiedere se anche spesso quando si parla della pelle, si ragiona dicendo che la pelle alla fine è come un diario, un po' la nostra storia la si ritrova, quindi le macchie, i nevi e via discorrendo. Per gli occhi abbiamo parlato di un invecchiamento fisiologico, di problematiche, diciamo, fisiologiche. Anche l'occhio, diciamo, può essere vittima di un eccesso di trascuratezza, al di là poi, diciamo, dei problemi, diciamo, legati al lavoro. Beh, anche l'occhio riflette l'invecchiamento della persona a livello palpebrale, corneale, cristallino, l'iride, la retina. Si vedono i segni dell'invecchiamento, è normale che sia così. Ma mi diceva l'altra domanda qual era? Perché siamo partiti dall'invecchiamento, il segno come la pelle, no? Certo, La come la segna pelle. lentamente. Mi chiedo, per esempio, pensando al sole, no? Pensando al sole, cioè gli agenti atmosferici, cioè quanto è importante la protezione degli occhi, cioè nel senso Ah, beh, che... certo, sì, sì, sì. Allora, innanzitutto sfattiamo il mito che i computer e i display danneggiano gli occhi per le radiazioni, non è vero. Il sole invece è nocivo. Il sole è nocivo, tant'è che noi consigliamo di portare gli occhiali da sole, di far indossare gli occhiali da sole anche ai bambini in occasione di gite al mare, vacanze al mare, in montagna, perché il sole è nocivo per la nostra retina e anche per il cristallino. Quindi buona regola proteggersi dal sole e dalla luce solare intensa, perché questa è dannosa, sì. Poi altra prevenzione, seguire una dieta regolare, introducendo tanti antiossidanti, quindi i vegetali, la frutta, con i classici 5 colori, perché proteggono, no, le sostanze che proteggono, antiossidanti che proteggono o rallentano l'invecchiamento della retina, per esempio. Questo sì. E invece sicuramente una patologia di chi, come me, per esempio, è un genitore di una certa età, ma insomma molto ricorrente, se ne sente sempre più parlare, il tema della cataratta, cioè invecchiamento della popolazione, di conseguenza. Possiamo un po' spiegare perché, diciamo, perché si verifica questo fenomeno e vabbè, perché è così ricorrente, in qualche maniera, l'ho già detto io, la popolazione invecchia e quindi i numeri, diciamo, della popolazione sopra i 60 anni sono purtroppo, ahimè, Alti. nettamente alti, ecco. Beh, allora la cataratta, che è l'oppacamento del cristallino, il cristallino è una porzione del nostro occhio interno che ha la forma di una lenticchia ed è perfettamente trasparente, come una piccola lente di ingrandimento. Questa lente trasparente con l'età tende a ingiallirsi o opacarsi. Quindi non è che vada definita proprio come una patologia, è un invecchiamento. Che arriva alla retina,
fa delle immagini sfocate. E questo processo di formazione della cataratta evolve sempre di più, fin tanto che la cataratta diventa densissima e il paziente può anche diventare cieco per questo motivo. Posso chiedere una cortesia, se può ripetere l'ultimo concetto perché si è un attimino inceppato il... Allora, il cristallino che si opacizza si trasforma o viene detto cataratta. Che cos'è il cristallino? È una piccola porzione interna dell'occhio che ha la forma di una lenticchia, è trasparentissima, è come vedere una piccolissima lente di ingrandimento posizionata dietro l'iride. Questa lente trasparentissima colletata tende a ingiallirsi o opacarsi, con un processo evolutivo progressivo, irreversibile. Quindi, man mano che invecchiamo, questo cristallino diventa sempre più opaco, a tal punto che impedisce l'entrata della luce nella retina, fa vedere sfocato e addirittura può togliere del tutto la capacità visiva, riducendola a una mera percezione della luce. Ma la cataratta non è mai intesa come una patologia, è un invecchiamento di una struttura interna del cristallino, che oggi, grazie alla tecnologia e alla chirurgia, si può risolvere facendo un intervento, sottoponendo il paziente a un intervento mediamente di 10-15 minuti, che permette la rimozione del cristallino opaco, cioè della cataratta, e l'impianto di un cristallino artificiale al suo posto, fatto di plastica. Quindi la cataratta non va intesa proprio come una patologia, va intesa come un processo evolutivo, un invecchiamento che richiede a un certo punto, perché si ha un certo calo di vista, per esempio teniamo presente che per avere la patente occorrono 5 decimi per ciascun occhio, ecco, 5 decimi potrebbero rappresentare la linea di confine sotto la quale non c'è andare, quindi conviene, se questi 5 decimi, questo calo della vista è dovuto alla cataratta, sottoporsi all'intervento di estrazione della cataratta di impianto di cristallino artificiale. Questo intervento, cioè questa problematica ovviamente è molto diffusa nella popolazione, dovuta appunto all'invecchiamento della popolazione stessa, e in effetti è l'intervento più eseguito in assoluto a livello mondiale, cioè di tutto l'organismo umano, l'intervento chirurgico più frequente è assolutamente l'intervento di cataratta. Altro capitolo però è la cataratta congenita pediatrica, ma questa la lascerei adesso casomai da discutere più avanti. La cataratta congenita invece va ritenuta come una patologia vera e propria per tanti motivi, adesso eventualmente potremo chiarire più avanti. Ecco. Assolutamente. Quindi, tornando al discorso della cataratta dell'adulto, la cataratta è un problema che è risolvibile con un intervento chirurgico abbastanza sicuro, abbastanza standardizzato, mai banale, perché comunque è una microchirurgia intraoculare, un intervento quindi molto delicato, quindi bisogna sempre fare molta attenzione a non banalizzarlo, a non pensare che sia un intervento come una carie, sbagliatissimo. Noi entriamo dentro l'occhio, non stiamo agendo sulla pelle o su un dente, entriamo dentro l'occhio importantissimo, quindi è un intervento molto molto delicato. Ma oggigiorno la qualità standard della nostra chirurgia è molto molto buona. Le faccio una domanda, la cataratta può venire a un occhio solo? Certo, capita. In quel caso, diciamo, si interviene sul singolo occhio o si valuta per, visto che si inserisce una lente, di correggere eventualmente anche l'altro occhio qualora vi sia una correzione da fare? Domanda. Qui si aprono tanti scenari. Se c'è una cataratta in un occhio solo, si rimuove quella cataratta, non si fa un calcolo di un cristallino artificiale come diottria, intendo, in modo da rendere l'occhio operato più o meno pari all'occhio controlaterale, detta così grossolanamente, ecco. Pertanto, se io ho la cataratta in un occhio, l'altro occhio mio è perfetto, non ha nessun difetto visivo, cerco di mettere un cristallino artificiale che non crei nessun difetto visivo residuo, anche se questo non è garantito, perché anche le nostre capacità di calcolo, le nostre apparecchiature, i nostri software non è mai precisissimo, non sfiora la perfezione, ahimè, e quindi può sempre residuare una piccola miopia, un piccolo astigmatismo, una piccola ipermetropia. Faccio un'altra domanda, ma penso in qualche maniera così di poter dire che la risposta è già nella domanda stessa. Inserendo una lente artificiale, teoricamente non si dovrebbe riformare la cataratta? Ecco, questa è una buona domanda. Molto spesso si sente parlare di cataratta secondaria in pazienti già operati di cataratta con il loro cristallino artificiale inserito e impiantato. Questo è un termine sbagliato, un po' volgare. Gli anglosassoni, infatti, più saggiamente la chiamano opacità capsulare posteriore. Che cos'è? Io opero di cataratta un paziente
con successo l'impianto di cristalline artificiale, mediamente dopo 2 anni può capitare che la capsula, che è una parte interna dell'occhio dove noi andiamo ad alloggiare, impiantare il cristallo artificiale, si opacizzi spontaneamente. Questa opacità capsulare posteriore, detta volgarmente cataratta secondaria, la si può risolvere con una seduta laser ambulatoriale di pochi minuti. Si disintegra questa opacità e questa non tornerà mai più. Io in 25 anni di carriera ho visto riformarsi solo una, su tantissimi, su migliaia di pazienti. Quindi la cosiddetta cataratta secondaria, sarebbe meglio chiamarla opacità capsulare posteriore, è risolvibile con un trattamento laser ambulatoriale di pochissimi minuti e spesso capita circa il 50% dei pazienti sottoposti a intervento impeccabile di chiusura cataratta con un impianto cristallino eseguito in maniera perfetta, insomma. Tanto più che oggigiorno infatti la tecnologia sta lavorando sulla costruzione sui materiali cristalli artificiali per cercare di evitare che si formi questa opacità capsulare posteriore. Le chiedo ancora un paio di domande, dottore, sulla cataratta e mi viene in mente questa domanda, cioè se una cataratta viene trascurata, che conseguenze dà, oltre all'ovvia conseguenza che uno continua a non vederci, no? Non vederci bene? Capita di vedere casi di cataratte trascurate in pazienti molto anziani che hanno decadimenti cognitivi o pazienti con disabilità intellettuali, cognitive, che non si rendono conto di questo processo evolutivo progressivo che si sta sviluppando a carico del loro occhio. Quindi la cataratta, se trascurata, diventa una cataratta che ha una durezza, una densità molto importante, si trasforma quasi in un pezzo di sasso opaco. Cosa significa questo? Che chirurgicamente, affrontarla chirurgicamente diventa veramente molto difficile, impegnativo sia per il chirurgo sia per la riabilitazione post-chirurgica, in quanto più la cataratta è dura, più fanno fatica anche le nostre strumentazioni ad affrontarla, senza pagare lo scotto di effetti collaterali, quali per esempio l'appannamento, l'oppacamento della cornea, che può essere transitorio o reversibile, o a volte, ahimè, irreversibile. Allora, in quei pochi casi, occorre, dopo aver operato una cataratta trascurata densissima, che si è trasformata quasi in un piccolo pezzo di pietra, dover ricorrere a un trapianto corneale particolare per ridare trasparenza alla cornea. Quindi, non solo, ma scusi, la cataratta molto densa, che non permette di esplorare la retina, non ci permette appunto di valutare se ci sono patologie retiniche retrostanti, e quindi non ci permette di fare una visita oculistica adeguata, per cui noi a fronte di una cataratta trascurata molto densa, molto opaca, molto dura, anche operata con successo senza effetti collaterali, magari scopriamo che sulla retina c'è un'altra patologia, come per esempio la maculopatia senile, che è tutto un altro capitolo. Certo, quindi il paziente dice: ah, mi avete operato, grazie, ma io vedo come prima, cioè non vedo niente. Beh, per forza, prima noi non potevamo, né altri strumenti potevano vedere che c'era una maculopatia, perché con l'ecografia, per esempio, anche se la cataratta è densa, possiamo vedere la retina, ma non nei dettagli, e quindi non possiamo scovare una maculopatia. Quindi la cataratta non va trascurata anche per questi motivi, per fare prevenzione, per controllare la retina e per evitare gli effetti collaterali di una chirurgia che diventa veramente difficile, impegnativa e che può portare comunque a degli effetti collaterali, che non dipendono dall'abilità del chirurgo né dalla strumentazione che oggigiorno è super tecnologica, ma proprio perché la si è presa un po' troppo tardi, ecco. Ma sono casi rari, ecco. Ancora 2 domande, ultime, la prima più veloce e poi una sull'intervento di cataratta. Allora, quella più veloce è questa e riguarda il tema degli occhiali, cioè nel senso, una volta sostituita il cristallino, diciamo, che si è opacizzato, avrò ancora bisogno degli occhiali o questa nuova lente, insomma, mi dona una nuova capacità di vedere? Allora, esistono i cristallini artificiali monofocali che sono progettati per poter permettere di vedere bene da lontano senza occhiali, anche se, ripeto, il calcolo di questo cristallino non è mai perfetto e a volte anche se noi puntiamo ad avere una vista perfetta da lontano senza occhiali, una volta fatto l'intervento può essere che residi una piccola miopia, una piccola ipermetropia, un piccolo astigmatismo che richiederà comunque gli occhiali. A fronte di questo ci sono poi i cristallini multifocali,
che hanno la capacità, o a volte l'abilità, di correggere tutti i difetti, lontano e vicino, quindi anche la presbiopia contemporaneamente. Però va detto che il Servizio Sanitario Nazionale passa in cristallini artificiali monofocali, non passa in multifocali. Se un paziente vuole un cristallino artificiale multifocale, deve rivolgersi a un centro privato e pagarsi l'intervento e anche il cristallino, che ovviamente è molto più costoso. Non solo, ma bisogna selezionare bene il paziente per poter dire sì, a te posso impiantare un cristallino artificiale multifocale che ti libererà da tutti gli occhiali. Perché fatti 100 pazienti, la percentuale impiantabile magari del 20-30%, qui ci sono delle controindicazioni a volte, controindicazioni dovute a problemi dell'occhio o anche controindicazioni dovute al tipo di professione che fa quel paziente, perché i cristallini artificiali multifocali hanno comunque dei piccoli effetti collaterali visivi. Bisogna capire se il paziente li sopporterà, li accetta in base alla sua professione. Prendiamo per esempio uno che fa l'autista, un camionista che guida di notte. Potrebbe avere con i cristallini artificiali multifocali dei disturbi visivi, degli aloni attorno alle luci, dei bagliori e rendere non tanto sopportabile questo cristallino artificiale multifocale. Magari in condizioni standard di illuminazione potete vedere lontano e vicino contemporaneamente, ma potrebbe essere veramente difficile accettarlo in certe situazioni di lavoro, insomma. Ecco, invece l'ultima domanda riguarda l'intervento. Prima accennava al fatto che un intervento comunque da trattare con grande considerazione, un intervento comunque delicato. Questo implica il fatto che si debba utilizzare una anestesia totale, cioè il paziente deve essere particolarmente preoccupato o comunque oggi è un intervento che, come anche lei stesso diceva prima, si fa con una certa sicurezza, diciamo. Nella maggior parte dei pazienti riusciamo a farlo col paziente sveglio, sottoponendo l'anestesia con delle gocce anestetiche, con un colire anestetico. E in altri casi, vuoi per condizioni di forte ansia o scarsa collaborazione, o claustrofobia o appunto decadimento cognitivo dell'anziano, pazienti diversamente abili con certi deficit intellettuali di collaborazione vanno sottoposti a un'anestesia totale generale. Poi altri pazienti che possono anche sopportarlo da sveglio, essere collaboranti per le caratteristiche stesse della cataratta dell'occhio, magari richiedono una anestesia locale, dove cioè noi andiamo a fare un'infiltrazione dell'anestetico dentro l'orbita in modo da addormentare tutta l'orbita e l'occhio e fare intervento proprio senza nessuna percezione di dolore proprio il paziente. Questo significa che chi fa la cataratta col colire anestetico sente male, ma ci possono essere appunto le cataratte di cui parlavamo prima, durissime, che richiedono tempi lunghi e a un certo punto l'effetto anestetico del colire potrebbe finire, mentre se io faccio un'infiltrazione a livello dell'orbita di anestetico, il mio intervento può essere fatto, può durare anche molto di più e essere risolto brillantemente senza discomfort per il paziente. Quindi possiamo dire al paziente che sa di avere una cataratta, insomma, che con fiducia può avvicinarsi all'intervento perché oggi è veramente risolutivo e dà la possibilità di effettivamente riprendere la propria vita di tutti i giorni. Esatto, quindi la soddisfazione maggiore per l'oculistica moderna è proprio che operando la cataratta noi diamo grandi soddisfazioni al paziente perché entra in un mondo nuovo. Il paziente operato di cataratta dice, caspita, già dopo finito intervento, che bei colori, comincio già a vedere. Quindi questo è un motivo di grande soddisfazione anche per noi, insomma. E allora, l'industria tecnologica che ci sta dietro, ovviamente. Nel chiudere questa nostra chiacchierata, per la quale la ringraziamo, insomma, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che tra l'altro come titolo abbiamo usato questo un po' ammiccamento a chi ci guarda, cioè strizziamo l'occhio alla prevenzione, facciamo l'occhiolino, magari poi in chiusura se ci vuole regalare anche lei un occhiolino, sappiamo che andrà a stimolare chi ci sta guardando e così possiamo ricordare, no? Abbiamo detto prima un po', abbiamo dato le tempistiche delle visite che vanno un attimino fatte, esatto. Se possiamo ricordarlo, ecco. Allora, prevenzione attraverso visite oculistiche periodiche, che noi consigliamo già al terzo anno di età, al sesto anno, al decimo, in età 14-15 anni, ai 18 anni perché c'è anche la patente, e poi da lì ogni 5 anni, almeno fino ai 45 anni. Poi dopo i 45 anni, ogni 2-3 anni, non sarebbe male fare una visita oculistica, insomma.
Questo proprio per fare prevenzione, quindi se c'è qualche problema riusciamo magari a prenderlo in tempo, a gestirlo bene e a risolverlo. Prima cosa. Prevenzione, altro strumento di prevenzione è ripararsi dalla luce solare intensa, perché questo danneggia la retina. Attenzione per esempio all'uso delle lenti a contatto. Le lenti a contatto a volte, se gestite male, possono provocare infezioni molto gravi alla cornea, che poi è difficile risolvere. Quindi attenzione all'utilizzo delle lenti a contatto, che sono un ottimo presidio, perfetto, le uso anch'io spesso per sport, ma usiamole bene, con le dovute cautele e con la giusta igiene. Ecco. Altri consigli mi sento di dare, che altro? Beh, fin qui basta, insomma. Ecco. Allora, primario, grazie della sua partecipazione e naturalmente, insomma, arrivederci a presto con questa e tante altre iniziative di prevenzione. Ricordiamo, insomma, sempre questo tema fondamentale per i nostri pazienti. Ok, vi saluto e vi faccio l'occhiolino. Arrivederci, grazie. Eccoci di nuovo in studio, continua questa maratona veramente appassionante e che naturalmente ci tiene qui incollati al monitor, oggi a seguire le tematiche della prevenzione e in modo particolare le tematiche della protezione del prendersi cura della propria vista. Tanti gli specialisti che ci hanno dedicato uno spazio del loro tempo, ci hanno voluto portare il loro contributo, ma non poteva mancare in una giornata come questa la dottoressa Gloria Dalmas, specialista in oculistica, laureata presso l'Università di Udine e presso la stessa università anche specializzata, oggi dirigente medico presso la oculistica dell'ospedale di Conegliano, ma professionista del centro di medicina a Conegliano, Pieve di Soligo, Pordenone e Vittorio Veneto, la quale si occupa di maculopatie, patologie corneali, cataratta. Oggi, nello specifico, la sentiamo in un incontro tenutosi con la popolazione qualche settimana fa. Ha voluto regalarci questo suo contributo in cui veramente va a fondo delle principali patologie, tra cui glaucoma, degenerazione maculare senile, e poi naturalmente non poteva mancare un intervento in diretta che vi invito a seguire. Parleremo di keratocono. Allora, nel frattempo, buon ascolto di questo intervento della dottoressa Gloria Dalmas, oculista di Centro di Medicina a Conegliano, Pieve di Soligo, Pordenone e Vittorio Veneto. Buon ascolto. E per parlare di occhi con la dottoressa Dalmas abbiamo chiesto un approfondimento su un tema, anche questo forse un po' sottovalutato, anche se bisogna dire che negli ultimi anni le campagne anche di sensibilizzazione si sono effettivamente infittite. Parliamo del glaucoma, cosiddetta anche o cosiddetto anche il ladro silenzioso della vista. Adesso chiederemo alla dottoressa perché può manifestarsi con dolore all'occhio, riduzione del visus, ma molto spesso insorge e progredisce senza che il soggetto appunto avverta alcun disturbo. Allora chiedo appunto alla dottoressa Dalmas se ce lo racconta e anche quali conseguenze può comportare il glaucoma. Invito questa sera. Allora, io sono qui per parlare appunto di prevenzione. Un breve accenno anatomico all'occhio, se possiamo mandare la prima diapositiva. L'occhio, pensate all'occhio come una macchina fotografica. L'occhio ha delle lenti che sono la cornea, il cristallino, un diaframma
che è l'iride, e la retina, che è la pellicola della macchina fotografica. Mi piace pensare alla macchina fotografica classica, o nelle moderne a un sensore, appunto. Potete immaginare che un danno a una pellicola di una macchina fotografica fa venire male le foto. La stessa cosa capita con la retina: se la retina è rovinata noi vediamo male. E poi c'è l'elaborazione dell'immagine, in particolare nell'occhio, grazie al nervo ottico, queste informazioni vengono portate alla corteccia occipitale, al cervello, dove l'immagine viene di per sé vista, quindi noi vediamo col cervello, non con l'occhio. Visto che parliamo questa sera di prevenzione, se possiamo andare avanti, qualche piccolo dato: nel mondo ci sono 285 milioni di persone affette da disabilità visiva, 39 milioni sono cieche. La prima causa di cecità nel mondo è la cataratta, però dobbiamo fare una distinzione nella nostra realtà, nei paesi industrializzati in generale, grazie comunque alla tecnologia, all'accesso alla cure, questo non è una delle principali cause di cecità o ipovisione, è comunque una causa reversibile. Il glaucoma invece è la seconda causa di cecità nel mondo e è la prima causa di cecità irreversibile. Che cos'è il glaucoma? Il glaucoma è una patologia del nervo ottico caratterizzata, oltre dal danno del nervo ottico, anche da una progressiva perdita del campo visivo e spesso associata, quasi sempre, a un aumento della pressione intraoculare. Ci sono diversi fattori di rischio, tra cui comunque la familiarità, la miopia elevata, l'ipermetropia, l'assunzione di certi farmaci come ad esempio il cortisone. Circa il 7% della popolazione l'assunzione di cortisone può innalzare la pressione oculare. Ecco, se possiamo andare avanti con le slide. Ecco, parliamo di ecco, il nervo ottico, come vi ho detto, è molto importante, quindi un danno al nervo ottico porta a un abbassamento della vista. Purtroppo però, se possiamo andare avanti con la slide, il glaucoma nelle fasi iniziali è asintomatico, non dà sintomi. I sintomi si manifestano solo tardivamente e sono caratterizzati da una perdita progressiva del campo visivo, soprattutto periferico, quindi fino agli stadi avanzati di malattia possiamo avere un'acuità visiva alta, anche i cosiddetti 10 decimi, finché non c'è un coinvolgimento centrale. Nei casi avanzati il paziente può accorgersi di avere dei problemi, ad esempio sbattere contro gli stipiti delle porte oppure avere difficoltà nell'inciampare facendo le scale, perché ha una perdita appunto magari del campo visivo inferiore. Allora, come si fa a diagnosi di glaucoma? Ecco, qui viene l'importanza della visita oculistica, perché nella maggior parte dei casi la diagnosi viene fatta durante delle visite oculistiche di routine. Dopo la misurazione dell'acuità visiva, l'oculista, uno step importante, è la misurazione della pressione intraoculare mediante la tonometria. Qui nelle immagini potete vedere, ci sono tanti modi per misurare la pressione intraoculare, questo è quello più utilizzato. Viene appunto avvicinato questo conetto alla cornea e tramite la lettura di alcune mire l'oculista riesce a rilevare qual è la pressione. Una certa pressione dell'occhio è normale, dai 10 ai 20 mm di mercurio, e serve a garantire proprio l'aspetto appunto il volume dell'occhio. Sopra questi valori invece parliamo di una pressione patologica. Un altro dato importante è lo spessore della cornea. Tramite la pachimetria si può misurare lo spessore e questo va a influenzare il valore che noi riscontriamo. In particolare una cornea più sottile potrebbe sottostimare il vero valore della pressione, quindi possiamo trovare un 20 che è ancora un valore borderline, ma con una cornea sottile possiamo avere un valore di pressione intraoculare più alto, un 24 ad esempio. Qual è lo step successivo durante la visita? C'è l'esame del fondo oculare. Con il fondo oculare noi possiamo vedere tante cose: la macula, la retina e la papilla del nervo ottico. Cos'è la papilla del nervo ottico? È la porzione visibile all'esame del fondo oculare del nervo. Come potete vedere nell'immagine, ecco sulla destra c'è l'immagine di una papilla escavata
patologica, noi la chiamiamo escavata. L'oculista quindi quando vede un aspetto che non lo convince del nervo ottico richiede ulteriori approfondimenti, come ad esempio l'esame del campo visivo. Ecco, se andiamo avanti vi faccio vedere un'immagine. Questo è un campo visivo già gravemente compromesso. A lato potete vedere la simulazione di quello che vede il paziente con il progredire della malattia. Un altro esame importante è l'OCT del nervo ottico che studia, andiamo avanti che così lo facciamo vedere, studia appunto le fibre peripapillari e può mettere in evidenza danni da glaucoma anche molto iniziali. Ecco, possiamo andare avanti. Ecco, quindi cosa voglio dire? Allora, il glaucoma è una malattia curabile, l'importante è diagnosticarla in tempo prima che ci siano dei danni, perché purtroppo è una patologia che quando vi è un danno è irreversibile. La terapia nelle fasi iniziali di solito è medica con dei colliri che tengono bassa la pressione dell'occhio. Ci può essere anche una terapia chirurgica o laser nei casi più avanzati e non responsivi. Grazie. Dottoressa, veramente in ambito oculistico la diagnostica ha fatto, non lo so se si può dire passi da gigante, ma comunque offre veramente tanti strumenti per la diagnosi precoce. Assolutamente, assolutamente. Infatti questi esami, appunto il campo visivo, l'OCT del nervo ottico, ma ce ne sono tanti altri, sicuramente ci aiutano nella diagnosi. Pensando, diciamo così, con la mia testa o della persona, diciamo, che deve affrontare un esame che in qualche maniera interessa i propri occhi, magari penso al principale timore è la sensibilità, perché naturalmente anche un pizzicare la pelle, sì, si avverte dolore, ma comunque rimane periferico. Ma pensare, insomma, ecco, in soldoni, sono esami che provocano del dolore no. Oppure No, si questi, fanno... il campo visivo e anche l'OCT del nervo ottico sono assolutamente degli esami non invasivi. Nel campo visivo il paziente deve vedere delle lucette tramite un joystick, deve appunto cliccare quando vede lo stimolo luminoso. L'OCT del nervo ottico è una specie di fotografia, quindi assolutamente non sono esami invasivi. La tonometria forse è l'unica cosa leggermente più fastidiosa, ma viene messo un anestetico e si appoggia, ma proprio delicatamente, questo conetto. Però insomma nella maggior parte dei casi direi che assolutamente non dà nessun fastidio. E mentre parlando della terapia, lei ha accennato, insomma, ha detto in che cosa consiste, anche quella, diciamo, poi richiede comunque dei periodi di riposo oppure in qualche maniera... No, la terapia del glaucoma, soprattutto se iniziata, va fatta per tutta la vita, perché nel momento in cui diagnostichiamo un danno diamo una terapia cronica, anzi è molto importante la regolarità nell'istillazione ad esempio dei colliri, è molto importante la collaborazione del paziente e infatti secondo me una delle cose più importanti è spiegare al paziente la necessità di fare questa terapia per evitare appunto un peggioramento della vista, quindi purtroppo no, è una terapia da continuare, però insomma si tratta soprattutto della terapia medica di colliri. Quindi. Assolutamente, diciamo che è anche una risposta, quindi l'importante appunto è già poter offrire, diciamo, una possibilità, ecco, una seconda possibilità. Un aspetto che riguarda sempre le tematiche legate alla vista e correlato a un'età che avanza, quindi superato questo scoglio, diciamo, questo, chiamiamolo obiettivo, non lo so, dei 50 anni, per quanto riguarda, diciamo, la vista, le tematiche della vista, ci pone un'altra patologia, che è quella della degenerazione maculare senile. Anche di questa, ahimè, si sente molto parlare perché è legata a un cosiddetto invecchiamento, anche se verrebbe da dire che una persona a 55-60 anni oggi è una persona ancora che ha uno stile di vita, diciamo, o un ritmo di vita molto sostenuto, ben inserito nel mondo del lavoro e quindi
andando incontro a questo tipo di problematiche probabilmente in qualche maniera mette anche un po' in discussione se stesso. Non so se, dottoressa Dal Mas, sono andato anche oltre, diciamo, le sue competenze di oculista. No, sicuramente è una patologia invalidante, è una patologia che ha un enorme impatto sulla qualità di vita delle persone, del paziente. Allora, la degenerazione maculare legata all'età è la prima causa di ipovisione, cecità nei paesi occidentali dopo i 65 anni. Come vedete nell'immagine, quelle che vedete, quei depositi giallastri sulla parte centrale che si chiama macula, sono delle drusene, sono degli scarti dei processi del ciclo della visione, che non vengono più, che si accumulano appunto sulla macula. La macula cos'è? È la porzione della retina più importante, quella che ci permette la visione distinta, quella che ci permette di focalizzare un oggetto, di guardare un viso, di leggere. Se ne distinguono, quindi si distinguono due forme di maculopatia legata all'età. Una forma secca, che è appunto atrofica, il vero nome sarebbe una degenerazione maculare legata all'età di tipo atrofico, e una forma umida oppure neovascolare, in cui c'è la crescita di vasi dalla coroide con appunto un'essudazione a livello della macula. I sintomi in queste due forme sono diversi, nel senso che nella forma atrofica o secca abbiamo un lento e progressivo calo della visione, mentre nella maculopatia cosiddetta umida vi è un brusco calo dell'acuità visiva, vi è la visione distorta delle immagini, la perdita della capacità di riconoscere ad esempio una persona. È una patologia, come dicevo, molto invalidante. Come viene diagnosticata? Allora, sicuramente durante una visita oculistica, all'esame del fondo dell'occhio, l'oculista riscontra delle alterazioni e quindi chiede ulteriori approfondimenti. Abbiamo la fortuna di avere appunto la diagnostica, come dicevamo prima, dalla nostra parte. Un esame molto importante è l'OCT, la tomografia a coerenza ottica, che viene utilizzata sì, come abbiamo parlato prima, per lo studio del nervo ottico, ma anche per lo studio della regione maculare, della macula. Quella che vedete sulla sinistra è una macula sana. A destra vi ho portato due esempi di come questa maculopatia può alterare questa regione delicatissima. Altri esami che possono essere molto utili per delimitare l'estensione della maculopatia, della lesione, sono la fluorangiografia. Sono delle fotografie che vengono effettuate dopo appunto la somministrazione endovena di un colorante, o una novità, l'angio-CT, che è una via di mezzo tra l'OCT e la fluorangiografia, ovvero studia la circolazione retinica sfruttando il movimento dei globuli rossi, diciamo, senza la necessità di utilizzare un colorante. Le terapie, allora, mentre per la forma atrofica, secca, è importante, diciamo, la supplementazione con fattori antiossidanti, luteina, xantina. Nella forme umide è fondamentale un approccio terapeutico celere, perché se non trattate queste maculopatie portano a un abbassamento importantissimo della vista, fino anche a vedere solo le dita, ad esempio. Diciamo negli ultimi 10-15 anni le terapie intravitreali, ovvero la somministrazione con delle iniezioni di questi fattori che si chiamano anti-VEGF, hanno cambiato drasticamente la prognosi di questa maculopatia. Prima non c'era niente, adesso invece questo tipo di trattamenti vanno a bloccare la patologia. Quindi insomma ha cambiato, migliorano la qualità di vita sicuramente. Anche in questo caso pongo la domanda di prima, perché penso sia un retaggio un po' di tutti, quindi parliamo di terapie intravitreali, quindi che cosa si intende? Un'attività di sala operatoria, in anestesia? Come avviene questo tipo di attività, diciamo?
Allora, sicuramente devono essere fatte in un ambiente sterile, quindi in sala operatoria. Viene fatta una disinfezione della cute, messo un telino sterile e l'oculista, dopo aver preso disinfettato l'occhio, viene fatta proprio un'iniezione dentro l'occhio. È un intervento che viene fatto in anestesia locale con delle gocce di anestetico e dura pochi secondi di fatto. Certo, a qualche paziente impressiona un po' l'idea di vedere l'ago, in realtà comunque ci sono pazienti che ne fanno molte perché purtroppo questa malattia richiede molti richiami e sono ben tollerate, insomma. Faccio un'altra domanda sempre relativa, diciamo, all'incidenza. Nel tempo, con l'invecchiamento della popolazione, cioè c'è stato un'intensità maggiore, cioè negli ultimi 10 anni questo tipo di patologie sono in qualche maniera aumentate, anche qui incide lo stile di vita o semplicemente l'invecchiamento? No, incide anche lo stile di vita sicuramente, è importante una dieta varia con antiossidanti, è importante, ecco, un fattore di rischio importante è il fumo, perché anche questo, la familiarità, però sicuramente l'esposizione alla luce, sicuramente con l'aumento dell'aspettativa di vita vedremo sempre di più questo tipo di patologia e devo dire che è una patologia che occupa una fetta importante dell'attività dell'oculistica. Ma viene quindi da dire che sempre di più quindi la protezione della vista, degli occhi è importante, cioè nel senso si comincia per esempio anche, non so, alle scuole elementari ora a fare, non so, anche educazione all'igiene dentale, dico un qualcosa che sembra banale perché penso ai miei tempi nessuno veniva magari a insegnarmi come dovevo lavarmi i denti, piuttosto che anche qui c'è una sensibilità che sta aumentando oppure no rispetto a questo tema? È un po' la storia, no? La nostra storia che lascia dei segni nel tempo. Sicuramente c'è sempre più attenzione agli stili di vita, sicuramente c'è più educazione, certo, sanitaria e sicuramente ci sono rispetto al passato più possibilità di campagne di screening come ad esempio quella che viene eseguita. Siamo arrivati a questo punto in fondo alla nostra maratona, abbiamo tagliato il traguardo, 8 ore intense, diciamo che è un tempo non ottimale per una maratona, diciamo se fosse stata una maratona fisica, in realtà la nostra è una maratona fatta di contenuti, di parole, di informazioni e speriamo in questo obiettivo, in questo intento della nostra giornata di averlo centrato, cioè di avervi dato tanti spunti di riflessione e veramente tanti approfondimenti. Quello a cui teniamo naturalmente è portare noi insieme sul terreno della prevenzione dove poter gareggiare in modo serio e competente, quindi vi abbiamo chiaramente indicato sicuramente un messaggio fondamentale, avere fiducia della medicina, avere fiducia della scienza, in modo particolare andiamo a approfondire a che livello la tecnologia oggi è arrivata e ci può accompagnare nei nostri percorsi di prevenzione e di cura. Quindi dobbiamo essere molto ottimisti e per esserlo dobbiamo fare prevenzione. Solo prevenendo, solo attraverso la diagnosi precoce possiamo arrivare a venire a capo di certe patologie in modo diremo quasi indolore, ovvero consentendoci di prolungare la nostra aspettativa di vita. Oggi, quindi 14 ottobre, giornata mondiale della vista, il gruppo Centro di Medicina ha voluto essere presente, partecipare, ha chiesto ai suoi specialisti di contribuire in vari modi attraverso dei
gli interventi in diretta, attraverso delle conferenze che si sono tenuti. Tutti hanno espresso la loro grande affezione sia al gruppo, sia ai pazienti, sia a voi che ci state seguendo, e tutti insieme abbiamo risposto a questo Love Your Eyes, questo slogan lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiungendo un nostro personale slogan, invito: strizziamo l'occhio alla prevenzione, cioè attenzione, la vista è uno forse degli organi più importanti e che ci aiuta nella nostra vita di tutti i giorni. Cerchiamo di essere accorti, sottoporci all'età giusta, alle varie fasce di età, quei test che ci possono così rasserenare e consentire poi di non trovare delle brutte sorprese in seguito. I numeri della cecità nel mondo, li abbiamo ascoltati, sono numeri importanti per consentire soprattutto che una società come la nostra possa definirsi realmente civile. Dobbiamo fare moltissimo per le persone che non hanno i mezzi per naturalmente venire a capo delle patologie, ma soprattutto essere responsabili, perché noi che abbiamo i mezzi sarebbe un paradosso che non ne approfittassimo. Cito solo un dato che riguarda l'infanzia. Nei paesi in via di sviluppo una delle carenze più gravi è quella della vitamina A, ovvero per insufficienza di alimentazione. A livello oculare questo si traduce in una patologia chiamata seroftalmia. Bene, negli stati di maggior benessere uno dei rischi maggiori che corrono i più piccoli è l'occhio pigro, ambliopia, a causa del quale si può perdere la funzionalità di un occhio senza nemmeno essere a conoscenza della patologia di cui si soffre. Inoltre qualunque vizio refrattivo, ipermetropia, astigmatismo, miopia, è importante che venga corretto precocemente. E quindi davvero in chiusura siamo arrivati veramente al limite di questa lunghissima maratona che tra l'altro auspichiamo di ripetere nella prossima edizione, il prossimo anno. Ringraziamo gli specialisti, Paolo Longato, ortottista, Vittorio De Grande, e gli oculisti, Vittorio De Grande, Claudio Genisi, Roberto Marsilio, Antonio Toso e Gloria Dalmas, perché hanno voluto oggi in qualche maniera rappresentare una parte importantissima, una parte di questo grande gruppo che è il gruppo Centro di Medicina, che anche nell'oculistica ha delle performance altissime e di grande eccellenza, 30 strutture sul territorio, 130 oculisti che vi lavorano, 8 poli dedicati alla diagnostica e nello specifico 3 dedicati alla chirurgia oculistica e refrattiva. L'impegno è totale, 7 giorni al massimo la lista d'attesa per le visite specialistiche, 100% l'impegno totale nella prevenzione e diagnosi precoce di patologie invalidanti come il glaucoma, il keratocono e la degenerazione maculare senile. Inoltre l'impegno, come quello di oggi e come quello di tante altre volte, nella formazione degli specialisti, ma oggi in particolare nella divulgazione scientifica, della quale anche noi abbiamo potuto beneficiare. Con questo saluto e con questo occhiolino saluto tutti e vi do l'appuntamento alla prossima maratona, sperando di trovarvi ancora qui numerosi con noi.